nostra abitudine rendiamo omaggio alle scoperte del dottor Rick Gerd Hammer e alle sue linee guida per una società autenticamente Mit sana. dem Verstehenlernen der germanischen Heilkunde haben wir bereits mit unserem Weg in eine solche sinnvolle biologische Gesellschaft begonnen. Wir haben bisher begreifen können, was die wahre Ursache von Krankheit ist. Noi abbiamo una scienza verificata, abbiamo una scienza che è basata su un sistema sovradeterminato, che non ha nessuna ipotesi, ha 5 leggi biologiche verificabili, ha tutta una serie di parametri confermabili, abbiamo le tabelle scientifiche, abbiamo la musica. La germánica nueva medicina empezó llamándose así porque es medicina, como se ve en el libro Germánica Nueva Medicina Presentación. Hammer nos dice que esta medicina es para pacientes y médicos. Now this all brings us to the fifth biological law, the quintessence, where Dr. Hammer himself unknowingly summed up the core issues of the problems in America. Siamo ad Hammer, okay? Quindi gli insegnamenti di Hammer noi li seguiamo volentieri perché diamo credibilità a questa persona, no? Ma ben diversa è la relazione, l'obbedienza degli schiavi verso i padroni. Acabar haciendo honor a Giovanna y a su maestro, el doctor Hammer, mencionando las leyes biológicas que este hombre describió, de las cuales yo no sé mucho, pero hay un test que no falla y es que lo persiguieron hasta la muerte. We strongly believe that there's an urgent need for GNM-GHK in our societies, as the current disease management model clearly is not working. Per fare ricerca bisogna vedere quelle che sono le stranezze e le anomalie. Se c'è qualcosa di strano, uno non la deve mettere sotto il tappeto come se fosse un fastidio. No, debe indagare proprio lì. Soñé despierta con un evento donde se congregaran la mayor cantidad de divulgadores, estudiantes, terapeutas, médicos, pacientes y conocedores de la nueva medicina germánica. It starts now with each of us doing our own part to share Dr. Hammer's profound discoveries. Y que podamos proyectar la energía del pueblo germánico y de la nueva medicina, de la ciencia curativa germánica, a toda la humanidad. Carissimi amici della Germanische Heilkunde, amici della verità, della giustizia, benvenuti ovviamente alla seconda edizione del nostro Ting, che nel giorno del solstizio d'estate, che oggi appunto ci vede riuniti come donne, uomini liberi e questa volta da diverse parti del mondo, anche se qui in presenza siamo solo due, attendiamo che si connettano poi da diversi paesi, a ragionare questa volta sul presente dei popoli umani. Quindi dovevamo essere qui Mattia Lualdi ed io con anche l'amico Mauro Franchi, a cui si è fermata la macchina proprio stamattina e quindi lo attenderemo poi connesso virtualmente. Comunque noi ci troviamo nell'Appennino tosco, ligure, emiliano, cioè germanico direi io, perché come liguri condividiamo le nostre origini con gli ambroni frisoni e tra l'altro siamo vicini ad un paese che si chiama Bardi, il cui toponimo deriva dal germanico bard o dal celtico bar, che è bosco, cima montuosa e cima boscosa precisamente. Però per lo storico Vito Fumagalli, che qui per noi è un punto di riferimento per gli studi approfonditi che fatti sul nostro territorio, Bardi sarebbe letteralmente indice di fondazione longobarda. Perché parlo dei Longobardi? I Longobardi sono gli antepassados, gli ascendenti, gli antenati anche di Mattia, appunto, no? Che stamattina, anzi ieri, è arrivato dalla terra, parte della terra della Longobardia, che è la Lombardia. Mi sembrava opportuno ribadire questo motivo per cui abbiamo scelto di svolgere un Ting, che è un consesso germanico in fondo in Italia, ma in realtà sappiamo che l'Italia come nazione non esiste che sulla carta, mentre a me piace dire che sulla terra esistono
territori abitati, calpestati da popoli che condividono valori millenari. E questi popoli adesso sembrano essere a rischio di estinzione. Quindi cosa stiamo facendo per evitare questo rischio? Come stiamo affrontando questo pericolo? Beh, ultimamente mi è venuta in mente una di quelle domande che si possono trovare su quei test da poco, che si trovano in certe riviste, in certe magazine, no? Del tipo, se venisse un altro diluvio universale, chi metteresti o che cosa metteresti sull'arca? Beh, in questo momento io risponderei senza dubbio la Germanische Heilkunde, le ricerche di Felice Vinci, la voce terapeutica di Giuseppe Archinciona, la vastissima conoscenza di Mattia Lualdi, la rettitudine di Mauro Franchi che arriverà, l'irriducibile intraprendenza di Maria Teresa Ilari e poi cos'altro? Sicuramente la proattività tipicamente anglosassone e americana anche di Andy Locke Mears, di Melissa Sell e Nellie Barnett, la scrupolosità di Javier Herráez e la perseveranza di Margarita Galaz e naturalmente il coraggio di Helmut Pilar, la cui presenza dopo la scomparsa del dottor Hammer mi ispira a continuare a remare e a spingere quest'arca germanica verso un futuro migliore per quella che grazie a Dio possiamo continuare a chiamare l'umanità. E in questo giorno di solstizio, quindi, come nostra abitudine, rendiamo omaggio alle scoperte del dottor Rick Gerd Hammer e alle sue linee guida per una società autenticamente sana. Vi leggo il sottotitolo di questo Ting: Dalle radici alle gemme, idee per abitare Yggdrasil. Yggdrasil è il grande albero cosmico degli antichi popoli germanici di cui tutti noi siamo discendenti, se non per lignaggio biologico, e questo comunque sarebbe da verificare, almeno per lignaggio, diciamo, morale. E qui entro nel merito di quel che stiamo facendo come umanità per scongiurare il rischio di estinzione, appunto, cogliendo anche l'occasione per lanciare il tema del prossimo Ting, che si riferirà al raggiungimento di quella condizione eutonica che significa di benessere, per chi non è avvezzo al linguaggio della nuova medicina germanica, quella condizione che è intesa come completamento di un programma speciale biologico e sensato che ci permetterà di passare alla fase successiva della nostra evoluzione, quindi parola importante. Lo stile di vita che permette di vivere principalmente in eutonia, in normotonia, si ispira alla storia della civiltà più o meno mitica, quindi più o meno reale, germanico-atlantidea, cioè a quel vero e proprio e primo consorzio globale fondato sulla pace e sul rispetto delle leggi di madre natura. Lo stesso dottor Hammer ha fatto molte ricerche su questo stile di vita, io ricordo che me ne parlò diverse volte, e adesso noti storici, tra cui il nostro ospite d'eccezione di oggi, l'ingegnere Felice Vinci, ci forniscono strumenti importantissimi per comprendere di che cosa si tratta, no? Da questo punto di vista. Quindi poco fa ho alluso scherzosamente all'arca, ma in realtà l'arca è un esempio che si adatta molto al nostro Ting, che in fondo è un modo per affrontare il problema di come mettersi al sicuro dalla catastrofe che ha recentemente investito il nostro mondo, cioè un vero e proprio diluvio di menzogne, di sciocchezze, di assurdità, di tragedie, forse tragicommedie e di drammi veri e propri. Quindi se il nostro primo Ting ha accompagnato l'epicrisi di quello che ci sembra un programma SBS cosmico, eccoci oggi ad accompagnare l'ultima fase di restituzione di questo programma, dove c'è restituzione di energia, restituzione di funzione, restituzione di tessuto addirittura biologicamente parlando, quindi in 3 parole restituzione di salute. Ma la curva bifasica non è ancora finita a questo punto della nostra esperienza. Puoi mettere la diapositiva, ecco.
Quindi noi ci troviamo più o meno qui, ecco, dopo la crisi epilettoide, quindi dovremo avere ancora pazienza. E quest'ultima fase di restituzione, piuttosto laboriosa, piuttosto intensa e costosa da certi punti di vista, coincide proprio con l'emergere di nuovi stili di vita che sono basati su conoscenze ancestrali, sull'autonomia, e a questo punto del programma sono basati anche sull'azione. In effetti stiamo iniziando a vedere che i nuovi germogli si stanno disseminando in vari punti dell'orbe terracqueo. Di fatto, dopo l'apice di questa epicrisi, gli agenti simbionti riducono la loro funzione di demolizione e finalmente lasciano spazio alla formazione o all'assestamento delle nuove cellule. A livello sociale queste nuove cellule si possono vedere in queste nuove realtà che traggono forza ed ispirazione dal DNA ereditato dagli antenati di riferimento, per colmare quelle necrosi prodotte da una intensa fase di conflitto attivo che è durata, a mio parere, almeno 70 anni. Dal momento che qui abbiamo la seconda legge biologica, possiamo ipotizzare che la conflitto lisi di questo grande programma cosmico ci sia stata probabilmente con la scoperta delle 5 leggi biologiche da parte del dottor Hammer, le 5 leggi biologiche della natura. Perché Madre Natura, che per decenni deve aver sofferto un vero e proprio conflitto di identità, con la scoperta di queste leggi deve aver sentito che qualcuno la riconosceva, che qualcuno riconosceva la sua bontà, la bontà di tutto quello che fa e nel modo in cui lo fa. E quindi lo scorso dicembre abbiamo riscoperto l'importanza delle nostre radici, che sono state scosse violentemente nella fase appunto dell'epicrisi, ma queste radici sono state evidentemente abbastanza forti da permetterci di riunirci oggi e assistere al miracolo dei germogli, delle gemme, che si traducono nelle diverse realtà che si stanno sviluppando in questa delicata e laboriosa seconda fase di guarigione, che è quella appunto di cui dicevo prima. Quindi credo di non sbagliare dicendo che tutto questo ci infonde una certa fiducia, no? Rispetto a quello che stiamo facendo e anche rispetto al futuro verso cui ci stiamo dirigendo. Dico soltanto, e poi finisco, che con la Germanische Heilkunde abbiamo una chiave universale con cui, attraverso cui, grazie a cui possiamo comprendere, almeno tentare di comprendere, la nostra posizione su questo albero cosmico che ci sbatte di qua e di là ogni tanto, che però in tempi di diluvi ci fornisce anche i mezzi, gli strumenti, quando non addirittura i materiali per costruire le nostre arche. Io cito le parole di Nausicaa dal canto sesto dell'Odissea, che dice: i Feaci, che oggi si scopre essere vichinghi, no? Germani quindi, i Feaci badano ad alberi e remi di navi e alle navi perfette. Per mezzo di esse, orgogliosi, attraversano il mar schiumoso. Ecco, come ho detto, oggi si scopre che i Feaci hanno origini germaniche ed è molto probabile che la stessa Bibbia, con il suo racconto sull'arca, sia l'ennesimo calco dell'era di Atlantide, chissà. Questi sono planteamenti, mi viene da dirmi in spagnolo, sono così stimoli che dava anche il dottor Hammer, e che non sono rimasti soltanto stimoli o elucubrazioni, perché abbiamo studi impressionanti che
Oggi sono anche tradotti in italiano, anche se non ancora pubblicati, che tracciano coordinate molto interessanti da questo punto di vista. Poi magari metteremo una bibliografia alla fine del video del Ting. Quindi, a proposito di Ting, abbiamo già lanciato il tema del prossimo e con questo l'invito a tutti coloro che desiderano parteciparvi per ricostruire la verità storica, alle cui origini, guarda caso, troviamo sempre le antiche civiltà germaniche. E allora, torniamo all'ordine del giorno di oggi, ascolterete gli interventi di 12 relatori, suddivisi in 3 quadri: il quadro storico, il quadro delle priorità e il quadro delle testimonianze. Quindi è con estremo piacere, passiamo proprio agli interventi, che io do l'avvio a questa giornata con uno slancio piuttosto frizzante, che è l'intervento di GHK Global, con Andy Locke Mears, la dottoressa Melissa Sell e Nelly Barnett. Andy, Melissa e Nelly ci daranno una lettura della situazione sanitaria in Nord America in chiave decisamente rinnovatrice, insieme a una prima fondamentale testimonianza di realtà che sta germinando, che sta germogliando nei loro paesi di riferimento grazie alla collaborazione del mondo di lingua inglese con Helmut Pilar. Quindi possiamo mandare il video. Hi, I'm Andy Locke Mears, and I live in North Carolina in the USA. And I'm here with the other co-founders of GHK Global, Dr. Melissa Sell from California, USA, and Nellie Barnett from Perth, Australia. You will hear first from me, and then from Melissa, and then from Nellie. And we are so very pleased to present for a second time here at the Thing. This time, though, we're going to paint a picture of what the current healthcare, what we call disease management, looks like primarily in America and a little bit in Australia as well. We'll explore the social systems that set us up to experience more conflict shocks, and we'll offer 3 ideas on how we move forward with GNM GHK. We strongly believe that there's an urgent need for GNM GHK in our societies, as the current disease management model clearly is not working. Those of us watching this, we know that the current model is based on treating symptoms as the cause of disease. And of course, this approach fails to address the biological root cause of disease, and it focuses on masking symptoms with drugs. As a result, people are often left feeling sick and helpless as their conditions worsen over time because they can't complete their healing phases. So we believe GNM GHK offers a very much needed solution to the healthcare crisis, not only in America and Australia today, but also for every living being in this world. There are so many reasons why GNM GHK needs to be implemented today, though we're going to talk about 3 key points. The first are the economics of disease, which illustrate how healthcare disease management in America, it not only fails to keep us healthy, but actually makes us sick, as every disease management system does on this planet. Second, we'll look at the human condition. Why are Americans and others around the world so sick, despite the massive amounts of money spent on healthcare? That is true for America. And the third thing we'll look at is how the current volatile political environments, governments, technologies, big industries, how they distract us from our innate wisdom and thus our health. And they encourage us to outsource all of our health, which is to our very detriment. We'll also explain how GHK can provide a better way of caring for our health and offer hope for the future, making my case now with statistics and examples. We want to first discuss the economics of disease in the top 11 developed countries, looking at statistics from 2021. How effective are the current healthcare systems?
The overall rating of healthcare performance takes into account the access to healthcare and the affordability of it, the care process itself, administrative efficiency, equity, and healthcare outcomes. Of the top 11 countries, Norway ranks the highest in the overall ranking. Second is the Netherlands, and third is Australia. The US is 11th, dead last, after the UK, Germany, New Zealand, Sweden, France, Switzerland, and Canada. Looking at affordability, the US again ranks 11th, while Australia ranks 9th. The UK was the most affordable, no doubt due to their government subsidized health system. In healthcare spending, the US ranks 11 out of 11 again. We spend 16.8% of our gross domestic product on healthcare. Australia ranks 7. They spend 9.4 of their GDP. Only New Zealand spends less for healthcare at 9.1 of their GDP. In other words, Americans spend more money on healthcare than any other country. And as it turns out, we are the sickest of those 11 countries. Looking at the key indicator of how healthy a country is, that of infant mortality, the US ranks last again at 17.4 deaths per 100,000 live births. Norway has 0. Australia has just 3.9. Why do Americans spend so much for such dismal results? There's 2 reasons that we can see. Our healthcare costs are 2 times higher than the rest of the world because of our expensive treatments and procedures. It's been said that our medical care is a 3-ring circus of overdiagnosis, overtreatment, and unintended consequences. This includes the so-called prevention measures, such as early detection, screenings, routine testing, like routine blood and urine tests and EKG tests in healthy people, to the tune of $27 billion spent each year. Cancer screening tests that statistically offer no benefit or that are performed on those who don't need them. Unnecessary X-rays, MRIs, CTs on the very young and the very old that have proven to be unnecessary. These expensive and often invasive procedures lead to overdiagnosing, which is also a significant problem in the US. Overdiagnoses represent between $158 billion to $226 billion in wasteful spending. Furthermore, the tests and the procedures that people are doing are misleading them into thinking they are doing everything possible to improve their health and fight disease. The other reason we spend so much is what I mentioned earlier, that our healthcare administrative costs are exorbitant. In other words, we pay a lot more to run a broken system than other countries. The largest healthcare revenue generators in the United States are hospitals, big pharma, which is the pharmaceutical industry, and the medical device industry. Hospitals generated $334.5 million in 2018 from their patients. This number increases every year. Pharmaceutical drug revenues in 2020 were $472 billion. We also have a hefty advertising budget for drugs. This is direct advertising from the pharmaceutical companies to consumers. In 2016, $6 billion were spent on advertisements to convince Americans to ask our doctors about prescription medications to take care of all of our problems. This is illegal in every country in the world except for the US and New Zealand. It included 663,000 television commercials that year. The US medical device manufacturers' market size was valued at about $176.7 billion in 2020. This is things like thermometers, pulse ox, insulin testing kits, things like that. In addition, Americans spent out of pocket in 2021 $100 billion on alternative and complementary healthcare, such as acupuncture, chiropractic, herbal medicine, hypnotherapy. Australians spent only $5.2 billion in 2019.
Clearly, the US has a bloated, greedy system, which is not run by companies who consider our actual health, but who instead look at how much money they can make. And in order to make even more money, their interventions are designed to keep us sicker for longer, because once we enter the system, it's difficult to get out. One drug leads to more drugs, which leads to more procedures, and then more drugs. This is the business model of conventional medicine in America. In our opinion, it's time to get off this merry-go-round and consider a different model, one that is based on natural biological laws and not run on greed. The Dalai Lama, when asked what surprised him most about humanity, he answered, man. Because he sacrifices his health in order to make money, then he sacrifices money to recuperate his health. And then he's so anxious about the future that he doesn't enjoy the present, and the result being that he does not live in the present or the future. He lives as if he's never going to die, and then dies having never really lived. This way of living, sacrificing our health for money, and then our money for health, is not only unsustainable, it's unnecessary. In fact, it goes against our very nature. Our bodies are innately wise. They know how to heal themselves, but we've forgotten this wisdom in favor of a quick fix Band-Aid solution. We've forgotten that we have the power to heal ourselves. Thank goodness it's not too late to remember this. It's not too late to reclaim our birthright of health and well-being, but we must start by understanding the biological laws of nature. Next, let's look at the human condition. Why are Americans so sick, besides the reasons already mentioned? 60% of Americans have a chronic disease. 40% have 2 or more chronic diseases. The results are a little bit less for Australians. 50% had a chronic condition in 2014 to 15. 23% had 2 or more. In America, 80% of adults 65 and older have at least one chronic conditions. 68% have 2 or more. Interestingly enough, for the Aussies over 65, only 29% had 3 or more chronic conditions, which is less than half of Americans. Why are Americans so sick? You and I know a big piece of this puzzle. It's because we don't know GNM, GHK. We don't live according to the biological laws of nature. In fact, we are so far removed from our biology, we have very little understanding of how our bodies actually work. So what's getting in our way? What are the environmental and social conditions in which we may experience more conflict shocks than other countries? Let's start with some basics. 33% of Americans and roughly the same percent of Australians don't get enough sleep. Why aren't we sleeping? Many people have trouble winding down at the end of their overly busy days, and they can't fall asleep. They lead hectic, stressful lives, running from their job to the store, to their home, to sports, to any myriad of other activities. We don't sleep, we don't rest, we are constantly on the go. Since the pandemic began, 78% report being stressed over COVID. And when I hear that, I figure a good number of them are actually conflict active or constellated, not just stressed. There's also a significant loss of having a connected family structure in America. This means children grow up without a strong safety net, and thus they're more susceptible to experiencing conflict shocks. The social environment has changed drastically in the past 60 years. Of first marriages, 42 to 45% will terminate with a divorce within the first year of marriage. Overall, Americans divorce at a rate of 2.3 divorces per 1,000 population. Australians, that figure is slightly less at 1.9 divorces in the year 2000. Add to that, America has the highest rate of single-parent households in the world. Approximately 27% of children under age 15 in the US live in single-parent households. In Australia, it's 15%. 14% of children in America and 17% of children in Australia lived in poverty in 2019. And in the US,
71% of these children in poverty are children of color. They experience a different America than people such as myself. These are just a few of the many factors that may contribute to a more volatile society where conflict shocks are more common. Greetings from California. My name is Dr. Melissa Sell, and I'm very excited to be participating again in The Thing. Hi, Giovanna. I hope everyone is enjoying the event. Now we're going to take a look at our volatile social and political environment and how it distracts us from our innate wisdom and encourages us to outsource our health and spirals us into a cascade of conflict. You know, America is a divided nation, and these divisions have only increased in the past 10 to 20 years. It's very helpful to look at the context of America and how our country was established because of division. Do we want to govern ourselves, or do we want the English to make our laws and to govern us? We've always been a divided country, and that's both a blessing and a curse. It's a curse when it's over very basic issues, such as whether people should have a right to choose or to deny certain medical treatments. A lecturer at the Yale Law School says the United States is exceptionally polarized compared to other Western nations due to its unique aspects of history, culture, politics, legal institutions, religious attitudes, race relations, and foreign policy. Even though divisions exist in all countries, there are far more sources and forces of polarization in America. Understanding the Germanic makes it obvious for us that the social polarization and diverse perspectives create confusion and makes us more susceptible to experiencing conflict shocks and constellations. And there's a lack of practical resolution to these issues, which leads to a state of prolonged conflict activity, which can eventually manifest as heart disease, cancer, and so much more. Our biology has not yet adapted to withstand the constant uncertainty and volatile turbulence of our current political environment. Thus, we have a cascade of medical interventions, including many pharmaceuticals, in an attempt to try to restore normal sleeping habits, eating habits, stress levels. Instead of addressing the biological conflicts, we overuse inappropriate pharmaceuticals, which interrupts healing and prevents us from resolving programs. We're far too busy to pause and to assess our experience. We're on to the next job, hurrying off to the next distraction, the next event, the next activity, rather than resting and supporting our bodies. In 2019, almost 70% of adults over 40 took a pharmaceutical drug in the United States, and the numbers are 66% for Canada and Australia. And it has been estimated that only 1 in 8 people have enough skills to manage their healthcare proficiently within the current system. And only 1 in 5 have even a basic understanding of medical treatment. So you can see that our dependency on healthcare professionals is total, and the system has made sure of that. The past 110 years of the allopathic system was designed from its inception to make doctors akin to gods with the power of life and death. And the average person is blindly dependent on a system they do not even understand. And we have a few possible explanations. Many people feel they don't need to understand how the system works. They just leave it to the experts. It seems to be working, so what's the problem? If I have a symptom, I'll just get a pill from my doctor, and the symptom will go away, or I'll go to Walmart and get an injection and I'll be fine. People seem to think this is a successful system. Some people may believe that trying to understand the system would be too complicated or time-consuming. You know, we've been raised to think that only very special human beings have the intelligence to become a doctor because of how complicated medicine is. You know, it takes 11 to 15 years of education to become a doctor. And these young physicians have hundreds of thousands of dollars in student debt when they begin their careers, which means they are forced to stay in the system for several decades to pay off their debt. And even if they want to get out, they can't. Many average people see these hurdles and give up their power to this broken system. Others may simply be content to let someone else manage their health for them, and perhaps their own health doesn't even interest them. We've become so divorced from our innate wisdom. We have very little understanding of how our bodies actually work, and it has led us down a very dangerous and very expensive path. As you can see, many factors are at play in our part of the world that keep us divided and hinder our ability to move forward in good health. Now let's take a look at what most people die from in America, which is actually quite telling about the social context in which we live. The top 3 are heart disease, cancer, and strokes. Heart disease is also number 1 in Australia. Now let's look at these from the GHK perspective. Number 1 is the heart disease category.
Here we have the coronary artery biological program, which is territorial loss, and then also the myocardium program, which is being overwhelmed. So that means the leading cause of death in the United States is a loss of territory or being overwhelmed. That alone speaks volumes. Now, number 2 on the list are the cancers. The first one is a combination of the bronchioles, which is territorial fear or scare fright, and then the lungs, death fright or a fear of death, which is followed up by colon cancer, which is an ugly, indigestible morsel conflict, which is something that's very difficult to deal with. And then we have the rectum with either an identity conflict or a feces conflict, which is what we would call a shit conflict, as in this is a shitty situation. In the third place is the stroke, a motor cortex conflict. I'm stuck, I'm trapped, I can't move. I'm going to repeat the top 3 biological programs that cause death in the United States because I want you to get a clear picture of our conflict shocks: territorial loss, overwhelm, territorial fears, and scare fright. Can't you see how many of these conflicts are caused by the doctors and by the medical system itself, with its fearful diagnoses, scary prognoses, and intense treatment protocol that are being prescribed to people? I also want to point out what these statistics are not telling us. A recent Johns Hopkins study claims that more than 250,000 people in the United States die every year from medical errors. Other reports claim the numbers to be as high as 440,000. This means that physician errors and medical errors are actually the 3rd leading cause of death after heart disease and cancer. Remember the overdiagnosis phenomenon that was mentioned earlier? Overdiagnosing leads to more and more medical treatments, pharmaceuticals, and ultimately more deaths. And the cycle continues. Now let's look at the biological programs that are chronically running in American children. Number 1 is asthma. 7 to 10% of children have been diagnosed with asthma, which is either a scare fright or a territorial fear conflict. Food allergies are next. 18% of children have some sort of digestive morsel conflict. This is hard to accept, a territorial anger or identity conflict. Either I'm angry or I don't know who I am or where I belong. Unfortunately, this is not surprising. Just under 1% have epilepsy. And this means that over 500,000 children feel stuck or trapped in some aspect of their life. Then we have diabetes. A recent study found that 18% of US adolescents have been diagnosed with diabetes. The number rises to 24% in young adults. 1 in 4 had pre-diabetes during 2005 to 2016. Which causes us to wonder, what is causing these resistance and fear disgust conflicts in these young people? Now, this all brings us to the 5th biological law, the quintessence, where Dr. Hamer himself unknowingly summed up the core issues of the problems in America. When he said, while we used to regard Mother Nature as fallible and had the audacity to believe that she constantly made mistakes and caused breakdowns, malignant, senseless, degenerative, cancerous growths, we can now see, as the veil falls from our eyes, that it was our ignorance, arrogance, and pride that were and are the only foolishness in our cosmos. We could not understand such a sewn-up totality, and so brought upon ourselves this senseless, soulless, brutal medicine. He then said, full of wonder, we can now understand for the first time that nature is orderly, and that every occurrence in nature is meaningful, even in the framework of the whole, and that events we call diseases are not senseless disturbances to be repaired by sorcerers' apprentices. We can see that nothing is meaningless, malignant, or diseased. Indeed, it is our blindness to this truth that has led us down the path of chronic disease and ill health with a culture of fear. And excessive intervention is further taking us away from our innate ability to heal. We know the human body is amazing, yet we've been taught to believe that our bodies are machines instead of divine creations, and that they malfunction regularly, that we need to see a doctor or take a medication or have a surgery in order to fix the problem. One thing that is positive about the past 2 years is the increasing awareness of what is termed mass psychosis. This is defined as an epidemic of madness that occurs when a large portion of society loses touch with reality and descends into delusion. I think of the witch hunts of the 16th and 17th century, where thousands of women were burned at the stake, or the lynching of African Americans in the early 20th century. And now agreeing to be genetically modified when we don't even know what it means or what the consequences will be. How did this become okay?
There are 4 conditions that must be met to create mass formation. And over the last 50 years, the social bond between people in both America and Australia, and likely much of the developed world, has been increasingly weakened, creating the perfect opportunity for these 4 conditions to be met. They are, firstly, a lack of social connection. Direct social contact has been replaced by impersonal contact through digital devices. Secondly, a lack of meaning and work. And in life, the rise of the megacorp has reduced the individual to a replaceable and impersonal work unit. Third, free-floating anxiety, the frontal lobe constellation. This arises from the social isolation and general meaninglessness of many areas of life that people experience but are unable to fix. They are powerless. And fourth, free-floating frustration and aggression, the bioaggressive constellation of an identity conflict and a territorial anger conflict. The frustration created by the other 3 components is unfocused and unsolvable. They culminate in feelings of aggression that are easily manipulated if you know what you're doing. And our authority figures are very skilled at this. How many people around the world have experienced these principles? I don't know the exact number. However, studies suggest that mass formation follows a general distribution. 30% of a population are brainwashed, hypnotized, and indoctrinated by the group narrative. 40% in the middle are persuadable and may follow if not offered an alternative. 30% fight against the narrative. That gives us 70% of this population, which is influenceable to a new way of being and thinking, to a new paradigm, such as GHK. 70%, I'll take it. It's a great place to start. That's why it's so important to educate ourselves about the 5 biological laws of nature and our bodies, and to share it with others. Once we understand how our bodies really work, we can make informed and empowered decisions about our health and our care through GNM GHK. We can learn how to listen to our bodies and identify conflict activity so we can minimize our healing phases. We could move past the politics and greed that have changed healthcare into the disease management system it is today, where pharmaceutical companies, health insurance providers, and the government are all trying to benefit from our sickness. And we know that historically, a sick, weak population is easier to control. The psychologist Carl Jung once stated that it is not famine, not earthquakes, not microbes, not cancer, but man himself who is man's greatest danger to man, for the simple reason that there is no adequate protection against psychic epidemics, which are infinitely more devastating than the worst of natural catastrophes. He wrote that when individuals who make up the affected society become morally and spiritually corrupt, they become unreasonable, irresponsible, emotional, erratic, and unreliable. This is largely what is happening in both America and Australia today. We are becoming nations of people who are unable to think for ourselves. We are becoming nations of people who are willing to believe anything that we're told, no matter how absurd it may be. We've been led to believe that the healthcare system has good intentions because of all that they offer, drugs, surgery, procedures, testings, but the outcomes don't necessarily match what the intentions are. Too many people die and too many people have a low quality of life due to drugs and unnecessary procedures. Television, the internet, print media, social media, they all have their own agendas to play out in news blogs and social media commercials. We are bombarded with so much information, it's hard to know what to believe. We are being programmed to believe that we have little or no control of our health or its outcomes. The good news is that we don't need to accept the negative, disempowering view of the current healthcare system and the media at best. They represent an ignorant and incompetent response, at worst, a deceptive program designed to control you. We don't need more drugs for surgery. We don't need to keep pouring money into a system that is failing us. What we need is a new way of thinking about our health. We need to take responsibility for our own lives and our own health. We need the biological wisdom that Dr. Harmer discovered. We can do this
We must do this. It is not only our lives that depend on it. It is the very culture and world in which we live in that depends on it. So we turn to GNM GHK, a new paradigm for understanding your health, why you have the symptoms you have, how they will naturally progress and eventually complete. When we understand what our symptoms really mean, we are empowered to make room for the body's innate healing process without unnecessary interventions. This knowledge helps us to remain calm and focused on the goal of restoring our health. By understanding the biological laws of nature, we can create a foundation for lasting wellness and a new consciousness. This would allow us to slowly return to the ideals from the ancient Germanics that would still serve us today. Barter systems, small, loosely structured communities with decisions being made according to our biological rhythms, natural child rearing, and more. The issue then becomes, how do we superimpose this new empowering biological consciousness onto a suppressive medical system designed to keep you sick and addicted to medications and in a highly constellated world? Simply, we can't, at least not on a massive scale. We must begin at a grassroots level, individual by individual. And at the same time, the pandemic of COVID has done those of us spreading this word a huge service. The pandemic has woken up many people, and they are now realizing that the disease management model of healthcare is not working, that the institutions we thought were honest and helpful are actually greedy and manipulative. These people are looking for alternatives, and they are finding them in GNM GHK. This is a very exciting time for us. We have an opportunity to introduce a new model of healthcare when that is based on the true biological laws of healing and not on profit. We can create a system that is based on compassion and not greed, one that is based on science and not politics. We as a team are confident we can do this by taking our health into our own hands and teaching others how to do the same. We offer 3 ideas for solutions with the benefit that the more we work together, the longer this list will become and the quicker change takes place. In 2019, Andy and Melissa started USA GNM, a professional organization for practitioners and healthcare workers who use GNM with their clients and patients. Originally intended just for Americans, I joined the team in 2020 to represent our growing community in Australia, and the organization quickly reached other countries too, hence we are now called GHK Global. Our mission is to inspire and empower our members to elevate the health and wellness of people in their communities. With the knowledge of Germanische Heilkunde, our organization is small, yet we have members from 7 countries. We welcome everyone, regardless of where and from whom they learned GNM GHK, and we do this because we want to move past the territorial conflicts that still exist in our GNM GHK community. Let's join together worldwide, because together we are stronger. We meet monthly and we bring in guest speakers from all around the world to help us further our education of the 5 biological laws. We also hold a yearly virtual summit that is now viewed by thousands. This is how we will advance GHK in the world with grassroots organizations all over the world. We encourage everyone to start some sort of GNM GHK organization in their own community that provides networking, camaraderie, education, and outreach. Let us share this groundbreaking knowledge, wisdom, and skills to reach even more people, just like what we're doing here. If we can all create a small wave in our own community, it will grow and become a tsunami. And when that happens, our planet will fundamentally change. For more information about GHK Global, you can visit us on our website at ghkglobal.org. The second solution we want to present is that of education. Let us plant a seed that at the very least, one person in every family or neighborhood becomes well educated in GHK. Imagine if every family or neighborhood had a GHK expert they could ask for advice. This also keeps people out of the medical system unnecessarily. So how do we educate these people so that they are an asset in their area? In 2015, on the occasion of his 80th birthday, Dr. Harmer mandated his top appointed lecturer and friend, Helmut Pilhar,
to bring GHK to the masses with virtual learning. Helmet is now in the process of creating a standardized curriculum for GHK certification. This means that within a few years, we could start to have a growing number of people all taught to a high standard and with the expertise to help their own families and communities. This too would change the planet. The third idea is to teach this to parents. Let's make reaching parents a priority so that they can raise their children with this empowering knowledge. Children who will inherently know more than the physicians that used to treat them. I wish I could snap my fingers and big pharma would disappear, disease management would be a thing of the past, and we could all move on to a better way of living. But that's not going to happen instantly. And yet, if we can increase the number of GNM GHK organizations around the world and increase the number of highly trained people and reach more parents who will raise their children with the 5 biological laws, then this current little wave becomes that tsunami that can't be stopped. I don't think it would take that long for the broken parts of the allopathic model to become obsolete. So let's return to the wisdom of our bodies and begin to build a society that constellates less and less. And in other words, less mental issues, less mood disorders, less behavioral issues, until in several generations, we don't even constellate much at all. Instead, we have strong, robust bodies and minds. Let's work together towards creating a world where we are happy, healthy, and living meaningful lives in small communities supported by loved ones and in tune with nature. It starts now with each of us doing our own part to share Dr. Harmer's profound discoveries. Thank you so very much for giving us this opportunity to speak at The Thing once again. Grazie to the other presenters, and a great big grazie to Giovanna for organizing this incredibly special and important event. We look forward to the next one. Blessings to all of us. Siamo arrivati a Mattia Lualdi, che non ha bisogno di presentazioni e che ci incanterà, spero che non ci incarterà, ma è anche possibile portato questo. Un sacco di carte, ecco, in effetti. Appunto. E anche penso mentalmente, perché certamente ci sconvolgerà con come suo solito, interpretazioni decisamente sbalorditive e detonanti. Oggi niente meno ci parlerà dell'origine germanica dei Veda. Lasciatemi dire solo questo, che quando ho avuto l'idea o l'ardire di convocare il primo Ting, posso dire di aver dato il passo, grazie a Mattia, perché un giorno gli ho detto: Mattia, facciamo un Ting, e non avevo ancora finito di parlare che lui ha detto: quando? Allora lasciatemi dire che Mattia è un uomo generoso veramente, e questo, al pari del coraggio e della libertà, era un aspetto che il dottor Hammer sottolineava spesso riferendosi all'antica civiltà germanica. Quindi a Mattia, se qualcosa risuona, diciamo che se qualcosa lo convince, non sta tanto a valutare i rischi pro e i contro, lui dice sì. Ecco, molto germanico in questo. Mattia, prego. Allora, grazie, buongiorno. Devo ammettere che questa idea che i miei contributi siano così sconvolgenti non mi aveva mai... piace. No, in realtà per me non è così, nel senso che io cerco sempre di andare all'origine delle questioni, perché ho capito, studiando, più che altro è stato studiando l'etimologia, che quando noi andiamo al di là di quello che ci appare, il concetto della metafisica noi oggi lo vediamo come pensare agli angeli e a dei concetti molto astratti, laddove in realtà etimologicamente la metafisica aristotelica era proprio andare al di là di quello che era apparente, di quello che era una visione solamente fisica della realtà. E quindi andando sempre di più all'origine, ad un certo punto uno si rende conto che l'origine non viene dall'Oriente, perché è quella la realtà. Noi siamo cresciuti in un mondo dove ci è stato detto ex Oriente lux, cioè dall'Oriente la luce, dall'Oriente la civiltà, dall'Oriente l'evoluzione, dall'Oriente le cose belle, dall'Oriente la filosofia,
pensiamo, non so, al buddismo piuttosto che alle religioni monoteistiche e così via. E semplicemente ho iniziato a chiedermi se fosse vero, e andando all'origine abbiamo scoperto che non è così, nel senso che non è dall'Oriente che proviene la luce, ma è dal nord. Questo ovviamente non vuole essere una riscrittura della storia, un'apologia dei popoli germanici, una ricerca di un paradiso perduto, anche se poi parleremo anche di questo, che vede nel nord e nei germani l'unica fonte bella della storia. Noi sappiamo che la storia è fatta di movimenti. Il problema è che quei movimenti spesso si sono risolti con le guerre, e le guerre hanno portato alla scrittura della storia, che non è mai stata scritta pensando alla verità, ma è stata scritta come propaganda per far arrivare il messaggio dei vincitori. Allora che cosa è successo? Che andando indietro nel mio percorso, da ragazzino ho incominciato a studiare la storia dei Longobardi, perché porto un cognome di origine longobarda, se si accetta l'idea che i Lualdi fossero i Loaldi, cioè i Loali di Re Adaloaldo, cioè i guerrieri fondamentalmente. Il concetto di Aldo nelle popolazioni germaniche erano appunto i guerrieri che non erano completamente liberi, ma che potevano liberarsi combattendo, oppure si accetta l'idea che Lualdi venga da Gualdi, e quindi Gualtiero, e quindi Walter, quindi no, germanico. E poi vengo da una zona che è il Seprio, quindi all'interno della Lombardia, una zona molto circoscritta, che anche quella è una zona che appunto è storicamente legata al mondo germanico, longobardo e così via. Quindi questa mia ricerca personale mi ha portato a chiedermi: ma cosa significa germanico, cosa significa libero nel senso di germanico, pagano e così via. Come ho avuto modo di spiegare durante un altro congresso dedicato a questi argomenti, pagano deriva da pagus, e da pagus deriva una parola che almeno nel mondo come dire, di chi è appassionato di cultura greca è l'areopago, cioè quel bosco di solito collinare fuori dalla città dove venivano svolti i processi, cioè i ting, perché il ting era il consesso dove poi si prendevano delle decisioni, come è stato detto prima, quindi piccole decisioni che vengono prese di volta in volta. Quindi pagano, che per noi è quello che crede negli alberi o negli gnomi o nelle entità della natura e tutte quelle visioni molto folcloristiche che sono state diffuse dalla Chiesa di fatto, è semplicemente quello che rifiuta la città, cioè quello che decide di andare a vivere nei boschi, nelle colline, fuori dalle mura, e che decide di non barattare la propria libertà in cambio di briciole di sicurezza, che invece è quello che abbiamo fatto noi, nemmeno in cambio di briciole di sicurezza, in cambio dell'illusione della sicurezza, nel senso che noi abbiamo rinunciato a quello che ci rende liberi, a quello che ci rende forti, perché ci hanno fatto credere che prendendo una pillola, piuttosto che accettando una visione socio-economica, piuttosto che utilizzando una moneta e così via, saremmo stati meglio. Ora, partendo da ricerche che oramai sono state fatte 20 anni fa da parte di Felice Vinci, abbiamo scoperto che quello che ha sempre caratterizzato un certo tipo di cultura europea, cioè l'Iliade e l'Odissea, in realtà hanno origine nel Baltico, hanno quindi origine nordica, germanica, eccetera. E l'ingegner Vinci aveva preso appunto ispirazione, diciamo così, da un volume di questo soggetto che è il dottor Tilak, che aveva fatto una ricerca molto interessante. Perché? Questo suo libro si intitola La dimora artica nei Veda. Perché cosa era successo? Che lui aveva letto questo libro
di un ricercatore ottocentesco, che era il dottor Warren, che sosteneva, appunto si chiama Paradise Found, quindi il paradiso ritrovato, sosteneva che l'origine della civiltà non fosse, come hanno cercato di inculcarci con vari indottrinamenti scolastici e di programmi televisivi e quant'altro, dal Medio Oriente piuttosto che dall'Africa e così via, ma che venga dal nord Europa, venga dal Baltico, venga dal Polo Nord e quindi dall'estrazione germanica. Aveva citato i Veda e la letteratura vedica, quindi non solo il Veda propriamente detti, ma anche il Mahabharata e così via, e li aveva citati un pochino impropriamente, con delle traduzioni un po' superficiali, eccetera. Tilak, che invece, essendo indiano e avendo una cultura anche linguistica che gli permetteva di analizzare i Veda in altro modo, ha approfondito questo spunto ed è entrato molto molto nel dettaglio. Quindi la mia idea è quella di farvi vedere alcuni elementi che ci dimostrano, che ci spiegano che in realtà anche i Veda, così come l'Iliade e l'Odissea, provengono dal nord, provengono dal Baltico, che nella Bhagavad Gita ci sono questi elementi e che poi questi elementi hanno confluito nel mondo occidentale, per esempio nella filosofia di Platone, e poi sono andati a Oriente, perché quello che noi dobbiamo incominciare è creare un capovolgimento culturale e storico, così come c'è stato un capovolgimento diagnostico, in cui dobbiamo renderci conto che quello che noi pensavamo che arrivasse dall'est e che ci piaceva rispetto al nostro mondo così inflazionato dall'impero romano o dall'impero in generale, che poi è diventato il sistema di Big Pharma piuttosto che di tanti altri giocatori che sono votati al denaro, è esattamente il contrario. Quindi è dal nord che ci sono state le migrazioni, sono andati verso sud, poi sono andati verso est. Ovviamente c'è da chiedersi perché c'è stata questa migrazione, cioè perché la gente del nord ad un certo punto si è spostata. Si è spostata perché molto probabilmente quello che è il circolo polare artico e le zone artiche non sono sempre state sommerse dai ghiacci, quindi c'è stato un lungo periodo storico in cui quello che per noi è la zona artica, il Mar Baltico e così via, non erano così freddi come li conosciamo oggi. Poi qui si potrebbe discutere di mitologia atlantidea, si potrebbe tirare in ballo moltissimo, ma come dire, se noi ci basiamo a quelle che sono le ricerche, le scoperte di chi si occupa di climatologia, meteorologia, storia, paleoarcheologia, paleoantropologia, eccetera, ci dicono che il mondo, così come noi lo conosciamo dal punto di vista delle temperature, della distribuzione dei ghiacci, ha poche migliaia di anni. In realtà prima, quindi 3-4 mila anni fa, 5 mila anni fa, abbiamo incominciato a vedere il mondo così come lo conosciamo oggi. Prima sicuramente c'era quello che viene definito una condizione climatica ottimale per poter, per esempio, coltivare la vite anche nel Baltico. Quindi oggi ci fa sorridere l'idea del vino nel mare del nord, all'epoca probabilmente era possibilissimo. Ora, l'aspetto interessante è che nel nostro pianeta c'è un unico punto dove noi possiamo vedere le stelle che girano come se fossero le lancette di un orologio, invece di vederle muoversi trasversalmente rispetto alla volta celeste. E quell'unico punto è il Polo Nord. Quindi quando noi siamo al Polo Nord non vediamo le stelle muoversi come una carovana che attraversa la volta celeste, ma le vediamo girare concentricamente come se fossero appunto delle lancette. Questo perché ci interessa? Perché questa descrizione del movimento delle stelle, in particolar modo del movimento dell'Orsa Maggiore, che quindi non si vede, noi per esempio in base alle stagioni, in base al periodo dell'anno avremo l'orsa che cambia il suo orientamento, quindi lo vedremo se pensiamo al carro,
con i ganci del carro che vanno in su piuttosto che vanno in giù a seconda del periodo dell'anno, ma la vedremo muoversi in questo modo in una traiettoria trasversale rispetto alla volta celeste. Beh, al Polo Nord questa cosa non succede, noi vedremo l'Orsa girare e quindi formare proprio una stella, una costellazione, se noi la guardiamo girando nelle varie posizioni, e quindi vedremo una diversità di quella che è il disegno che traccia. Questo modo di vedere l'Orsa Maggiore, per esempio, questo modo di vedere le stelle è esattamente il modo che viene descritto e che viene riportato nei Rig Veda. Quindi nei Veda, nella parte diciamo che parla della creazione, dello sviluppo dell'umanità, del pianeta, delle divinità e così via, noi abbiamo una descrizione della volta celeste che non è quella che si può vedere dall'India o che si può vedere dalle zone temperate, come le chiamiamo noi oggi, ma che si può vedere solo dal Polo Nord. Nella Bhagavad Gita c'è una descrizione del giorno degli dei che è molto interessante, perché cosa ci dicono? Ci dicono che per il dio Brahma il giorno dura 1000 ere e altre 1000 la notte, e ovviamente noi questa la prendiamo come una questione mitologica, una metafora, un modo di dire. Però è interessante come va avanti, perché dice: gli esseri mortali con il giorno nascono dal mondo trascendente e con la notte si dissolvono nello stesso. È naturale che il mondo nasca e rinasca di continuo, si dissolve con la notte e rinasce con il giorno. È ovvio che chiunque abbia letto l'Edda poetica e abbia letto l'inizio dell'Edda poetica, quindi la profezia della veggente, ritrova questo principio, questo ciclo così grande di nascita e di nascita, rinascita e morte, con questa visione del giorno e della notte, come se tutto si potesse compiere nell'arco di 24 ore. Ma ci dice che per il Dio sono 1000 le ere o le ore. Bene, perché questo? Perché in realtà nelle zone artiche noi abbiamo il giorno e la notte che durano un anno, quindi c'è una proiezione temporale molto più ampia rispetto a quella che conosciamo noi. Ma sarebbe sbagliato pensare che sono 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte, perché non è così che funziona. Noi abbiamo una lunga alba, addirittura gli studiosi sostengono che nel corso del tempo possono esserci state delle alterazioni per via, insomma, dei vari calcoli sull'asse terrestre, però tendenzialmente noi dobbiamo calcolare che avremo un'alba che poi varia a seconda del fatto di essere proprio al Polo Nord o al circolo polare artico, quindi di scendere un po' più a sud, che arriva fino a 76 giorni, quindi immaginate 76 giorni di alba, poi un lungo giorno, quindi proprio un lungo periodo di luce, dopodiché altri 76 giorni di tramonto, e quindi un lungo tramonto dove immaginiamo quanto ci emozioniamo noi per i tramonti che durano 10 minuti, pensate a cosa doveva essere per l'uomo originario 76 giorni di tramonto, e poi una lunga notte. Ma una lunga notte che in realtà non è come la viviamo noi qui, perché innanzitutto è una lunga notte sì di un paio di mesi, perché se noi calcoliamo i 76 giorni, poi tutta la parte di giorno, poi i 76 giorni di tramonto, alla fine il calcolo sono un paio di mesi di notte, ma questa notte ha una luna perennemente visibile in tutte le sue fasi, con tutte le sue varie collocazioni, ha le stelle evidentemente molto più visibili che in qualsiasi città, ma soprattutto con l'aurora boreale, quindi con questa illuminazione elettromagnetica naturale potentissima. Quindi questa idea che il Polo Nord sia inabitabile, che ci siano 6 mesi di giorno, 6 mesi di notte, che non sia praticabile, eccetera, è una fantasia che ci è stata
venduta molto bene, ci hanno convinti molto bene di tutto questo, ma la realtà dei fatti è che l'uomo originario, non mi piace chiamarlo l'uomo primitivo, ma l'uomo originario che è arrivato a produrre i Veda, e poi vedremo cos'altro, viveva in un mondo effettivamente, ha ragione il dottor Warren, paradisiaco, perché una lunghissima alba che ti prepara a un lunghissimo giorno, un lunghissimo tramonto che ti emoziona e una lunghissima notte dove puoi recuperare. Ecco, perché questo ci interessa? Perché nel momento in cui noi leggiamo l'Edda poetica, quindi il patrimonio culturale che è stato scritto, è stato trascritto molto tardi rispetto a quando è stato originato, quindi noi abbiamo l'Edda poetica che insomma i primi manoscritti hanno 1.000.000 di anni, ma è chiaro che si rifanno a un periodo molto molto più lungo, che ci parla proprio di questo, quindi la veggente che ci racconta di come questa alternanza di vita e di morte annuale e ciclica sia in realtà descritta come un giorno, piuttosto che il fatto che si dice che il sole sorge da sud, per cui al Polo Nord è ovvio che il sole ti sembra sorgere da sud, perché l'est lo vedi in una prospettiva completamente diversa. E queste descrizioni, il sole che sorge da sud, le stelle che girano concentricamente, la posizione dell'orsa, sono tutte quelle descrizioni che Tilak ha dimostrato essere il patrimonio descrittivo, poetico dei Veda, e abbiamo visto anche dei testi vedici come la Bhagavad Gita. Quindi ce ne sono molte altre, il libro è piuttosto consistente, abbiamo proprio la prova provata che chi ha scritto i Veda e la Bhagavad Gita non era già in India, come poi dopo le hanno fatte diffondere, ma era nella regione baltica, quindi magari sono state trascritte, così come l'Iliade e l'Odissea sono state trascritte in greco, in una certa lingua che è la lingua omerica, in una certa zona, in una certa epoca e così via. Ma sappiamo per certo, questo lo sa qualsiasi studente di liceo, che l'Iliade e l'Odissea sono state trascritte molto tempo dopo essere state composte, prima venivano imparate a memoria. La stessa cosa si può dire dei Veda. A questo punto quello che ci dobbiamo chiedere, secondo me, è tutto questo che valore ha per noi? Che valore ha per noi come uomini, che valore ha per noi come studiosi della nuova medicina germanica? Allora, partiamo da un dato linguistico interessante. Veda significa conoscenza, significa sapere. La parola Veda è strettamente collegata, intesa proprio come conoscenza, alla parola greca oida, che quindi è collegata anche a idea, esattamente come poi in latino abbiamo video, per cui questa radice id, ed, è collegata al fatto, a questa idea poi latina, che la conoscenza, la sapienza deriva dal fatto che hai visto coi tuoi occhi qualcosa, ma già in greco c'è questa oida che è molto interessante. Perché è ovvio che rimanda subito, sapendo che ci sono questi forti collegamenti tra l'antico norreno e il greco antico, oida ti rimanda subito a Odino, non riesci a non pensarci, ma è ancora più all'Edda, no? Ovviamente, e ovviamente all'Edda, Veda, Edda, assolutamente. Ma è ancora più interessante sapere che anticamente oida si scriveva con una lettera che è perduta nell'alfabeto greco, che è una specie di F che si pronuncia V. Quindi, originariamente, la parola greca che equivale a Veda è Voida. Te l'avevo detto che per te è normale, ma metti sopra. Per cui è chiaro che quando noi pensiamo Edda, Veda, Oida, dobbiamo pensare anche a Oida, Odino e Voida, Votan. Allora a questo punto ci dobbiamo chiedere, ma ci sono dei riferimenti nei Veda
che rimandano al personaggio di Wotan o alle idee che ritroviamo nell'Edda. Ve ne leggo proprio pochissimi, perché in realtà ce ne sarebbero molti, ma vi leggo proprio dei passaggi tratti dal Rig Veda, perché sono molto interessanti. Allora, innanzitutto è bello il fatto che parlino di germe dell'esistenza, quindi l'esistenza che si sviluppa come un germe che poi dopo propaga, e dice: in principio fu il desiderio che si mosse, sopra ciò il desiderio che fu il primo atto fecondante della mente. Il legame di ciò che è con ciò che non è lo trovarono nel loro cuore i poeti, cercandolo con la meditazione. Ora, questo è molto interessante perché sembra tratto pari pari dal Fedone di Platone, sembrano parole di Socrate. Quindi ovviamente, se ci basiamo sulla cronologia, sarebbe Platone che avrebbe dovuto ispirarsi al Rig Veda, ma sappiamo che Platone non era un esperto di sanscrito e non aveva avuto contatti con i Veda. Quindi com'è possibile questa coincidenza? È possibile perché il sostrato comune era il medesimo, cioè Platone come i Veda prendevano da uno stesso patrimonio originale. Ora andiamo a vedere che cosa ci dicono i Veda, che possiamo ritrovare quasi in maniera identica nell'Edda. Ma avendo parlato del germe della creazione, si pongono questa domanda: quale fu il legno e quale fu l'albero dal quale, come da un falegname, furono forgiati cielo e terra? Cioè, cielo e terra forgiati da un albero non lo trovi in nessun altro mito della creazione, se non in quelli germanici con l'albero Yggdrasil. C'è un altro personaggio molto interessante che è il Signore della Parola, ok, che ha offerto in sacrificio la sua stessa persona, traendone accrescimento. E questo è quello che ha fatto Wotan, che si è sacrificato appendendosi all'albero Yggdrasil per ottenere le rune e ottenere la conoscenza, quindi per trarne accrescimento. E le rune sono proprio quello che hanno permesso poi dopo la costituzione di un linguaggio, di una poesia, di una mitologia, e quindi è il Signore della Parola. Quindi creatore, padre dell'umanità a livello originario, questo germe della creazione, quindi qualcosa di assolutamente biologico ed evoluzionistico, potremmo dire. Poi cielo e terra che stanno attaccati in un albero, esattamente come nella mitologia norrena, e padre degli dei che si offre in sacrificio per trarne accrescimento e diventa Signore della Parola, perché se uno dice vabbè, c'è stato qualcun altro che si è offerto in sacrificio, ma non per il proprio accrescimento, ma per la redenzione altrui, e non perché è diventato Signore della Parola. Ci sono altri passi che rimandano non direttamente ai Veda, ma al mondo greco, come quello che ho citato prima, ma noi sappiamo che il mondo greco deriva direttamente dal mondo baltico, quindi chi ha cercato di ucciderti mentre stavi fermo e mentre ti muovevi, e quale dio ti aiutò quando uccidesti il padre afferrandolo per i piedi? Che è ovviamente il mito di Cronos e la liberazione, no, della stirpe olimpica e così via. Poi c'è un altro passo: il serpente che se ne stava sdraiato sulla montagna. Altrove si parla del serpente che sta sdraiato attorno alla montagna. Non a caso Tilak riprende un disegno in cui si vede il mondo col serpente che lo circonda. Ok, molto interessante, lo facciamo vedere qui, poi possiamo vedere anche qui, perché abbiamo la medesima iconografia anche nel mondo germanico, anche nel mondo norreno. Basta cercare Yggdrasil e cercarne un'immagine per vedere tutto questo. Ora,
se non fossero sufficienti questi riferimenti linguistici e questi riferimenti narrativi ai collegamenti tra i Veda e il mondo baltico, o i Veda e il mondo greco, che per me, sia chiaro, vuol dire mondo greco nel senso omerico, significa mondo germanico. Per chi ha visto il mio intervento nel Ting, nell'edizione del Ting del solstizio d'inverno del 2021, piuttosto che conosce il lavoro di Felice Vinci, questo oramai è assodato, quindi la chiarezza con cui è stato dimostrato che il mondo omerico in realtà è mondo germanico, e questo ha pervaso poi dopo tutta la cultura greca e di conseguenza la nostra, è assolutamente affascinante. Dicevo, nei Veda noi andiamo a ritrovare Apollo, ma proprio, cioè, sembra tirato fuori dall'Iliade. Ogni volta che uccide con la sua freccia quelli che hanno commesso un grande peccato. Quindi Apollo ha due cose in mano: la lira, quando è nella sua veste appunto apollinea nel senso artistico-culturale, quindi è dio della musica, è dio dell'arte, e l'arco invece, quindi la runa Ivaz, l'arco fatto con l'albero del tasso, per scoccare le frecce. È interessante, faccio una deviazione sul discorso della runa Ivaz, perché la runa Ivaz che indica appunto l'albero del tasso, che viene chiamato l'albero della morte. Perché? Perché l'albero della morte si chiama in questo modo perché tutto il tasso è velenoso, tranne le bacche rosse, l'interno delle bacche rosse. Qual è l'albero che originariamente viene messo nelle nostre case una volta solo con delle palle rosse per ricordare la fine della morte e l'inizio della vita? È l'albero di Iule, che poi la Coca-Cola ha fatto diventare l'albero di Natale. Quindi c'è un libro molto interessante che si intitola L'occultamento del votanesimo nel cristianesimo, che fa vedere quanti miti, quanti approcci, quante tradizioni sono state poi inserite nel cristianesimo. Quello che è stato inserito più di tutti è Apollo. Il Padre Nostro in realtà non è nient'altro che la preghiera che viene fatta ad Apollo, però modificata, alterata, e su quello poi se ho tempo ci ritorno, se no ve la lascio così. Però è divertente perché il Dio che con la sua freccia uccide quelli che hanno commesso un grande peccato, colui che non perdona all'arrogante la sua arroganza. E nell'Iliade, l'inizio dell'Iliade, Apollo viene invocato per portare appunto giustizia, per rimettere, come dire, con la testa a posto Agamennone, che si è macchiato di una estrema arroganza. Ora, qual è la cosa interessante? Che questi principi, la freccia, l'arco inteso come runa che si rifà al tasso, sono tanti pezzi di un puzzle che ci fa vedere che quella cultura baltica, quella cultura nordica e quindi germanica ha sempre sopravvissuto nel nostro mondo, ha sempre pervaso le nostre tradizioni, e in realtà è molto più utile ed è molto più pratica ed è molto più concreta di quello che potrebbe sembrare finora da questa analisi filosofica o filologica. Allora, all'inizio abbiamo detto nella metaforica arca che cosa andiamo a mettere. Innanzitutto partiamo dal presupposto che chi si occupa di filologia anche in ambito biblico ci fa capire che insomma l'arca di Noè non è certo una barca, quella è la visione, come dire, fumettistica, perché l'arca non è mai stata una barca. L'arca dell'alleanza è un contenitore dentro cui ci sono le tavole della legge, quindi l'arca che cos'è? È un baule sostanzialmente, e in questo metaforico baule ovviamente oltre alle ricerche del dottor Hammer, io metterei l'Odissea, che secondo me è il
il volume più bello artisticamente e più ricco culturalmente di tutto quello che è il nostro patrimonio storico, culturale, antropologico, e le fiabe dei fratelli Grimm, che molti vedono, forse non sapete che i fratelli Grimm erano anche degli studiosi di rune, forse il primo libro di filologia runica l'hanno scritto loro, perché stiamo parlando del Settecento. E che cosa hanno fatto i fratelli Grimm? Hanno raccolto in maniera enciclopedica, quindi senza nessuna cura filologica, senza nessun metodo, senza nessuna critica. Loro hanno proprio raccolto in maniera enciclopedica le fiabe del popolo centroeuropeo, fondamentalmente. Ovviamente l'hanno fatto in Germania, però erano fiabe tradizionali. Ritroviamo lavori molto simili alle fiabe dei fratelli Grimm nelle fiabe raccolte da Perrault, quindi di patrimonio francese, e ritroviamo anche storie sovrapponibili nel mondo slavo. Allora, i fratelli Grimm, quando hanno raccolto le favole, ovviamente non sono stati lì a dire questa è germanica, questa è del sud, questa qua ha delle influenze cristiane, quella lì vanno a messa, la togliamo. Loro hanno messo dentro tutto. Sta a noi andare a riprendere quello che è storicamente più puro, che tra le altre cose è anche incredibilmente interessante e pratico. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo questa favola che si intitola Re Bazza di Tordo, quindi il mentone, che si innamora di questa principessa, quindi la solita storia di una principessa molto altezzosa, che appunto prendeva in giro tutti i pretendenti, troppo grasso, troppo magro, troppo piccolo, troppo pallido, troppo colorito, cioè, ne aveva per tutti quanti. Ovviamente in una versione più sanguinaria questa principessa la conosciamo tutti perché è Turandot, quindi la principessa, nessun uomo è degno di lei, e esattamente come in Turandot c'è un giuramento, quindi il padre si stufa, dice basta, adesso ti faccio sposare al primo che passa, fosse anche un accattone. Allora che cosa succede? Che lei non può venire meno al giuramento, e arriva questo re che aveva appunto il mento troppo sporgente, quindi lo chiama Bazza di Tordo. Lui sente che il re, il padre della principessa, darà in sposa al primo che passa. Allora che cosa succede? Che lui si camuffa da viandante, quindi il re travestito da viandante, girovago, povero, eccetera. Questo è Wotan, nel senso che questo si vede bene, per esempio nella Valchiria di Wagner, dove non c'è Wotan, c'è il viandante, che in realtà è Wotan travestito. Ed è interessante quello che succede qui. Qualche giorno dopo un suonatore si mise a cantare sotto le finestre perché gli si facesse un po' di elemosina. Il re lo sentì e ordinò: fatelo salire. Il suonatore si presentò coi suoi abiti sporchi e cenciosi, cantò davanti al re e a sua figlia, e finito che ebbe chiese una piccola offerta. Ma il re disse: la tua canzone mi è piaciuta tanto che ti darò mia figlia. E qua abbiamo il Don Giovanni di Mozart, il Flauto Magico di Mozart, sì. E la Valchiria di Wagner tutti insieme. Perché? La serenata alla finestra, il viaggio iniziatico che incomincia con la musica, cioè il viandante, quindi il re travestito da viandante, sono tutti degli elementi che nella cultura occidentale sono ritornati più e più volte. E a quel punto che cosa succede? Succede che la principessa, sconvolta, se ne va con quest'uomo, e che cosa succede? Che lui la porta sostanzialmente a lavorare. Cioè, adesso non sto a leggervi la storia, però sebbene lui sia un re, si finge mendicante, quindi la porta in una casetta molto piccola, le insegna a fare i lavori domestici, le insegna a coltivare la terra. Ovviamente dobbiamo immaginarcela come una ragazzina, no? Le insegna a procurarsi da vivere.
Ora, dove ritroviamo queste tradizioni? Troviamo queste tradizioni nella cultura germanica, per esempio, e ovviamente anche in quella greca, per esempio con tutto quello che sono le feste della primavera, quindi a maggio, la festa del 1° maggio, il re e la regina della primavera. Noi oggi il 1° maggio l'abbiamo fatta diventare la festa dei lavoratori, ok? Ma deriva dal fatto che originariamente nelle popolazioni germaniche venivano fatti dei giochi in cui si ritrovava il ragazzo più prestante fisicamente, energeticamente e così via, e la ragazza più abile dal punto di vista domestico, dal punto di vista familiare, dal punto di vista della cucina, del focolaio, come si suol dire. Il vincitore, quindi il re della foresta e la regina della foresta, venivano poi diventavano i promessi sposi, quindi quelli da adulti si sarebbero sposati, ed era un sistema gerarchico. Ovviamente un sistema così gerarchico lo ritroviamo anche nei Rig Veda, lo troviamo nella Vesta, con poi dopo le esagerazioni che ci sono state nel sistema delle caste indiane. Ma perché ci interessa? Perché è importante questo elemento? Perché noi siamo cresciuti con questa visione del mondo in cui assolutamente guai alla donna dire di fare la casalinga, perché la donna deve fare carriera, deve essere pagata come gli uomini, deve fare tutta una serie deve avere tutta una serie di iniziative, di opportunità, eccetera. Non sto dicendo che questo sia sbagliato, sto dicendo che bisogna capire se questo è biologicamente appropriato per quello che vogliamo oppure no. Perché quando sento le percentuali delle famiglie monoparentali o dei divorzi e la gente si stupisce di questa gravità, mi viene da sorridere, perché com'è possibile che 2 maschi vadano avanti a lungo? È impensabile che un uomo sposato a una donna che sta facendo un conflitto di identità, che è maniacale, che sta diventando un altro maschio come lui, che vuole gli stessi soldi, lo stesso tipo di lavoro, lo stesso tipo di obiettivi, lo stesso tipo di sessualità e così via, possano andare d'accordo. Perché è lì che casca l'asino, quando noi abbiamo delle belle idee sulla carta che però non corrispondono a quello che ci serve poi nella realtà di tutti i giorni. Quindi quando noi leggiamo l'Edda, i Veda, le favole e diciamo vedi sono maschiliste, ma vedi ma c'è discriminazione, ma vedi è un mondo troppo difficile perché questo qua si traveste e poi manda la moglie a lavorare. Sì, ma come finisce la favola del re Bazzatordo? Che quando la moglie finalmente impara a cucinare, impara a fare i lavori, impara a essere autonoma, in una parola impara l'umiltà e quindi impara a essere un membro di una comunità, allora a quel punto lui dice benissimo, non sono un mendicante, sono il re che tu hai snobbato, sono innamorato di te, adesso ti faccio vivere in una reggia. Ma il punto qual è? Cos'è la reggia? La reggia non è una struttura bella, la reggia è una struttura in cui ognuno fa il suo, ognuno ha la sua parte, ognuno dà il suo contributo, ognuno ha l'umiltà per confrontarsi non sulla base di bisogni, ma sulla base di obiettivi. E questa è la grossa differenza. Quando noi leggiamo i Veda, che cosa ritroviamo? Troviamo la divinità che abbiamo equiparato ad Apollo che punisce l'arrogante. Cosa troviamo nei fratelli Grimm? Il re camuffato da mendicante, da viandante, che punisce l'arroganza della regina, esattamente come in tutte le storie iniziatiche, come nel Flauto Magico c'è questo lavoro sul protagonista che deve trovare e riscoprire l'umiltà, che incomincia proprio dall'inizio, no? Lui che viene salvato da tre donne e poi arriva Papageno e dice t'ho salvato io e le altre che gli tappano il becco, lo ammutoliscono e gli dicono no, cosa stai dicendo, non sei stato tu. E quindi cosa succede? Che lì incomincia
tutta la storia di Tamino e di Papageno, in cui Tamino diventa un vero principe, Papageno riscopre l'umiltà. Ora, l'elemento comune di tutte queste storie è la cultura germanica e l'approccio germanico alla vita che noi abbiamo ritrovato solo grazie alle scoperte del dottor Hammer, quando ci ha rispiegato il codice biologico, quando ci ha spiegato in che cosa consiste il vivere secondo il codice che noi abbiamo nel nostro cervello. E noi viviamo in un mondo che stimola in maniera molto consapevole e in maniera molto precisa. Io non nascondo che un po' di ammirazione per come lavorano ce l'ho, nel senso che quando dici sì, questi sistematicamente riescono a creare conflitti di territorio, conflitti di spavento, conflitti di paura per la sopravvivenza, conflitti di boccone, cioè oggettivamente sono bravi. Poi è chiaro che quando hai tutti i media, tutti i giornali, tutta la televisione, tutta la propaganda è facile. Però al di là di questo è che noi dobbiamo incominciare a capire che la nostra libertà non consiste nel fatto che il sistema non ci dà più fastidio e non ci rompe più le scatole. La nostra libertà consiste nel fatto che noi ci rendiamo conto che il lavoro interno, come ha fatto Wotan sacrificandosi per avere accrescimento e la conoscenza delle rune, come ha fatto la divinità dei Veda per ottenere lo stesso risultato, come ha fatto la principessa nella favola dei fratelli Grimm e così via, passa dalla comprensione di dinamiche che non sono basate sui nostri bisogni, non sono basate su un appagamento istantaneo, ma sono basate su una serie di obiettivi. I Veda, la Bhagavad Gita, le favole dei fratelli Grimm, il Fedone di Platone, sono tutti accomunati da un'unica morale. L'umiltà, non la modestia, guardate bene, c'è una differenza tra l'umiltà e la modestia, ma l'umiltà di rimboccarsi le maniche e fare quello che c'è da fare senza tirarsi indietro e andando a cercare una soluzione che sia reale, concreta e che sia dipendente da noi. A me piace aprire a caso la Bhagavad Gita perché tu qualsiasi verso legga vai a trovare un approccio di questo tipo, ma proprio a caso, quando assumo un corpo umano, chi è smarrito nel mondo mi disprezza e non riconosce la mia vera natura di Signore degli esseri. Chi è smarrito nel mondo. Il mondo che cos'è? Mondo vuol dire ordinato, noi diciamo mondare, quando diciamo qualcosa mondato è sistemato e ordinato, quindi il mondo è quello che è ordinato, ma è ordinato da chi? È ordinato da un sistema, è ordinato da una struttura organizzativa che non vuole che tu viva secondo i canoni biologici, vuole che tu viva secondo i canoni consumistici di chi ti ha convinto che le favole, i Veda, tutte queste idee siano arcaiche, siano superate, siano discriminatorie, siano brutte sostanzialmente, e che invece è molto più bello essere maniacali, essere in conflitto di identità, essere sistematicamente in simpaticotonia e così via. Ovviamente ognuno è libero di credere in ciò che vuole, ognuno è libero di vivere nel modo che lo fa stare bene, ma non possiamo più nasconderci dietro un dito, perché dentro di noi abbiamo il codice che ci permette di andare oltre, e forse dovremmo incominciare a chiederci, di fronte a una pagina dei Veda, di fronte a una pagina dell'Odissea, di fronte a una pagina di Platone o dei fratelli Grimm, che cosa mi sta dicendo e come posso mettere in pratica questo insegnamento se smetto di credere alla pubblicità. E mi viene in mente quella canzone di Battisti, no? In cui dicono arrivano a dire che la benzina purifica l'aria e quindi ed era Battisti dei tempi di Mogol, quindi stiamo parlando di decenni fa, e lui diceva alimenti l'ignoranza fingendo di servirti della scienza. E quindi questa è la parte interessante. Noi abbiamo una scienza verificata, abbiamo una scienza che è basata su un sistema sovradeterminato, che non ha nessuna ipotesi, ha 5 leggi biologiche verificabili, ha tutta una serie di parametri confermabili,
abbiamo le tabelle scientifiche, abbiamo la musica, perché poi è questo è l'altro aspetto straordinario, abbiamo tutta la ricerca sulla musica, sia per quello che riguarda la musica del dottor Hammer, sia per tutto quello che è l'ascolto biologico o l'esecuzione biologica. Faccio spesso una battuta, mia moglie mi chiede in che fase conflittuale sono in base alla musica che ascolto. Stai ascoltando questa cosa, quindi significa che cosa stai vivendo, e così via. E abbiamo tutti gli strumenti, si tratta solo di metterli insieme, ricordandosi che Veda, cioè conoscenza, cioè sapienza, deriva da Voida, e quindi non possiamo che mettere insieme Edda e Wotan e ricordarci che tutto quello che noi sappiamo è assolutamente a nostra disposizione, dobbiamo semplicemente trasformarlo in azioni concrete. Rieccomi grata ovviamente per il tuo intervento, non mi ero sbagliata. Avremo di che ragionare, perché chiaramente Mattia ci lascia sempre con dei grandi interrogativi molto significativi e stimolanti soprattutto. Adesso scusate, cerco di Recording in progress. Ok. Io sono sicura del fatto che il dottor Hammer avrebbe, e secondo me ha, ovunque lui si trovi, gradito molto questo tuo intervento, che come al solito è un omaggio alla sua visione, al suo sistema, al suo lavoro, alla sua persona, perché è un omaggio alla verità. Quindi eccoci al grandissimo piacere di ritrovarci con Margarita Galat, che è un'amica naturalmente, che è nuova al Ting, ma decisamente versata nell'arte della germanische Heilkunde. Ricordiamo che Heilkunde significa letteralmente l'arte della guarigione. Heil è la guarigione, Kunde è proprio arte. Margarita, dobbiamo sapere che è ideatrice e organizzatrice del congresso internazionale di Germanische Heilkunde, Nuova Medicina Germanica, a cui hanno partecipato diversi di noi, diverse persone che sono qui oggi e che ancora devono connettersi, e a cui pertanto io vi invito ad iscrivervi per poter godere dei vari interventi, anche perché alcuni sono davvero in continuità con gli interventi del Ting. Quindi questo speciale congresso, che è nato come ispano-americano, che poi si è convertito in un congresso internazionale, riunisce nella purezza, nella correttezza, nella completezza dell'informazione coloro che in tutto il mondo si occupano di trasmettere il meraviglioso legato del dottor Hammer. Allora, Margherita, insomma, come persona, Margherita è cilena, ma oggi ci parla, connessa dalla Spagna, di questa realtà gemma che è appunto il congresso, e dell'importanza di riunire tutti quei rappresentanti dell'attitudine davvero germanica che tuttora germoglia sparsa per il pianeta, di riunire tutti questi rappresentanti sotto l'egida appunto della Germanische Heilkunde, pura e dura, diciamo noi, no? Con Margherita spesso, con Javier, la pura e dura. Perfetto, Margarita. Quindi, Margarita, te paso la palabra y te escuchamos. Bueno, hola a todos. Gracias, Giovanna, por invitarme a este tan bonito encuentro. Mi intervención estará referida a mi experiencia en la creación de un congreso de nueva medicina germánica, del cual ya hemos realizado 2 versiones en el año 2021 y 2022, y en la que algunos de ustedes han participado. Y todo surgió cuando en febrero del 2021 soñé despierta con un evento donde se congregaran la mayor cantidad de divulgadores, estudiantes, terapeutas, médicos,
pacientes y conocedores de la nueva medicina germánica para conversar, aprender y compartir sus experiencias. Entonces, sin dudarlo, me puse a trabajar en ello y pedí la colaboración a quienes eran mi círculo de confianza en ese momento, y entre ellos, por supuesto, mi pareja José Luis Leiva y mi amigo Francisco Vidangosi, que tiene una productora de eventos. Hace mucho tiempo que creo que la principal dificultad para que la germánica avance en el mundo hispano son los propios divulgadores. Aunque veo que también esto se replica en parte en italiano e en inglés, creo que el mundo hispano es el que más se nota esta realidad. Imagino que nuestra cultura de supervivencia nos impide ver lo maravilloso que es el trabajo colaborativo. Observo que los que más distorsionan el legado del Dr. Hammer tienen grandes escuelas, en comillas, grandes escuelas, con cursos de distintos niveles, que debes tomar desde el primer nivel para que tu formación sea completa. Ellos añaden avances, mejoras, y ponen sus teorías al mismo nivel que los descubrimientos científicos del Dr. Hammer, mezclando certezas con teorías no demostradas, que solo están basadas en las experiencias e interpretaciones personales de la aplicación de las 5 leyes biológicas. Pienso que algunas de esas teorías pueden ser bastante útiles, o al menos son un aporte a la germánica, pero otras incluso contradicen las 5 leyes biológicas o la propuesta terapéutica de la nueva medicina germánica, por lo que no me parecen confiables. Sin embargo, estas escuelas son las que más alumnos tienen. Estas son las escuelas que más avanzan, incluso han sido parte de la formación de varios de los divulgadores que han participado en ambos congresos. Por suerte no es mi caso. Atribuyo parte del éxito de esas corrientes al gusto de la gente por lo caro, lo exclusivo, lo complejo, lo difícil, porque asocia que lo que es costoso es mejor. Pero también, y aquí el mérito de esos divulgadores, porque sus creadores han formado plataformas de estudio muy bien armadas, ordenadas, bonitas, con plataformas bien montadas, donde hay mucha inversión detrás y un trabajo profesional. Entonces, es algo muy atractivo para la gente, y esa profesionalidad que hay detrás genera confianza, y la gente no se fija en los contenidos, sino más bien en la forma. Muy diferente es el trabajo que yo veo en los divulgadores más fieles al legado de Hammer, y no digo fieles porque sean devotos o fanáticos, para nada, sino porque fieles porque han comprendido la profundidad del mensaje dejado por el Dr. Hammer, que para los que estamos aquí sabemos que no se trata de medicina, sino de salud, tanto a nivel del individuo como a nivel de la sociedad. Bueno, los más leales a Hammer, los divulgadores que trabajan difundiendo la nueva medicina germánica, generalmente trabajan solos. Muchos de ellos en la precariedad. Conozco varios que tienen que realizar otras actividades fuera de la nueva medicina germánica para poder subsistir. La gran mayoría difunde la información por medio de sus redes sociales, de grupos y canales en estas redes sociales de manera gratuita, por lo que induce esto a que los divulgadores tengan que competir por audiencia, por pacientes, por alumnos, por seguidores o clientes. Y esto lleva a que algunos usen la estrategia de descalificar el trabajo de los demás, algo que a mi modo de entenderlo ya está previsto en los creadores de las redes sociales, claro está, cuya intención es dividir a quienes podrían abrir caminos hacia un mundo mejor. Llevo más de 10 años ligada a este trabajo y he visto cosas, comportamientos que nunca hubiese esperado en quienes conocen las 5 leyes biológicas. Hubo en el pasado varios intentos de trabajo colaborativo, pero que no siguieron adelante. Siempre
la necesidad de figuración, los egos y esta competencia innecesaria llevó a que no continuaran. Siempre creí que había que seguir intentándolo porque además la gente se alejaba de Hammer y de su legado al ver las eternas discusiones entre los divulgadores en las redes sociales. Pero estaba a la espera de que alguien más lo hiciera, como suele suceder, esperamos que otro haga las cosas. Tal vez con más experiencia o con más popularidad, algún líder innato, pero no conocí más iniciativa en ese sentido. Y en el año 2020 observé que fue un año que abrió el camino para la divulgación de la nueva medicina germánica. Noté un aumento en el interés de la gente, tanto para conocer las 5 leyes biológicas y el legado de Hammer, todo esto gracias a la pandemia, y muchos me pedían cada día recomendaciones de terapeutas o médicos en distintos países. Y por otra parte, hubo un grupo de divulgadores que hasta ahora eran confiables, hasta ese entonces eran confiables, pero con la pandemia comenzaron a hablar de COVID como si fuera realmente causado por un agente patógeno y a recomendar productos milagrosos como el CDS para controlar el virus, algo que va en contradicción total con las 5 leyes biológicas. Así es que vi una oportunidad para dar un espacio a la conversación, crear un congreso donde los divulgadores mostraran su trabajo y que la gente conociera a cada uno para que puedan decidir en quién confiar, en caso de requerir ayuda para cursar sus programas biológicos o para aprender con ellos tomando alguno de sus cursos. Y el congreso se planteó como objetivo general crear un espacio dinámico de comunicación y aprendizaje entre personas vinculadas a la nueva medicina germánica, ya sea como médicos, terapeutas, pacientes o estudiantes, de modo de crear una red de cooperación internacional entre la comunidad hammeriana. Por eso nos empeñamos en que fuera una transmisión online a cargo de un equipo profesional para que estuviera bien hecho a la altura de las circunstancias, que diera confianza a los participantes y no queríamos ningún tipo de improvisación, queríamos que fuera un congreso del primer nivel. Dentro de los objetivos específicos que planteamos fue crear un espacio de debate transparente y respetuoso entre profesionales vinculados a la nueva medicina germánica para que el intercambio de esas experiencias y conocimientos adquiridos en la aplicación de las 5 leyes biológicas en el trabajo profesional que han realizado. También ofrecer una plataforma de visualización de los profesionales que realizan terapias basadas en las 5 leyes biológicas para que los pacientes conocieran su ubicación y forma de trabajo. Y por último, acercar el conocimiento de las 5 leyes biológicas y su aplicación a la comunidad en general. Finalmente, logramos congregar a 21 ponentes en 4 días de transmisiones. Hubo 7 charlas previas al congreso con otros divulgadores y 5 testimonios de pacientes tratados, entre comillas, con la nueva medicina germánica. Después del primer congreso se generaron espacios para seguir en contacto con los ponentes y con otros nuevos que quisieron incorporarse, se hicieron algunas reuniones por Zoom. Hoy mantenemos contacto a través de un grupo de Telegram para entregar noticias e interactuar. Además, el Congreso como plataforma de encuentro posee su página web. Estos son los resultados del Congreso. La página es www.congresonmg.com y está presente también en las redes sociales a través de Facebook, con más de 2.600 seguidores, Instagram con más de 1.400, canal de Telegram creado recientemente con 560 seguidores y el canal de YouTube con 1.440 suscriptores. Lo interesante es que entre congreso y congreso no bajaron las suscripciones ni los seguidores de estas plataformas, por el contrario, siguieron subiendo a pesar del tiempo sin actividad entre congresos. Y los videos de YouTube que quedaron en YouTube del primer congreso son constantemente visitados. Después del segundo congreso, que fue recientemente, conmemorando el natalicio del Dr. Hammer, el 17 de mayo,
nos hemos puesto algunos desafíos: colaborar en las traducciones al español del trabajo del Dr. Hammer, de modo de tener información fidedigna, seguir reuniéndonos para formas de trabajo en equipo, hacer entrevistas, charlas o debates públicos con periodicidad mensual, para que la gente siga informándose y conociendo a los divulgadores confiables, crear espacios de cooperación para la atención conjunta de pacientes o para la realización de cursos con la participación de varios docentes, invitar a que se sumen más divulgadores que quieran conservar el legado de Dr. Hammer y participar en las actividades grupales. Todo esto suena muy bonito, pero no ha sido nada fácil. ¿Cuáles han sido las principales dificultades? Lo primero, los propios divulgadores, que desde el comienzo plantearon dudas, desconfianza, solicitud de pago por participación, solicitud de gratuidad del Congreso, solicitud de trato especial, ponentes que confirmaron y después se retiraron, la falta de apoyo, salvo honrosas excepciones, para la divulgación del evento, la falta de compromiso para participar en las reuniones de trabajo, la falta de comunicación para responder los mensajes, mail, llamados, WhatsApp o Telegram que se le hacían llegar, lo que causaba bastante estrés en la organización y dificulta el trabajo de la productora. Después de está la dificultad de financiar este congreso, que se realiza con los aportes de las inscripciones. Hemos llegado a un acuerdo con las productoras Imagen y Publicó, que son las que ponen en escena este congreso, para que el pago de sus servicios y trabajo se realice por medio de la inscripción de participantes, lo que nos permite como organización no tener que desembolsar nuestro dinero previo al evento. Sin embargo, siempre está la incertidumbre de si llegaremos o no a cubrir los costos, porque no solo la puesta en escena y transmisión del Congreso, sino que también el trabajo previo de varios meses de la productora a cargo de la publicidad, difusión en redes sociales, mail, en contacto con ponentes, preparación de los ponentes, resolución de consultas de los interesados en participar, etc. Sumado a las comisiones que hay por los cambios de moneda y los prestadores de pago. En el primer congreso participaron más de 300 personas, el valor era de $75 los 4 días, pudiendo ver en diferido la transmisión también, con una venta temprana a $55, que es donde más se inscribió gente. De los más de 300 participantes, 120 fueron becas completas, es decir, entradas sin costo a quienes asignaron los propios ponentes. Del segundo congreso aún no dispongo de la cuenta final. Gracias a que se logró financiar el primer congreso, pudimos liberar el material, dejarlo en videos separados por ponencia para mejorar su visualización, los que fueron publicados en el canal de YouTube del congreso y en la página web del congreso. Aunque nos cueste creerlo, entre los que asistieron con su inscripción hubo gente que estuvo molesta por esta decisión de liberar los videos, porque consideran injusto que los que no pagaron tengan acceso a la misma información, en vez de estar contentos, a mi modo de ver, porque gracias a ellos otros pudieron acceder. Esto nos hizo tomar la decisión de no liberar el segundo Congreso Nueva Medicina Germánica, decisión que yo no comparto, porque creo que sería mucho más bonito liberarlos, pero hacerlo pone en riesgo que podamos seguir contando con las inscripciones para realizar las siguientes versiones del Congreso, si es que las hay, porque si nadie se inscribe no podemos hacerlo. En la segunda versión hubo una participación mucho más activa de algunos de los ponentes y divulgadores, fue un trabajo mucho más cooperativo, ellos contestando preguntas en vivo durante las presentaciones en un chat que se pone a disposición para los participantes. Creo que fue esto gracias a la motivación y conducción que entrega Giovanna a este congreso al hacerse parte de la línea editorial del congreso, poniendo énfasis en la pureza. Su energía, entusiasmo y experiencia con el Dr. Hammer entrega al congreso un nuevo aire
que todos agradecemos, especialmente yo, porque desde un principio, y José Luis y Francisco son testigos de eso, aunque yo fui la creadora de este evento, no quería ser la cara visible del Congreso porque sabía que podía ser un obstáculo, dado que tengo la mala o buena fama, no sé, de ser muy rígida en la divulgación o poco tolerante con los aportes, avances o mejoras al legado de James. Mi motivación y empeño es que cualquiera que quiera conocer el legado del Dr. Hammer tenga acceso a la información fidedigna, que los divulgadores aprendan no solo a hablar de las 5 leyes biológicas, sino a mostrar el ejemplo de la vida en coherencia con esas leyes naturales, que comprendan que la competencia queda fuera de estas leyes, porque la cooperación es parte del diseño de nuestra naturaleza. Nuestra esencia es colaborativa. Es por eso que durante la transmisión del Congreso y terminado este, queda en todos una sensación bonita de haber trabajado juntos. Surgen ideas, nos damos cuenta que juntos podemos llegar más lejos, hay risas y se comparten cosas más personales. Aunque juntos avancemos más lento, debido a la necesidad de coordinarnos y organizarnos, llegaremos más lejos porque nadie puede lograr nada solo. Aunque se elija ese camino, finalmente necesita de un paciente, de un alumno o alguien que lo escuche. Me sorprende que los divulgadores de la nueva medicina germánica sigan compitiendo a pesar de conocer la germánica. Para mí, nunca la competencia ha sido una respuesta a ninguna pregunta. Nunca Darwin logró ser una referencia para mí. No sé qué habrá observado él en sus viajes, porque toda mi observación de la naturaleza me llevaba a la cooperación. Horas de observar un bosque te llevan a entender que el roble se sostiene gracias al musgo, que las jerarquías son cosas humanas, no son naturales. Eso de creer que los títulos universitarios o los años en el oficio nos dan más atribuciones es de paradigma antiguo. He visto médicos que estudiaron con el Dr. Hammer que no han logrado ver la belleza de esta información y gente sin estudios abrir los ojos con alegría y gratitud cuando descubren el regalo de las 5 leyes biológicas. Si algo aprendemos con las 5 leyes biológicas, o más bien recordamos, es que nadie sobra, que todos pueden aportar y que de todos podemos aprender. Quiero compartir con ustedes una reflexión que hice hace unos días, mientras pensaba en qué podría decir este día, y observé que a veces nos cuesta darnos cuenta del nivel de control mental que tenemos todavía y que debemos ir puliendo para que salga lo más bello de nuestro ser y su sabiduría. Como agrónomo de formación, en mis clases de control de malezas o malas hierbas, me enseñaron que la llamada correhuela era de las más difíciles de controlar, porque se reproducía por semillas, por tallos, raíces. Entonces era una enemiga contra la que nos enfrentaríamos en más de un cultivo. Me parece increíble y me avergüenza reconocer que lograron que llegara a ver a esta planta como algo hostil. En estos días en que estamos José Luis y yo haciendo un parque, estaba sacando las malas hierbas. ¿Se dan cuenta el concepto? ¿Cómo puede acaso haber una mala hierba? Pero en fin, estaba sacándolas para permitir que el césped creciera adecuadamente, porque en teoría esta mala planta compite con el césped por los nutrientes y el agua. No lo deja crecer porque lo tapa. Eso es lo que aprendí en la universidad. Durante la mañana siguiente tuve que trasladarme en coche a otro pueblo y en el camino había un huerto de olivos donde no habían sacado las malezas. Estaba todo el suelo cubierto de correhuela y había florecido. Se veía un manto blanco, bello y maravilloso. A los olivos parecía no importarles la presencia de esta planta. Al menos no era incompetencia para ellos. Es más, gracias al manto continuo blanco del suelo, el verde del olivo y sus fuertes troncos podían lucirse más aún. De regreso, continué con mi tarea de eliminar las malas hierbas, pero lo hice con más cautela. Me di cuenta de que donde había más malezas, también habían brotado más semillas de césped. Con esto me acordé de que debo cuestionar todo lo que me enseñaron en la universidad. Pensé que tal vez
Esa maleza, en vez de competir por luz, le da sombra a las semillas del césped. Que tal vez sus raíces, en vez de competir con las del césped por los nutrientes o el agua, le van abriendo el camino para que las alcance. De todos modos, sacamos las malezas porque queremos tener un césped sin ella, pero me dejó pensando esta experiencia y me acordé de este team. Así es que quise compartir esta historia aquí. Finalmente, me parecería muy extraño que el creador de toda la vida haya hecho algo que haga daño. Es más, me quedé pensando, si esa planta que hemos llamado mala hierba es tan abundante, es porque debe ser muy necesaria. Espero que podamos realizar un tercer congreso de Nueva Medicina Germánica, tal vez siempre en la misma fecha para que la gente se organice con tiempo. Mi próximo sueño es que sea también presencial, tal vez así dejemos de desconfiar de las capacidades o intenciones del otro. Eso es también parte del control mental y la sociedad antibiológica que hemos ayudado a crear y mantener. La gente compite porque está desvalorizada y cree que los demás compiten también, por lo que vive en la constante autoexigencia y desconfianza. Las élites se han encargado de hacernos sentir poca cosa, poco valiosos, mínimos, pero somos grandiosos. A mí me sorprende la creatividad humana, es una maravilla hasta dónde puede llegar. Seamos nosotros los conocedores de este legado, la Germanische Heilkunde, los promotores del cambio real de sociedad, poniendo como brújula nuestra biología. Valorar lo que somos, nuestro diseño, nuestros talentos individuales, sin jerarquías de ningún tipo, sin competencia, para ponerlos al servicio de los demás. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Esa es la quintesencia de la germánica para mí. También me conmueve la bondad humana que hay en algunos hombres y mujeres, como el Dr. Hammer, que puso su corazón y sabiduría al servicio de la humanidad. Por eso, para terminar, les quiero compartir un poema de Gabriela Mistral, poetisa chilena, que desde niña me ha identificado y es mi única motivación para seguir organizando los siguientes congresos. El poema se llama El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparte la estorbosa piedra del camino. Sé el que aparte el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Existe la alegría de ser sano y de ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera rosal que plantar, una empresa que acometer. Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar a una niña. Aquel que critica es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy al árbol, a tu amigo, a tu madre? Gracias a todos por escucharme. Espero que les haya gustado esta conferencia. Por supuesto, Margarita, ni hace falta decir que, bueno, hemos apreciado tu ponencia, que, bueno, hemos podido seguir muy bien, tú eres muy clara. Entonces, qué importante es tu trabajo en ese congreso. Por tanto, que las élites nos intenten parar, como seres humanos todavía tenemos la capacidad para estudiar estrategias y al final lograr algo muy bueno como fue el congreso, ¿no? Creo que Matías también puede
puede confirmar. Bueno, entonces yo te dejo, Margarita. Espero que te quedarás con nosotros. Vuelvo al italiano. Muchas gracias a ti. Siamo arrivati al momento della dottoressa Maria Teresa Ilari. Beh, che dire di Maria Teresa? Oltre ad essere un'amica, è un vero pilastro del Ting e della Germanische Heilkunde nel mondo ispanoamericano. Maria Teresa, che normalmente vive e lavora come medico in Nicaragua, ci ha inviato un video dalla sua amata Catalogna, ce l'ha inviato registrato dall'associazione Plural 21 a Barcellona, dove ci siamo recentemente incontrate per condividere alcune esperienze di diffusione e sensibilizzazione. Maria Teresa oggi non sarà presente con noi in diretta proprio perché si trova a Plural 21 per dare un corso di nuova medicina germanica, Germanische Heilkunde, quindi molto bene, però si collegherà per un momento, prima doveva connettersi a fine giornata per salutarci insieme con i suoi corsisti, in realtà poi mi ha detto che probabilmente riuscirà a connettersi dopo che il suo video è stato trasmesso. Nel suo video ci presenterà uno dei suoi straordinari progetti, che è un'altra gemma che fiorisce su questo grande albero cosmico, su Yggdrasil, che ha delle radici davvero forti, con la cui linfa Maria Teresa sta irrigando il mondo ispanoamericano da anni. Un giorno Montserrat, un amico, l'ha definita un angelo e io sono d'accordo in questo senso, che mi ricordava spesso il dottor Hammer, questo senso germanico, perché gli Angli, che erano una cultura, un popolo, una civiltà molto vicina ai frisoni, erano chiamati anche angeli, gli stessi romani li avevano chiamati così. Quindi gli Angli erano un popolo di pescatori e di diplomatici che con le loro imbarcazioni, un po' come i vichinghi, no? Che sono stati poi feaci, sono stati mascherati da feaci, insomma, che con le loro imbarcazioni mantenevano rapporti pacifici e diplomatici di collaborazione e di pace in tutto il globo, Europa, America, Asia, Africa, e quindi Maria Teresa è senz'altro tutto questo, un asso nel creare connessione, dialogo e collaborazione a livello internazionale. Vediamo il video. Hola. Buen día, buenas tardes. Muy agradecida con Giovanna Conti por invitarme a participar en este segundo team, donde estamos planteando propuestas para el despertar de la humanidad, ¿no? El volver a la humanidad que nos está siendo usurpada con medidas antivida. Y a mí me toca... me sugirió Giovanna que hablara del centro ideal para la recuperación de la salud. Entonces, tomé parte de un proyecto que tenemos en Nicaragua, desde una cooperativa, que no está muy activa actualmente, pero es un proyecto antiguo, y anexé todo lo que dice el Dr. Hammer en el Testamento 1 sobre el hospital ideal. Tomé casi todo lo que él dice, porque sus palabras son oro para nosotros los seguidores de la nueva medicina germánica. Se trata de un centro holístico, es decir, que integre varias terapias, varios abordajes, no solo para la recuperación de la salud física, sino también a nivel emocional, mental y hasta espiritual. Y es ecológico porque no podemos seguir destruyendo la naturaleza. Tenemos que preservarla, tenemos que, como un tesoro que nos ha ofrecido la creación,
Entonces allí todo debe ser orgánico y con mucho cuidado de las plantas, animales, etc. Y este centro, tal como plantea Hammer, como vamos a ver después con sus palabras, tiene que ser una fuente de amor, de paz y por supuesto de salud, para una vida plena, una vida que nos llene, que no nos pongamos depresivos por falta de misión, de vocación, por sentir la vida vacía o que estamos siendo demasiado manipulados y tirados por aquí, por allá, por la Matrix, ¿ya? Y siempre, por supuesto, en armonía con la naturaleza. La visión es alcanzar, la visión de un centro así, es alcanzar la salud física, emocional y mental del ser humano, tal como decía antes, para lograr su desarrollo integral y su evolución espiritual. Porque yo entiendo que somos seres espirituales encarnados en una existencia material. La misión, desarrollar programas de internamiento y participación en las actividades de un centro holístico que ofrece atención al ser humano que sufre y o está en la búsqueda de la autorrealización y con énfasis en las personas más vulnerables que se encuentran en los extremos de la vida. Este centro tendría que tener una atención especial también para la niñez, muy vulnerable en Nicaragua, donde hay desnutrición, donde hay maltrato infantil en ciertos sectores sociales, y también del adulto mayor, que a veces en Nicaragua no tanto, pues como en estos países occidentales, pero hay adultos mayores abandonados que no tienen hogar, hay pocos hogares de ancianos en Nicaragua para cubrir toda esta demanda. Y bueno, en estos países occidentales pues hay tantos ancianos que viven solos, que no los visita nadie, o que están en hogares, en asilos, donde tienen mayor riesgo de desencarnar en base a lo que hemos experimentado durante los últimos años, ¿verdad? No sabemos cómo ni por qué, pero murieron más de lo que habían muerto antes. Y no por el tema de moda, sino por otras cosas. El objetivo general es propiciar, a través de las diferentes actividades y programas del Centro Holístico Ecológico, la autorrealización espiritual y la salud plena del ser humano. Objetivos específicos: construcción de un centro holístico en un ambiente natural en la montaña. Primero hay que construirlo, ¿verdad?, para poder planificar las actividades. Uno de los objetivos va a ser la niñez, acoger y educar a la niñez, con prioridad a los niños abandonados y o víctimas de violencia. Acoger y cuidar a los adultos mayores sin familia que sean autosuficientes y que vivan solos, porque tampoco va a haber tanto personal para cuidar personas inválidas, ¿verdad? Por lo menos al principio. Ofrecer terapias naturales para la recuperación de la salud, el rejuvenecimiento físico, que esto nos ayuda mucho en la Ayurveda también, que estamos aprendiendo y queriendo practicar, la armonía emocional y el bienestar integral del ser humano en diferentes modalidades de internamiento. Aquí a la izquierda podéis ver un domo ecológico hecho de superadobe, que había dado, en algunas instancias había dado charlas de cómo este sistema de construcción. Son domos hechos con sacos de tierra, ¿ya? Es decir, no hay mucho gasto. Hay un poco más de gasto si queremos hacer acabados bonitos para la decoración interior, pero la construcción en sí es para situaciones de urgencia y es una construcción muy ecológica, en armonía con el Feng Shui, donde fluye la energía, porque todo son formas redondas, no hay ángulos, y está hecho de sacos de tierra que tiene un efecto aislante del calor, en el caso de Nicaragua, aislante del frío, en el caso de Canadá y otros países que también tienen experiencia en construcciones de este tipo, antisísmica, que para Nicaragua nos conviene mucho, etcétera, etcétera. Tiene muchas ventajas. Sigamos con los objetivos específicos de ese centro holístico. Acoger y educar promoviendo la producción ecológica y orgánica de alimentos para abastecimiento del centro y comercialización de los sobrantes para automantenimiento del centro. Buscar fuentes de financiamiento para la autosostenibilidad del centro, convenios con ONGs, venta de productos agrícolas, organización de retiros, ya tenemos experiencia en organización de retiros de cura, cursos, convenios turísticos para adultos mayores del primer mundo, etcétera, etcétera.
y promover actividades de índole espiritual, ecuménico y retiros de meditación y oración para el desarrollo de la dimensión espiritual del ser humano. ¿Cuáles serían los principales componentes de este centro ecológico holístico? Lo que da, digamos, garantía y protección y garantía de conexión con el todo, con esta dimensión espiritual de todo ser humano, es dedicarle un espacio especial, un espacio donde pueda haber meditación y oración, si no permanente, por lo menos todos los días. Si hay retiros, es permanente, pero si no, parte del personal puede estar activando esta conexión interna con nuestro ser superior, y esto aporta mucha paz y ecuanimidad. Yo lo digo por experiencia de los retiros que he hecho de meditación vipassana. Entonces, este es un componente vital para que este centro tenga una protección y armonía dentro de la paz de cada miembro que participa en él. La agricultura orgánica permite autoabastecer a todos los acápites del proyecto. Y orgánica pues significa aporte de salud, ¿ya? Porque si empezáramos con productos transgénicos o con pesticidas, plaguicidas, etcétera, ya contaminaríamos el alimento y por tanto nuestro cuerpo. El centro de sanación integral, que es lo que hay mucha introducción, pero sería un poquito el objeto de esta charla. La niñez y el adulto mayor. Estos serían los componentes de este centro de sanación, ¿no? Y entrando a la sanación integral, tendría que ser el lugar ideal para la recuperación de la salud, ¿ya? No hay, como antecedentes, pues no hay proyectos en nuestro país, Nicaragua, donde las personas dolientes en el plano físico y mental encuentren la recuperación de su salud de forma natural y en un ambiente natural, sanador, de contacto e integración con la naturaleza. Se ofrecerán terapias naturales, técnicas de yoga y meditación, alimentación orgánica que incluye el consumo de agua de mar, etc. Comprensión del origen y manejo de la enfermedad de cada ser doliente desde la ciencia curativa germánica. Ofrecer servicios de prevención y atención integral a la salud a personas con capacidad económica que contratarán estancias y o internamientos en este centro con fines de autosostenibilidad. Ahora pasamos al Dr. Hammer. Extractos del capítulo El Hospital Ideal, en estas páginas del Testamento de la Nueva Medicina, tomo 1. Comienza Hammer. La seguridad para un joven mamífero es su madre, para un niño es la sensación de su nido, el ambiente de confianza que lo rodea. Entonces, un centro así tiene que ser un nido, ya donde el que entra se sienta en su medio. Y esto, para los que conocen la nueva medicina germánica, es fundamental, porque para quien se siente fuera de su medio, fuera de su familia, etc., entra en un conflicto. Los que están oyendo esta charla de nueva medicina ya lo saben, de conflicto de colectores de riñón, que complica cualquier programa y cualquier enfermedad. Por tanto, estas palabras son vitales. La seguridad para una persona enferma tiene que ser una feliz sensación de bienestar. Nuestros hospitales actuales son institutos de tortura y de muerte donde no se habla para nada de sentirse bien. No tiene que ser así. Pues así lo ve el Dr. Hammer. Yo acabo de tener a mi hija hospitalizada para extracción de una prótesis que le pusieron en Nicaragua por una fractura. Y nos sentimos muy bien tratados, aparte de que nos obligaban a llevar una inútil mascarilla que no sirve para nada, pero el personal es muy amoroso. Están dentro del sistema farmacológico, etcétera, pero, es decir, el trabajador de la salud en general tiene esta vocación de amor y compasión por el ser doliente, ¿ya? Pero pues el Dr. Hammer lo vivió así porque realmente a su hijo sintió que lo torturaban. Es más, antes de que muriera, ¿no? Disparado por el príncipe de Saboya. Pero además casi no lo dejaban visitarlo siendo médico. Entonces estaba solo, abandonado, fuera de su medio, complicándose mucho más. En fin, él lo siente así, pero no todos los hospitales son así, ¿verdad? Con el dinero que hoy se paga por el ingreso de un día en un mísero hospital de distrito,
el paciente podría estar en un hotel de primera categoría con 2 camareros personales y también en un sanatorio de lujo con una enfermera propia a disposición, en un centro ideal. A mis pacientes no les hace falta ni una cosa ni la otra. Necesitan un ambiente cálido y seguro donde sentirse como en casa, en el verdadero sentido de la palabra. Esto constituye la base para una terapia psíquica cuando el paciente tiene que permanecer bajo observación o recibir tratamientos diarios. Continúa el Dr. Hammer. A fin que el paciente esté en la máxima tranquilidad, hace falta, sin embargo, que en este hospital ideal haya un pequeño departamento de cuidados intensivos para hacer frente a posibles complicaciones imprevistas o también previstas y predecibles. Desde la nueva medicina germánica podemos predecir una complicación y tomar cartas en el asunto a tiempo, de tipo orgánico y cerebral, porque el edema cerebral es una de las complicaciones que se debe tratar muy de cerca para que el paciente no muera. Tiene que ser equipado con un aparato de tomografías propio, de modo que los pacientes durante su proceso de curación no corran el riesgo de asustarse por el pronóstico terrorífico de los médicos externos, porque faltan análisis de sangre diarios que normalmente se realizan por cualquier control sin sentido. Entonces él plantea que haya un aparato para escáner cerebral, porque con el escáner cerebral en nueva medicina podemos hacer el diagnóstico sin biopsias, ¿ya? Ahí, según la localización del foco de Hammer, que refleja un programa que está en marcha en algún órgano, podemos saber en qué órgano está la enfermedad o programa biológico y en qué fase se encuentra este programa, si todavía no ha resuelto el conflicto o ya lo resolvió. Todo esto se puede saber con un escáner cerebral. Por tanto, en un centro de este tipo es importante tener, si hay capacidad económica, un tomógrafo, ¿verdad? Y también capacidad para hacer análisis, si es necesario, diarios, porque muchos de estos pacientes, y esto yo lo he vivido en Nicaragua, donde recibo pacientes de muchos países, huyendo de la quimioterapia y buscando la nueva medicina, vienen de un sistema donde se hacen muchos análisis, como dice el Dr. Hammer, muchas veces sin sentido. Por ejemplo, yo, pasando a otro pequeño tema del sinsentido, del manejo oficialista de algunas enfermedades, yo he visto una sobreindicación de diálisis sin sentido, porque son pacientes con insuficiencia renal, sí, el riñón no trabaja bien, porque el paciente está con un conflicto de colectores de riñón, sintiéndose abandonado, fuera de su medio, etcétera, que tiene la creatinina elevada y cosas por las cuales se le hace el diagnóstico, pero que todavía orina, y tal vez orina más de 1 litro por día. Sin embargo, como tiene la creatinina medianamente o muy elevada, pasa al programa de diálisis donde no hace falta, porque después de varios meses o años de estar en diálisis, su riñón se pone perezoso y ya no filtra orina y queda lo que se llama en medicina con anuria. Es decir, no orina nada, y tengo un caso así en la Clínica Santo Domingo, que al mismo tiempo de estar en diálisis, pues toma agua de mar, terapia floral, y lo manejamos un poquito en sus conflictos desde la nueva medicina germánica. Pero no puede dejar la diálisis porque después de tantos años no orina nada, necesita la máquina que orine por él. Pero sí hay una sobreindicación de diálisis, porque hemos visto que con manejo del DHS o del conflicto de colectores de riñón, que la persona no se sienta sola ni abandonada ni fuera de su medio, y con el agua de mar, que es el medio original en que surgió la vida en el planeta, las células se sienten en su medio, estos pacientes muchas veces se recuperan y no necesitan entrar ni tan siquiera al programa de diálisis. Y pacientes en diálisis con este conocimiento y este manejo han salido de la diálisis también. Bueno, esto para ver que la medicina oficial, hospitalaria, hace sobreuso de exámenes de gabinete y de ciertas terapias innecesarias. Pero para que los pacientes no se asusten de estar en un centro en alta montaña, pues tener una mínima capacidad diagnóstica para poder controlar algunos parámetros, ¿no? Para poder dar seguimiento a su enfermedad. Tal vez no diario, pero cada vez que haga falta.
Los pacientes deberían poder tener un nivel de diagnóstico médico óptimo conforme al internacional, cosa posible sin muchas dificultades desde el momento que esta loca caza diabólica de las metástasis malignas falte. ¿Ya? Porque vemos en Nueva Medicina que las metástasis realmente no existen, son nuevos conflictos que vive el paciente y que se instala un supuesto tumor en otra parte del cuerpo porque ha tenido un nuevo conflicto. A veces el conflicto es diagnóstico. Cuando vas al médico y te dice, tiene un cáncer terminal, le quedan tantos meses de vida, inmediatamente el paciente puede formar un tumor en el pulmón. Y que le llaman metástasis, pero es un conflicto de miedo a morir desde la nueva medicina germánica. ¿Ya? Entonces, hay otra concepción en este hospital ideal. El paciente que está en vagotonía, es la segunda fase del programa biológico, a pesar de que se siente cansado, porque esta es parte del programa, que es que descanse para recuperarse totalmente y curarse y salir curado, tiene buen apetito, duerme bien, está sano. Lo más importante son las enfermeras, las hermanas de los enfermos. En alemán, Krankenschwester es hermana de enfermos, de Kranken, enfermo, Schwester, hermana. Entonces, sus amigas, estas enfermeras deben ser sus amigas que poseen conocimientos médicos para poder entender lo que va pasando y es los que están al lado, porque el médico a veces está con otros pacientes. Cierto que no es siempre posible crear una gran familia como la que conseguí crear, dice Hammer, cuando intenté durante 3 meses realizar mi ideal de casa de los amigos de Dirk. Dirk es el nombre del hijo del Dr. Hammer, que fue asesinado por el príncipe de Saboya, y pues siempre lo recuerda él en su obra. Continúa Hammer. La última vez intentaron castigarme, por eso tachándome de delito contra la regulación en materia de profesiones y ocupaciones. Es decir, buscaban cualquier excusa, cualquier justificación para retirarle lo que hicieron, para retirarle su diploma, digamos, su permiso para trabajar como médico. Entonces el doctor Hammer pudo comprobar durante los 3 meses en que fungió su centro, Casa de los Amigos de Dirk, este centro ideal, pudo comprobar que eran como una gran familia. Los médicos, las enfermeras, hermanas de los enfermos, y los consultantes constituían una gran familia y hacían actividad, comían juntos, hacían chistes, actividades comunes de compartir. Pero, sin embargo, explica él, que la última vez intentaron castigarme, por eso tachándome de delito contra la regulación en materia de profesiones y ocupaciones. Quiere decir que el sistema buscaba la más mínima excusa para cerrarle sus centros de sanación, para quitarle su potestad de atender pacientes, retirarlo del colegio de médicos, etc. Era perseguido porque su nueva medicina, al aplicarla, permite reducir el gasto de medicamentos en un país radicalmente. Por tanto, reduce los gastos en salud para poder dedicarle más tiempo a los enfermos. Y continúa. Además, es importante el hecho de que los pacientes podían llevar a sus familiares si lo querían. Si era necesario, porque se sentían bien, había que consentirlo, porque claro, al tener un familiar querido cerca, puede significar que no se sienta tan fuera de su medio y por tanto que no se complique tanto. Este tipo de familiares no molesta para nada porque están informados a lo que van, están informados de la nueva medicina, así pueden acompañar mejor al consultante en su proceso de dolencia. Porque normalmente se trata de los componentes más positivos del círculo familiar. Los que van a acompañar a su familiar a un centro de este tipo son los que lo apoyan en esta nueva medicina y en este seguir su enfermedad. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, es extremadamente necesario abrir los lugares de cura donde el paciente se sienta en casa, como sucedía en la casa de los amigos de Dirk. A menudo los pacientes me han dicho
que el periodo pasado en esta casa de cura ha sido el más bonito de su vida, porque hay un ambiente de hermandad, un ambiente que también en el ámbito espiritual es pleno, ¿ya? Cuando uno se siente bien, se siente entre hermanos, compartiendo, se olvida de sus dolencias. Y además, al sentirse en su medio, se limitan las complicaciones, o se reducen si las hubo, o se curan si las hubo. Quien podía pagar el precio del hospedaje, lo pagaba. Para los que no podían pagar, los colaboradores hacían la colecta. Éramos una gran familia sin pánico, sin miedo, porque desde la perspectiva de la nueva medicina, la palabra cáncer no nos asusta. Es un programa de la naturaleza curable, si el paciente pone de su parte resolviendo el conflicto, porque la responsabilidad está en el paciente. Nosotros, el personal médico, acompañamos en este caminar de recuperación de la salud. Mostramos posibles vías y posibilidades. Cada quien en esta gran familia, ¿verdad?, ayudaba cuando estaba de buen ánimo y descansaba cuando estaba cansado. Libertad total, como en los pueblos germánicos. A la hora de comer llegaban todos juntos según sus posibilidades, pues el que estaba un poco mal tal vez comía en su cuarto. Quien podía estar solamente acostado se hacía llevar con la cama al lado de la gran mesa común de la comida. En ningún hotel se reía tanto y tan sinceramente como en nuestra casa de los amigos de Dirk. Reían, contaban chistes, compartían, se divertían, estando enfermos. Continúa Hammer. Nunca es suficiente el cuidado con el que se elige al personal, incluidos los médicos. Deberíamos imaginarnos que seremos nosotros mismos los que nos dejaremos atender por esa enfermera, por ese médico o por esa mujer de la limpieza, en caso que estemos realmente mal. Es decir, ponernos en el lugar del paciente. Si yo como médico, como enfermera, como persona que está limpiando el cuarto, actúo de una manera impersonal y fría, ¿cómo se va a sentir este ser que ya está sufriendo? Entonces nosotros, los trabajadores de la salud en este centro especial, nos tenemos que poner en el lugar del enfermo y ser lo máximo amorosos, compasivos, tolerantes ante cualquier personalidad del que está enfermo, internado ahí. Sin embargo, si la atmósfera en la casa es agradable, aquí debo haber copiado algo mal, debe seguir en lo que sigue. Si la atmósfera en la casa es agradable, podemos a menudo hacer constataciones sorprendentes. Casi cualquier persona tiene fortalezas y experiencias en algún aspecto y solo hace falta la ocasión para aprovecharlos. Esas personas entonces desarrollan capacidades extraordinarias que nadie habría sospechado jamás. Y explica casos concretos. Me acuerdo de un cómico profesional que era capaz de hacer reír hasta llorar incluso a la gente más tétrica, más amargada y más depresiva. Un desayuno sin él no era como un desayuno. Un paciente cocinaba menestra con gran entusiasmo y su alegría más grande era cuando todos apreciaban su sopa, que realmente tenía un sabor exquisito. Al final no había comida sin la sopa de Genoveva. Enseguida todos los pacientes entusiasmados trabajaban en la sopa, que se cambiaba cada día a una forma cada vez más rica. Al final eran tanto los pacientes cocineros que tuvimos que formar un segundo grupo que cocinarse por la tarde, pero naturalmente bajo la supervisión de Genoveva. Un paciente era conductor de profesión, su mayor placer era poder llevar a alguien en coche a algún sitio. Y cada tarde sus pasajeros lo elogiaban haciendo que brillara como un árbol de Navidad, y todos estaban contentísimos. No se trata solamente de tener ocupado al paciente, sino que hace falta motivarlo y que su enfermedad se vuelva como un tema secundario, porque está distraído, está haciendo un servicio, está compartiendo. Si ha estado mal, pero no es importante, puesto que vuelve a ser sano. Es decir, puede ser que tenga una enfermedad catalogada grave, pero esto no es importante porque se va sanando, ¿ya? Y en ese contexto ni se acuerda de sus males en general. Un paciente que había sufrido un conflicto a causa de un problema económico y se había devanado el cerebro durante 6 meses, no podía menos que confiarse con un compañero paciente que era director de un gran banco.
Este hizo una breve llamada a un estimado colega que resolvió el asunto en 10 minutos. Así fue ayudado a resolver su conflicto y el otro, durante 3 días, fue el gran rey. Los dos eran felices, sentían su nueva vida en la tierra como un regalo del cielo. Apoyo mutuo. Se comportaban de nuevo humanamente porque somos seres de manada ayudándonos unos a otros para sobrevivir. Y algunos se volvían sabios. Hay 2 modos para tranquilizar a un paciente. Uno es aquel que considera como algo evidente curarse en la casa de los amigos de Dirk, porque también los otros se están curando. Estos pacientes tienen fe, lo que es una cosa positiva, ¿ya? La fe, desde la física cuántica, atrae la curación. Para los más inteligentes de entre los pacientes, eso no basta. Quieren entender el sistema, quieren entender cómo funciona estos programas de la nueva medicina. Esto es un hecho positivo, dado que es posible entenderlo. Se aconseja, por lo tanto, según mi experiencia, tener regularmente cursos de perfeccionamiento, cursos de nueva medicina, ¿verdad? Para este segundo tipo de pacientes. Tal vez alguien tiene un nivel intelectual un poco más bajo y no le interesan tantos detalles médicos, ya como los que vemos en los cursos. Pero para los que sí, hay que estarlos formando también en estos centros. En muy poco tiempo se puede ser hábil especialista por lo que respecta a las radiografías y a las tomografías. Esto me alegraba mucho. Es decir, revisaba las tomografías, debía enseñar, mira, tú tienes esto, aquí está el foco de Hammer. En los cursos aprendían esto. Si llegaba un nuevo paciente, apenas podían esperar que lo hubiese visitado y establecido la dirección a seguir, así como la tomografía y las radiografías estuviesen listas. Pero entonces no se les podía parar. Tenía que contar 20 veces su conflicto, haciéndolo visiblemente de buena gana y con una sonrisa cada vez más grande. Compartía con ese grupo, con esa gran familia, su conflicto. Y el compartir es parte de la curación, porque el DHS o el conflicto biológico que inicia una enfermedad tiene las 3 características de que es inesperado, dramático y vivido en aislamiento. Por tanto, para encaminarnos a resolver esta situación, el compartir es fundamental. Y en este centro del Dr. Hammer, en este hospital ideal, se compartía. Hasta 20 veces contaban aquello que lo tenían tan atravesado que les provocó un cáncer, por ejemplo, ¿no? Su conflicto, del que no habían podido hablar en un año, ni siquiera con la mujer que amaban, ahora se contaba a todos con desenvoltura, sin balbucear, sin vergüenza, como si fuese lo más obvio y lo más natural del mundo. E incluso si se trataba de un verdadero problema de tipo técnico, económico, etc., toda una compañía de especialistas y expertos entre los pacientes se reunía y en un abrir y cerrar de ojos estaba resuelto. Esto hace la comunidad, esto hace la vida en manada en el ámbito biológico. Entre todos podemos resolver cualquier cosa, ¿ya? Por difícil que sea. Estos supuestamente son fotos de algunos de los centros que abrió el Dr. Hammer entre los años 83 y 86. Bueno, entonces, para este centro ideal que queríamos organizar en Nicaragua, tenemos antecedentes. Hemos organizado retiros de autoconocimiento y cura interior guiados por maestros espirituales y expertos en terapias alternativas, en que los participantes experimentan procesos de sanación y bienestar. Por una semana o más viven en condiciones saludables de alegría y fraternidad en contacto con la naturaleza, testimoniando alivio del ajetreo de sus vidas. En estos retiros se les han impartido conocimientos básicos de ciencia curativa germánica y las 5 leyes biológicas. Han participado pacientes, algunos con enfermedades delicadas, hasta de otros países han llegado a Nicaragua a estos retiros, pero también terapeutas para aprender vías de acompañamiento de sus consultantes. También contamos con, como antecedente para un centro de este tipo, con la participación en cursos de 10 días de meditación vipassana según Goenka, con valores y principios que propician la paz interior, la relajación y el autoconocimiento sanador. Estos valores y compromisos morales se establecen como normativa de conducta en este proyecto.
En el ámbito de la niñez, porque es un centro holístico, ¿verdad?, donde los niños maltratados tienen mucha prioridad, proponemos una educación integral, humanística y liberadora, no la educación para formar robots fieles a la Matrix. Retiros de convivencia de niños que pueden venir de otras escuelas, donde se les facilite la integración con la naturaleza en este centro. Convenios con ONGs que se dedican a acoger niños víctimas de violencia, abandonados por sus familias, en riesgo de desnutrición, de drogadicción o de delincuencia. Metas educativas: desarrollar el potencial pleno de cada niño, físico, mental y espiritual. Que esto a veces no, en las escuelas enseñan conocimientos, pero no se habla ni se practica, por ejemplo, la meditación, la relajación, centrarse en uno mismo, sino hacia afuera, hacia afuera. Despertar interés por el conocimiento y amor por el aprendizaje. Proveer herramientas académicas y de otra índole necesarias para la educación superior y una visión sanamente autogestionada, es decir, niños autónomos, independientes. Facilitar el crecimiento personal en áreas como ética moral, la integridad en su máxima expresión, la confianza en sí mismo, la autodisciplina y la cooperación. Desarrollar el bienestar físico y las capacidades mentales a través de yoga, técnicas de concentración, deporte y juego. Desarrollar un sentido estético y un aspecto de la cultura a través del teatro, la danza, la música y el arte en general. Es decir, todos esos objetivos o metas no se toman todas estas que quisiéramos integrar, no se toman en cuenta en la escuela normal, ¿ya? Claro que hay muchas escuelas especiales que sí, ¿ya? Otras metas educativas: animar a los estudiantes a participar como miembros activos y responsables en la sociedad. Conocer y exponer, compartir y ayudar a resolver aspectos sociales y problemáticas de la comunidad. Desde pequeños pueden decir, pues hay este problema en mi comunidad. Yo como niño, ¿qué puedo hacer ahí en cada edad para que esto, a lo mejor, meditar u orar? Yo qué sé, ¿ya? Promover conciencia ecológica en su sentido más amplio, la comprensión de la interrelación de todas las cosas y fomentar respeto y cuidado para todos los seres vivos. Alentar una perspectiva universal libre de discriminación religiosa por raza, creencia o género. Reconocer la importancia de los profesores y padres en dar un buen ejemplo. Es decir, ese proyecto educativo tiene tres tipos. Tienen los educandos, pero también los educadores y los padres de los educandos. Estos tres tienen que trabajar en conjunto, porque la educación, si es un centro donde se va a la casa, que no es un retiro, tiene que tener continuidad en la casa, con estos mismos objetivos, metas y parámetros liberadores, generadores de libertad y de autoconciencia. Reducir los tiempos digitales, computadoras, teléfonos inteligentes, etc., y brindar herramientas de análisis y autoprotección ante las múltiples distracciones de influencia negativa de la Matrix de la que vivimos, para un discernimiento crítico. Desarrollar capacidades para la sobrevivencia en un planeta amenazado por guerras y hambrunas. Esto dicen, ¿verdad? No sé. Ojalá que no. Temáticas y aspectos a tratar. Se puede empezar el día con un círculo de amor al principio de cada encuentro en un ambiente meditativo con tiempos de silencio. Comentario de diferentes temas humanistas y psicoemocionales adaptados al nivel de comprensión de cada edad. Temas ecológicos y de cuidado del medio ambiente. Desarrollo artístico a través de la música, el teatro, las artes plásticas, etc. Cocina y nutrición sanas. Estilos de vida sanos para la prevención de enfermedades. Ahí entran conceptos de Ayurveda. Comprensión del origen de las enfermedades en base a la ciencia curativa germánica, porque estos niños, estudiantes desde pequeños, desde jóvenes, pueden aprender a autoobservarse para resolver a tiempo los conflictos que la vida misma nos trae a todo ser, por muy meditativos que seamos, y poder meter instrumentos para resolverlo a tiempo, ¿ya? Estudio de plantas y animales en la naturaleza, conocimiento de plantas curativas,
ese saber ancestral, ¿verdad? Nociones básicas de agronomía y cultivos ecológicos autosostenibles. Entramos a la cápite del adulto mayor. Este proyecto quiere dar respuesta a la necesidad de las personas en las últimas etapas de su vida de vivir acompañadas y cuidadas en un ambiente amoroso integrado en la naturaleza. Tendrán la oportunidad de participar en las tareas agrícolas para contribuir al autoabastecimiento de su alimentación. Se buscará ofrecer plazas a adultos mayores de países desarrollados que tengan capacidad de aportar económicamente para la autosostenibilidad del proyecto. La agricultura orgánica. En el terreno del proyecto se cultivarán productos orgánicos que servirán para la alimentación de los internos y trabajadores. El sobrante se dedicará para la comercialización, que permita la adquisición de los alimentos que no se produzcan allí. La alimentación será vegetariana u ovo-lacto-vegetariana según los casos, ya que es la que, científicamente hablando, ayuda en mayor grado a la desintoxicación del cuerpo y a la recuperación de la salud. Además, no entra la energía de la masacre en el mundo animal, el terror del animal al ser sacrificado, lo percibe el que come las carnes, ¿ya? Por eso hay tantos miedos en las sociedades carnívoras, hay más miedos que en las sociedades más vegetarianas, porque ese terror energéticamente lo percibe el carnívoro. Y también tiene que ser un espacio, como decíamos al principio, de espiritualidad y meditación. Se construirá un centro ecuménico, lugar de oración y meditación. En la medida que el proyecto se desarrolle, se construirán cabañas para ofrecer hospedaje a grupos que quieran hacer retiros espirituales, porque esto deja buena energía en el centro, energía de paz y armonía. Las prácticas permanentes de oración y meditación contribuirán a la paz y armonía del lugar, además de realizar un servicio a la humanidad, porque donde hay muchas personas meditando, hay menos guerras. Esto lo dice el doctor Deepak Chopra en su libro La curación cuántica. Experimentos se han hecho de no sé qué porcentaje en Chicago estaban haciendo meditación trascendental, y en este tiempo que se hizo ese experimento, el índice de criminalidad bajó enormemente, ¿ya? Entonces hay un aspecto cuántico en que cada vez más grupos oremos o meditemos, va creando un ambiente de armonía y de paz en el planeta, y eso es un servicio a la humanidad que todos los que podamos tenemos que hacer. Bueno, síntesis de instalaciones físicas en el centro holístico, no sé si habrá mucho tiempo. Aquí vemos un esquema. En este ámbito está el centro de meditación con sus cabañitas, el centro de atención al adulto mayor con sus cabañitas, el centro de atención a la niñez con sus cabañitas, el centro de atención integral a la salud para sus cabañitas de los internados. Pero alrededor del proyecto, y la dirección y coordinación de todo esto en el centro, ¿no? Alrededor hay casitas o cabañitas en medio de la agronomía orgánica de los socios o colaboradores en un ámbito de cohousing. Es decir, quienes querramos ir a vivir allí, aunque no estemos trabajando en el proyecto, porque es un ambiente natural, hay buena energía, hay silencio. Entonces, personas que entren dentro de esta, digamos, dentro de estas ideas o de estas metas, pueden tener acceso a un cohousing ahí, a su casita. Propuesta de adquisición de recursos económicos del centro holístico. El soporte económico puede venir de donaciones, aportes de los asociados, venta de productos orgánicos, convenios con ONGs, dar cursos, retiros y las consultas médicas. Bueno, estos son dibujitos de lo que podría ser, ¿verdad? Diferentes estilos de construcción. Y hasta ahí llegamos. Muchas gracias por esta invitación. Deseo mucho éxito en estas reflexiones de este team y que podamos proyectar la energía del pueblo germánico y de la nueva medicina, de la ciencia curativa germánica, a toda la humanidad. Muchas gracias. María Teresa, ¿qué nos dices? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos a este grupo, está aquí.
qué bonito. Buenos días. Qué alegría veros. La propuesta era poder oír la presentación del doctor Javier Herráez. Claro. Que lo oyeran los alumnos del curso, que algunos de ellos ya lo conocen, o han recibido cursos con él. Que será precioso. También que pudieran saludar al team, ¿verdad? Que pudieran saludar porque le expliqué de qué se trataba. Pues, estamos presentes en este rato que Javier va a exponer y bueno, y saludamos a esta reunión. Gracias por tu hermosa presentación. La hemos disfrutado muchísimo. Las palabras del Dr. Hammer nunca se escuchan bastante. Y bueno, enhorabuena por ese proyecto. Ok, y entonces voy a presentar al Dr. Javier Herráez. Javier è un altro amico, ovviamente, è un importante punto di riferimento per la Germanische Heilkunde nel mondo ispanico. Io la prima volta che l'ho sentito, che l'ho ascoltato, ho tirato un sospiro di sollievo, poi mi si è riempito il cuore per l'ampiezza del suo approccio alla medicina, davvero raro. In effetti, noi del team del congresso ispanoamericano internazionale di Germanische Heilkunde dobbiamo a Javier importanti momenti di dibattito, soprattutto sull'etica, che è un concetto che ormai si sente decisamente trascurato dai più. Javier è quello che solleva domande, quello che solleva dubbi, così come credo che dovrebbe essere fatto da parte di ogni medico, e decisamente parla col cuore aperto. Quindi con questo approccio, che io considero molto arricchente, Javier, che è medico specializzato in oncologia e possiede anche master in agopuntura, moxibustione, eccetera, oltre naturalmente a una vasta, profonda conoscenza della Germanische Heilkunde, ci parlerà delle cliniche libere secondo la Germanische Heilkunde, che sono una priorità, io credo, noi crediamo, per qualsiasi comunità che sta sbocciando. Muchas gracias, Javier. Muy bien, pues nada, voy a empezar la exposición, si me permites. Esta conferencia llamada Centros de Atención Libres GHK, tú la titulaste también o la introdujiste como tener clínicas libres, una necesidad que madura en la experiencia del médico según la Germánica Heilkunde. Yo le habría añadido una necesidad que madura en la experiencia del médico que no puede actuar hasta ahora según la Germánica Heilkunde. Esta conferencia la doy yo, Javier, ateniéndome a mis derechos naturales. Me dedico a la enseñanza y asesoría de la Germánica como actividad privada entre hombres libres. Y como ya ha dicho Giovanna, ejercí de oncólogo, de paliativista, de geriatra, pero ahora he de decir que no puedo hacer medicina. Hasta hace poco he hecho, además de la enseñanza y formación, asesoría con GNM a todo el que me la pedía. Pero vi que mientras en unos servía, en otros solo la usaban como asesoría psicopaliativa. Estos son la gente en antiguo paradigma que consultan, podríamos decir, para complementar, según ellos, claro. Y son gente que se complican habitualmente en sus procesos porque ya no pueden entender ciertas cosas. Tanto estos últimos como los pacientes con gran masa de conflicto, que Hammer calcula serían hasta un 20%, son los que más necesitan hospitales libres de nueva medicina o Germánica Heilkunde, es decir, los que necesitan realmente medicina. Así que, por coherencia profesional, he dejado de atenderlos en la asesoría, me refiero, pues entran en algo similar a una neurosis experimental, que pienso también puede afectar a asesores que no conocen esta diferencia
pues en ellos es necesaria siempre y sobre todo una medicina de soporte que no podemos dar. La germánica Nueva Medicina empezó llamándose así porque es medicina. Como se ve en el libro Germánica Nueva Medicina Presentación, Hammer nos dice que esta medicina es para pacientes y médicos. Se trata de descubrimientos médicos hechos por un médico y un científico. La germánica es el sistema médico que corrige la última medicina, motivo por el cual Hammer usó los términos antigua y nueva medicina. Pero al decir antigua medicina no me refiero al modelo biomédico que explica, por ejemplo, Frijot Capra, para distinguirlo de otros modelos conceptuales como el chino, y mucho menos me refiero a la medicina verdaderamente científica desde Claude Bernard u otros. Me refiero a lo que en los últimos años se inició, hasta lo que actualmente es prevalente, la medicina de las farmacéuticas o medicina Rockefeller, como me gusta llamarla, que ya no es la medicina científica que queríamos los médicos de mi edad haber estudiado, o creíamos haber estudiado. Esta última forma de proceder ha hecho cosas como los libros de texto, no quieren encontrar las causas de las enfermedades o no se investigan, y hace tratamientos contrarios a lo que se estudia, como por ejemplo evitar la inflamación a toda costa y otros. También nombra las cosas a su antojo, por ejemplo, se llama antiviral a un inmunosupresor antiinflamatorio, o se dice que una prueba es un gol estándar cuando es imposible que lo haya pasado. Además, el trato humano está impedido y es demasiado iatrogena. Voy a hablar de dos cosas. La segunda parte creo que se me complementa muy bien con lo que ha explicado la anterior ponente, Teresa Hilari, y continúo con la exposición. Las dos cosas de las que voy a hablar son que yo veo una gran diferencia entre lo que es una asesoría con nueva medicina y lo que es hacer medicina. Por eso, continuaba yo, a la medicina anterior, a la supuesta medicina anterior, ni la considero científica ni la puedo llamar medicina, a este tipo de proceder. El problema fue que hace 40 años llega un médico y científico y dice: señores, lo suyo son solo hipótesis no probadas y ello no es científico, pero he descubierto las leyes de la medicina, un descubrimiento que no ha sido refutado nunca. La gente común no entiende la trascendencia de esto y así se sigue pudiendo censurar la nueva medicina, habiendo mucha gente en delito de ley natural por ello. No solo los del poder material mundial, también los que conocen siendo médicos, pero miran para otro lado o siguen trabajando para el sistema comentado por solo supervivencia. No hay libertad de cátedra ni de ejercicio para la medicina realmente científica. Además, los médicos que la conocemos no podemos ejercerla y nos dejan en desventaja, relegados del sistema. Estar relegado del sistema no es que sea malo del todo, estás más tranquilo, conciencia, pero no puedes recuperar la ventaja perdida si además nosotros no nos apoyamos unos a otros, todos los afectados de esta injusticia. Pero esto lo saben los que se aprovechan y mantienen el sistema, aunque parece que nosotros todavía no, pues a veces estamos demasiado preocupados en la supervivencia. La censura ha sido también hacia teorías como el polimorfismo celular, la endosimbiosis o los descubrimientos del origen de la vida de Reich, entre otros. Descubrimientos que servirán para justificar científicamente por qué se cumplen las leyes, en especial la tercera y la cuarta ley. Y no estoy diciendo que sea necesario demostrar las leyes, pues son leyes. Es como cuando a Isaac Newton le preguntaron de dónde venía la gravedad y él solo respondió: no sugeriré hipótesis alguna. Hay una insistente oposición del sistema que los comunes no pueden ver porque es incierta y es hipócrita, es decir, no es tácita en lo visible, pero sí en lo efectivo y en lo práctico.
Se hace no permitiéndola, distorsionando, adoctrinando y a veces mintiendo para difamar incluso. O se inventan pseudoterapias y se expanden, confundiéndonos o confundiendo a la gente, haciéndoles creer que eso es nueva medicina. Pero también impide, y mucho, el desarrollo de la nueva medicina o germánica Heilkunde, que la gente solo viene a ella cuando es tarde. Siento decirlo, pero ya no me interesa que solo me venga la gente con cosas que ya no se les puede prácticamente ayudar, y pienso que hacer eso solo sirve para perpetuar el problema de que esta medicina no se conozca, pues no ayuda a cambiar de paradigma tampoco. Además, ha sido más ocupada también por un error de antiguo paradigma, por únicamente psicoterapeutas que, aunque con muy buena intención, no hacen germánica nueva medicina completa, sino solo la psicoterapia. Recordemos que no se puede separar psique de cerebro y órgano, y el tratamiento debería ser integral, y si no es posible, eso no es nueva medicina todavía, porque no es medicina. Entonces estas personas desesperadas que acuden a ella creen que pueden tratarse con nueva medicina y dicen cosas como me estoy tratando con nueva medicina, me están tratando, yo hago terapia nueva medicina, etc. Cosas que después de entender integralmente a la germánica opino que son actualmente una falacia. Actualmente se habla de germánica, se enseña, se asesora o como quieran ustedes llamarlo. Pero no se puede hacer medicina germánica, sobre todo en las personas en antiguo paradigma. Esta medicina germánica se hará completamente solo si existen hospitales libres con los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios. Y además cuando la gente sepa que se les puede tratar el cuerpo, entonces necesitarán menos el tratamiento en la psique. Yo pienso que mientras no haya más apertura, debemos distinguir muy bien lo que se puede hacer por ahora, la asesoría, de lo que sería hacer esta medicina efectiva en hospitales. Y voy a intentar describir qué son cada una de estas dos afrontamientos. Por un lado está hacer asesoría en germánica, que es lo único que podemos hacer por ahora, y consiste en dar información que sirve como terapia psicológica del paciente en antiguo paradigma para que reduzca su miedo, en un intento de prevenir más DHS. Para esto recomiendo ver mi conferencia de agosto de 2022. Intención muchas veces que no se consigue en estos consultantes en antiguo paradigma. Se intenta también encontrar tiempo para que el paciente resuelva o minimice del todo, a tiempo, que evite raíles, aunque ellos a veces no entienden lo que es un raíl. Llegar antes de que tire la toalla o se la hagan tirar. Y además se les intenta explicar la nueva medicina, cosa que necesitaría haberse aprendido ya antes, no cuando no se tiene ya las condiciones psicofísicas necesarias para estudiar. Hay también que saber diagnosticar a tiempo con la clínica física y psíquica los segundos y terceros conflictos o programas que pueden ir apareciéndole a este tipo de personas, pero que no existirían si la gente ya estuviera en el nuevo paradigma. Y además te piden que les quites los síntomas, si los identifican con no estar curándose o con estar enfermos. Por tanto, son demasiados intentos y se tiene casi todo en contra. No obstante, la asesoría con nueva medicina al que no sabe nueva medicina y al que está en antiguo paradigma sí acaba siendo útil. Evita agravamientos, aminora, aunque no elimine miedos, ayuda a que eviten algunas iatrogenias y cosas por el estilo, pero no es suficiente para que se cure un paciente si en algún momento necesita medicina física. Estas personas no salen del círculo vicioso casi nunca, incluso si se curan algunos,
no se lo llegan a creer y siguen con miedo durante años, pues sus programas de miedo solo están minimizados, pero no resueltos. Porque a estos consultantes, que aún son muchos, solo se les iría el miedo cuando su médico del hospital les dijera: ya está todo bien, las pruebas son negativas. Solo así resolverían su conflicto diagnóstico inicial. Esta solución real, que su médico les dijera eso, ahora es imposible con estos médicos que tienen, y por tanto el paciente solo minimiza su conflicto diagnóstico a la espera de un nuevo raíl por cualquier otro nuevo síntoma que volverá a complicar las cosas, y a veces después de años. Hammer, en el capítulo 15 del Testamento de la Nueva Medicina, habla de este círculo vicioso y dice, por ejemplo, podemos describirlo como una sucesión de sucesos con causas que afectan a 3 niveles y que producen lo que él llama la segunda enfermedad. También dice, si las personas no pensaran tanto sobre su enfermedad dejándose caer en el pánico, relativamente pocos morirían, salvo aquellos cuyo conflicto no se resuelve o es demasiado tarde, que en base a mis cálculos son alrededor del 10-20%, los que tienen importante masa de conflicto. Y también dijo, solamente si el paciente es atendido por médicos que conocen los contenidos de la nueva medicina y saben aplicarlos, y si además puede curarse en un hospital parecido a un sanatorio sin pánico, del que ha estado hablando María Teresa Hilari, donde es consciente de que allí se conoce su enfermedad y están en condiciones de valorarla correctamente y llevar a cabo tratamientos adecuados, solo entonces está fuera de este círculo vicioso. En tal caso, sobrevivirían más del 95%. Creo que se refería solo al cáncer. Mientras que en el círculo vicioso solo se salva el 2%. Por tanto, no es posible que se cure la gente si está en el círculo vicioso. Y los que pertenecen a ese 10% de personas que físicamente están graves por la masa de conflicto, además siempre precisarán un hospital, que no tenemos aún. ¿Cómo cambiará esto? Pues yo creo que solo cambiará, según están las cosas, cuando la gente se haga consciente. Pero aún hay tanta gente en el arquetipo del inocente y del huérfano que todavía no se ha concretado este despertar social. Por ello, los que conocemos esta medicina solo podemos por ahora difundirla y enseñarla, aparte de hacer este tipo de asesorías. Las personas soberanas tendrán que enfrentarse aún al sistema cuando tengan cualquier problema que necesite tratamiento físico, que sin embargo no les suelen hacer. A muchos porque les dicen que el cáncer es así, a otros porque les dicen que les ha ocurrido por no hacer el tratamiento protocolario, lo cual es otro círculo vicioso y peor aún que el anterior, porque lo sufren todos, los que saben y los que no saben nueva medicina. Entonces ahora voy a hablar de lo que sería hacer terapia médica germánica o medicina germánica en hospitales, pero casi me he enfocado más en lo que sería hacerla en una primera fase mientras no haya un cambio de paradigma. Hacer medicina germánica, si se permitiera, si tuviéramos los hospitales, para ayudar a este tipo de personas, y esta ayuda sería tanto psíquica, por el miedo, o física, por sus síntomas. Esta medicina consistiría en muchas cosas. Pues, por ejemplo, explicar el proceso a la persona, con cuidado de que no le produzca miedo lo que le decimos, ayudarles con terapias sintomáticas compatibles que no entorpezcan el tránsito de su programa si no pueden tolerar los síntomas, evitar que hagan nuevos DHS secundarios o raíles del conflicto diagnóstico, estando en una especie de cura de reposo, protegidos de los raíles, etc. Y como para superar una PCL que no necesita tratamiento médico, es decir, el 80% según Hammer, solo habría que tener confianza y tranquilidad,
también habría que insistirles que si han resuelto, solo se tienen que ocupar ahora de descansar, sin pensar en otros problemas que les meten en simpaticotonía de nuevo. Finalmente, también muy necesario poder hacer soporte médico para ese 10 o 20% de pacientes con elevada masa de conflictos y tienen complicaciones. Si pudiéramos hacer todo eso con libertad, se conseguiría que el paciente no entrara en el círculo vicioso del que siempre hablo. Para ello, haría falta un pequeño hospital solo con internistas, radiólogos, cirujanos, enfermería, incluso psicólogos, pero todos con el conocimiento de la germánica nueva medicina. Los hospitales serían hospitalarios, de ahí su nombre, y acogedores. Las habitaciones serían privadas y convivirían con los seres queridos que quisieran o compartidas si la persona lo autorizara. Se dejaría dormir al paciente en sus horas de vagotonía sin despertarle. Los pocos medicamentos que se usarían se administrarían teniendo en cuenta el ritmo circadiano. Las ventanas se podrían abrir, no habría ruidos por la noche, se hablaría con educación al paciente, no se entraría en su habitación sin llamar, o habría jardines y zonas de esparcimiento, entretenimientos, salvo la televisión, claro está, al menos mientras siga expandiendo el miedo. O los niños podrían entrar con sus familiares y las visitas también y a cualquier hora. Médicamente solo sería lo imprescindible para acompañar el proceso hasta que terminara el programa, porque el cáncer y otras enfermedades, si se evitan segundos conflictos, raíles, colectores, y si no ha tenido gran masa de conflicto, se curaría casi siempre, salvo en cierto número de casos, que cada vez serían menos con el paso de los años, porque la germánica también es medicina preventiva en la gente que la va conociendo. Las intervenciones médicas que en ocasiones se deberían hacer serían menos de las que se hacen ahora y con el paso de los años cada vez habría menos gente que las necesitaría. Ahora os voy a leer una pequeña lista de estas intervenciones y ya acabo, como ejemplo de lo que sería un hospital para que lo entiendan los médicos. La fiebre no se evitaría de entrada, salvo en una persona con insuficiencia cardiovascular grave o cosas similares, si peligraran sus constantes vitales, lo cual no es frecuente. Al paciente en antiguo paradigma habría que enseñarle que la fiebre es normal para que no haga segundos conflictos. Solo se usarían antibióticos si el terreno no soportase la carga microbiana, el terreno del paciente, ya fuera por otros procesos, por soluciones pendientes con muchas PCLs y sus secuelas que alteran el terreno. Además, no se usarían los antibióticos a las dosis que se usan ahora, en los pocos casos que se usarían. Nunca se usarían tratamientos que bajen los glóbulos blancos, como un científico español, Antonio Bru, demostró que ayudan en la reparación del tejido crecido y ahora muriendo el tejido. Se harían tratamientos quirúrgicos de obstrucciones digestivas, por ejemplo. Se harían desobstrucciones paliativas de faringe, esófago o recto, quirúrgicas o no, para evitar que se activaran programas de tejido endodérmico, ya que el mismo síntoma puede significar DHS que lo activa. Se haría tratamiento quirúrgico en estos casos si es necesario o de otro tipo. Habría tumorectomías conservadoras paliativas, pero ya digo, con el tiempo cada vez menos, para el paciente que no consigue conflictólisis, pero el mismo tejido le produce efectos nocivos por su tamaño. También tumorectomías conservadoras curativas, que serían para los tumores por conflicto de ataque en círculo vicioso por el mismo tumor. Es decir, que por el tumor hicieran DHS o raíz del DHS diagnóstico. O se harían algunas resecciones también de tumores residuales solo si producen inconvenientes médicos al paciente o si no lo soportara psicológicamente por ser raíz de su primer conflicto diagnóstico. Pero esto no sería, he hablado de muchas tumorectomías, pero esto no sería lo básico, esto sería
poco frecuente. Y hay algunas más, por ejemplo, las resecciones de tumores de ovario o riñón, que en la gran mayoría de casos no serían necesarias. Si se hicieran, nunca sería antes de que tuvieran cápsula, antes de los 9 meses. O, por ejemplo, las mastitis, que ya a mí me enseñaron a tener mucho miedo a los creídos tumores inflamatorios. Pues estas realmente mastitis, como no son tan graves, simplemente se les explicaría al paciente y se observarían porque son de buen pronóstico todas. Solo en soluciones pendientes o repetidas habría que usar antibiótico. Las calcificaciones óseas, las creídas metástasis sin serlo, que realmente son fortalecimientos del hueso para el futuro, indican que la persona ha ganado en autoestima. Sin embargo, es complicado soportar su dolor en la PCL, sobre todo la PCLA, aunque sobre todo si la persona se desespera porque le hace reír del conflicto diagnóstico. Y entonces, si lo precisa, una vez tratado el pánico que produce este dolor con psicoterapia, o incluso farmacológicamente en algunos de ellos contados, si hiciera falta, pero solo a las dosis mínimas y en pautas no diatrógenas, pues si lo precisara sería tratamiento del dolor óseo con reposo, frío, simpático-tónicos suaves, etcétera, o incluso con alguna terapia complementaria o algún fármaco que aquí nadie niega a nadie cuando es realmente útil, necesario y se usarían por poco tiempo. Más cuidadoso tendría que ser el tratamiento de los pacientes con gliosis y edema cerebral importante, lo que llaman tumores cerebrales o metástasis, porque esta gliosis solo es peligrosa si hay hipertensión craneal que afecta a los parámetros vitales, ya sea por una gran masa de conflicto, o si además existe una causa que evita que ésta desaparezca, este edema, que es el síndrome de colectores. Entonces se usarían los corticoides, pero solo en casos imprescindibles, no más de 4 o 8 semanas, a dosis mucho menores que las que se emplean ahora. Y también habría que informar al paciente de que sus paresias o parálisis, o a veces otros síntomas neurológicos, son solo por compresión edematosa, pero no son ni malignas y además son reversibles cuando desaparezca el edema. Yo pienso que en estos casos los únicos que irían mal en este caso, teniendo todas estas premisas bien llevadas, serían únicamente los que tuvieran muchísima masa de conflicto, además de conflicto de colectores que no pudieran resolver. Los demás irían bien. Los edemas cerebrales no serían tan complicados de resolver si se conociera la nueva medicina. Ahora que casi todos mueren diagnosticados de glioblastoma, sin embargo. Y para terminar, pues se harían otros tratamientos, paliativo de las infrecuentes compresiones medulares o síndrome de vena cava superior, pero por los métodos que viéramos menos agresivos y más coherentes a la biología. Generalmente no se harían drenajes pleurales ni ascíticos, salvo cuando existieran síntomas que lo obligaran, como la insuficiencia respiratoria intolerable o intratable, o alguna otra. Se haría siempre el diagnóstico precoz y tratamiento de colectores en estos casos también, y si se tuviera que hacer drenaje en algunos casos, que generalmente son los que tienen colectores, sería poner cuidado de no crear un nuevo DHS. Otros tratamientos, si existiera el infrecuente taponamiento cardíaco o las anemias, se tratarían de forma diferente, solo con indicación clínica e individualizada se harían las transfusiones, es decir, en menos casos y a menos dosis de lo que se emplea actualmente. Se usaría el oxígeno para paliar insuficiencias respiratorias, miocárdicas o anemias, hasta que cediera su necesidad, y a dosis no inhibitorias del reflejo respiratorio. Por supuesto, si hubiera hemorragias importantes,
pues habría que tratarlas, lo cual ocurre solo en algunas soluciones pendientes y casos bastante complicados. O cateterismos ureterales, si se amenaza por la duración de la obstrucción, la función del riñón. También otras técnicas como lavados, vesicales, sondajes nasogástricos, cuando fueran necesarios. O el tratamiento de la hipercalcemia, que tampoco es tan frecuente, y que se denominan tumorales sin serlo. Porque el tratamiento sería resolver su causa, que siempre es el programa de paratiroides. La gente con anorexia se trataría explicándoles y minimizando su conflicto de contrariedad o identidad, que es la única causa de la anorexia, según estoy observando en los últimos años. Tratamiento de soporte de algunos casos graves, por ejemplo, una gran vagotonía, una hipoglucemia, una obstrucción de la vía aérea, etc. Las causas inmediatas, que se llaman así en medicina de muerte creída por cáncer, en los pacientes que actualmente no mueren por toxicidad serían muchísimas menos. Por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal primaria la harían mucho menos al saber que su proceso es curable. Tampoco harían tanto colectores ni conflicto del tálamo. Se evitarían las obstrucciones intestinales y problemas mecánicos de otro tipo, por lo que se evitarían este tipo de causas. Se tratarían las anemias graves siempre y otras más que no vamos a seguir para no aburrirles. Finalmente, decir que he hecho esta conferencia en un intento también de que se entienda que si no se estudia la parte básica de la germánica nueva medicina, nosotros los médicos no les vamos a poder curar mientras no dispongamos de un hospital y tampoco a los que vengan, por supuesto, con iatrogenias insalvables, ya sean psíquicas o del otro tipo. Y que si seguimos haciéndolo como hasta ahora, la gente nunca ganará en soberanía, pues seguirán creyendo que no tengo que hacer nada por ahora y que ya consultaré al de nueva medicina cuando esté malito. Porque entonces siempre será tarde, si no se ha quitado los miedos previamente y aún no podemos hacer medicina libre para este tipo de personas. Por lo tanto, yo siempre recomiendo estudiar y estudiar a todo el mundo para ir conociendo tanto miedo cuando uno se encuentre enfermo. Por lo tanto, necesitaremos una formación de varios años para el que quiera también convertirse en médico con germánica. La formación yo estaría dispuesto a ayudar a iniciar con lo que buenamente sé. Y hasta aquí la conferencia, espero no haberme atrasado. Un saludo a todos y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. Hemos disfrutado muchísimo. Un saludo a la gente que es rural por ahí que los entiendo. Y muchas gracias por haber asistido. Sí, muchas gracias a ti, Javier, por haber entrado tan en profundidad y habernos dado un enfoque tan claro, tan preciso para las clínicas que necesitaríamos. Creo haberlo dicho correcto. Preciosa tu charla, como siempre. María Teresa, ¿quieres decir algunas cosas? Tenéis unos minutos, si queréis. Solo agradecerle a Javier su charla también y agradecerte a ti que estás al frente de esta organización, estos teams, la reunión de personas sabias para cambiar el mundo en base al conocimiento del pueblo germánico y de la Germanische Heilkunde. Y bueno, feliz de poder, junto con mis compañeros aquí presentes, de haber podido participar durante esta hora y pico. Y bueno, yo creo que nos despedimos. No sé si algunos compañeros quieren decir algo. El italiano que nos acompaña. Antonio. Aquí dan las gracias todos.
Un saludo a todos. A todos un abrazo bueno, seguimos. Allora siamo qui con l'avvocato Mauro Franchi, che è un amico di vecchissima data e anche conterraneo, e lui effettivamente della nostra terra germanica incarna decisamente le qualità migliori. Assolutamente la dedizione al lavoro, la correttezza, la serietà, la rettitudine, soprattutto l'altruismo e la capacità di mettersi instancabilmente al servizio dei propri fratelli, quindi germanico in questo. Mauro è membro fondatore del nostro Ting, come ho detto, ed è quello che dà ai nostri consigli sempre la dimensione della giustizia, che come vedremo spesso non corrisponde con il concetto di legalità. Quindi uomini retti come Mauro sono davvero non necessari ma fondamentali quando il solco tra giustizia e legalità si fa veramente troppo grande. E quindi è a lui che dobbiamo il costante richiamo alle radici, quelle buone, non solo germaniche, ma anche della legge. Allora Mauro, io ho finito l'introduzione, quindi per noi puoi iniziare, io non vedo l'ora di ascoltarti. Perfetto, beh, intanto, vista l'introduzione, devo dire che sei effettivamente una vera amica. Dai, Parole che ti detto. non ho esagerato. Esagerato sì. Allora, io oggi volevo parlare brevemente di un argomento che trovo di assoluto interesse, ovviamente per uno che si occupa di leggi, di diritto, di questioni del genere, cioè la disobbedienza. Noi disobbediamo a qualcosa. E allora possiamo dire che se ci riflettiamo bene, la storia umana è iniziata, così come ci viene raccontata, insomma, diciamo dal mito giudaico-cristiano, con un atto di disobbedienza. Cioè Adamo ed Eva, per entrare nella storia, hanno dovuto disobbedire, no? A Dio. Quindi se non disobbedivano noi non saremmo qua, saremmo ancora dentro quell'ampolla di perfezione, ma non saremmo entrati nella storia. Allora verrebbe anche da riflettere sul fatto che, siccome la storia umana ha avuto inizio con un atto di disobbedienza chiaro, eclatante, il peccato originale, potrebbe essere che la storia umana finisca con un atto di obbedienza totale. Quindi se abbiamo un inizio con una disobbedienza, potrebbe essere, insomma, ci dilettiamo a pensare anche come esercizio intellettuale che effettivamente la storia umana magari finirà quando ci sarà l'obbedienza assoluta. Ma anche nel mito greco, Prometeo sostanzialmente disobbedisce, no? Agli dei e si fa incatenare. Quindi, e lui dice che meglio essere schiavi piuttosto che servi degli dei. Quindi abbiamo, così volendo estrapolare, io non sono un esperto ovviamente, ma queste due piccole pillole, no? dalla mitologia, vediamo come l'atto di disobbedienza sia un qualcosa di importante. E in effetti solo chi, possiamo dire, sa solo obbedire e non disobbedire, quindi sarò uno schiavo. Io penso che questa conclusione sia abbastanza chiara, ok? Ma bisogna probabilmente fare un passaggio, no? Ulteriore, che è quello della coscienza. Non è che la disobbedienza debba essere un atto così da bastian contrari, no? Disobbedisco perché io sono un ribelle. No, disobbedisco perché in talune situazioni occorre disobbedire, evidentemente, ma se arrivo a tanto, chiaramente sopportando quelle che sono le
di sviluppare la mia coscienza, devo cercare evidentemente un risveglio. Ora, un'iniziativa questa come insomma del Ting è assolutamente apprezzabile perché va nella direzione, no? Apportando tantissime informazioni, forma le coscienze, dà informazioni, sono chiaramente messaggi che vengono dati affinché la persona possa fare un atto di autonomia. E parlare di autonomia è estremamente importante. Perché? Perché oggi i più agiscono in maniera automatica, non autonoma, ma come automi, non come soggetti autonomi, ma come automi, perché vi è il cosiddetto superio che chiaramente plasma quelle che sono le nostre coscienze, quelle che sono i nostri movimenti interiori, no? Che ci portano a determinate decisioni, come l'obbedire. Sostanzialmente noi siamo fondamentalmente inghiottiti dal potere. Cioè, facciamo nostre, okay, con questo concetto, questo strumento, no? Questa chiave di lettura del superio, della coscienza collettiva, e noi letteralmente inghiottiamo il potere, no? Quindi i dettami del potere, giusti o sbagliati che essi siano, entrano dentro il nostro io, dentro la nostra coscienza, no? Quindi noi ci sembra di avere una coscienza autonoma, in realtà è una coscienza cosiddetta eteronoma, no? Una coscienza che viene diretta dall'esterno. È ovvio che inghiottiamo volentieri talvolta il potere, perché i dettami anche ingiusti del potere, perché tutto ciò ci fa sentire sicuri, ci fa sentire protetti. Volevo fare una distinzione ovvia, ma è bene ribadirla, fra l'obbedire a un qualcosa o far propria un messaggio nella propria coscienza rispetto al disobbedire, ad esempio, a un dettame ingiusto. Ad esempio, il rapporto allievi-insegnanti è ovvio, no? Che l'allievo segue ciò che l'insegnante gli insegna, ovvio se l'insegnante è tale. Pensiamo ad Hammer, ok? Quindi gli insegnamenti di Hammer noi li seguiamo volentieri perché diamo credibilità a questa persona, no? Ma ben diversa è la relazione, l'obbedienza degli schiavi verso i padroni. È chiaro che lì non c'è il principio etico dell'insegnamento, ma dello sfruttamento, no? Quindi della minoranza che attraverso il potere, attraverso il condizionamento va a soggiogare attraverso la minaccia poi una maggioranza. Vabbè. Per disobbedire però cosa serve? Serve certamente il coraggio, no? Il coraggio di disobbedire. Per un peccato occorre accettare di essere soli, occorre errare ed occorre accettare anche le conseguenze. Quindi per essere effettivamente persona umana coscienziosa che vuole vivere una vita piena e non passiva, occorre coraggio, quindi il coraggio certamente di obbedire, il coraggio di non avere paura della libertà, perché è chiaro che se io voglio essere libero devo avere questo moto di coscienza interiore. Tutto ciò ci porterà a scontrarci inevitabilmente con il sistema, no? Con il sistema di potere che si proclama di per sé giusto, no? Perché è ovvio che il potere darà sempre questo messaggio ai consociati di giustizia, di perseguimento di un bene assoluto, e bandisce però la disobbedienza. Un potere che si proclama giusto bandisce la disobbedienza, ma noi dovremmo allora domandarci se effettivamente un sistema di potere che si definisce giusto e che bandisca al tempo stesso la disobbedienza possa essere effettivamente un sistema giusto. È chiaro che questo sistema tenderà a presentarsi come un sistema di bontà assoluta, no?
che possa definire esso stesso ciò che è bene e ciò che è male, e quindi definire ciò a cui bisogna obbedire, bandendo quella che è ovviamente la capacità di critica, la capacità di esprimere proprie opinioni contro il sistema. Tutto ciò, e soprattutto oggi lo viviamo, l'abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo, forse lo vivremo, no? Nei mesi trascorsi, nei mesi che verranno. Che cosa significa imporre leggi ingiuste che violano palesemente i diritti delle persone in maniera eclatante, e la fatica di disobbedire. Ecco, questo è un aspetto su cui bisogna riflettere attentamente, il valore della disobbedienza. Il valore della disobbedienza è un valore insito alla persona umana, e qualsiasi giurista che voglia parlare di diritto, che voglia parlare di regole, certamente lo deve mettere come una delle categorie fondamentali della propria riflessione. Ecco, io non vorrei che mi si tacciasse di incitazione alla rivolta, perché ho semplicemente commentato un passo di Erich Fromm dal suo libro La ricerca di essere. Questi sono i concetti che lui esprime in materia di obbedienza e di disobbedienza, che io faccio pienamente miei e che oggi ho voluto condividere con voi in questo spazio, che per me è un onore, che mi è stato concesso in questo team. Grazie a tutti e a tutte, soprattutto. Grazie a te per questo ulteriore, come si dice, focus, per questo ulteriore stimolo al risveglio. Effettivamente è un po' che abbiamo parlato di disobbedienza, cioè è un po' che tu mi parli di questo aspetto della disobbedienza. Io di mio lo incarno semplicemente, ma tu sei in grado di insomma teorizzarlo e verbalizzarlo e portarlo al prossimo, chiaramente, come insomma come un dono, e sicuramente come un concetto su cui riflettere, un concetto del tutto germanico, quello della disobbedienza. Assolutamente. Niente, quindi io in questa edizione ho poco spazio tra un relatore e l'altro, perché siamo in 12, lasciatemelo ripetere, ve l'ho già detto nell'ultimo video invito, siamo in 12 come i 12 cavalieri di Re Artù, quindi proprio intorno ad una tavola rotonda dove si mettono sul piatto sia sentimenti che opinioni che ritrovamenti, no? Che possono davvero aiutarci a spingere quest'arca che poi corra sul mare, o come dice, o sulle rotaie. Comunque è uno scrigno, in ogni caso è uno scrigno che contiene il meglio di noi intesi come umanità, insomma, e noi che siamo qui cerchiamo semplicemente di focalizzarci su questo meglio e di fare in modo che tutti noi lo teniamo sempre presenti, perché a volte si tratta poi di quello, che ci buttano addosso tanta di quella immondizia che ci dimentichiamo della luce speciale che abbiamo dentro di noi. Ma questo l'abbiamo, penso, ripetuto in tutti gli interventi di oggi, che appunto c'è bisogno di mantenere l'impostazione, perseguire appunto questa luce, questo aspetto luminoso di noi. Questo è quello che faremo. Grazie come sempre. Grazie anche al tuo intervento, Mauro. Grazie a voi ancora. Bene, siamo arrivati ad un ospite che io semplicemente adoro, perché fin dal nostro primo incontro ho pensato: quest'uomo noi dobbiamo assolutamente averlo con noi. Allora, il professor Giuseppe Archinciona è uno di quegli uomini di cui il mondo degli umani ha davvero bisogno. Voglio dire che ha bisogno della sua forza, della sua arguzia, del suo buonsenso, della sua cultura, della sua eloquenza, che si esprime
attraverso la sua voce così chiara e penetrante, tant'è che io spesso gli dico: Giuseppa, la tua voce mi guarisce, e credo che in realtà non mi sopporti più, però siccome è anche un galantuomo credo che non lo dia a vedere. Comunque lui è laureato in psicologia, ha studiato filosofia, è insegnante ed è un oratore eccezionale, e ci parlerà dei suoi progetti di vera civilizzazione, nel senso di civis, di cittadino reale, non certo di schiavo. Giuseppa, insieme con altri rappresentanti della sua piattaforma, di cui ci parlerà, si sposta fisicamente, proprio di piazza in piazza, per incontrare gente, per parlare con la gente, per mettere così che affluisca nella gente quello che resta del buonsenso e della coscienza sia individuale che civica. E lo possiamo vedere perché ci sono suoi interventi davvero emozionanti nel web, come quelli sulle e nelle grandi manifestazioni di Bilbao del 2021, che si devono a lui e ai suoi coraggiosi compagni. Bizitza è uno dei suoi progetti che conta già decine di comunità, che sono una vera e propria gemma sociale, quindi a questo punto, che si proietta nel futuro secondo il più genuino spirito germanico. Quindi io adesso paso la parola a Giuseppa. Perfecto. Pues allá voy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, de la presentación que ha hecho Giovanna despierta unas expectativas que no sé yo si voy a ser capaz de cumplir. Ha habido una cosa en la que sí se ha equivocado claramente, que es en que me tiene harto. No es cierto que me tenga harto, porque es una persona que sabe muchísimo de muchas cosas y además tiene una cualidad que hoy día no abunda, que es la determinación y la tenacidad. Seguro que derivadas de su también carácter fuerte, sin duda, que se le nota en cuanto se la ve. Entonces, muchísimas gracias a Giovanna por invitarme a este congreso. Y bueno, voy a ver qué puedo ir contando. Yo creo que voy a hacer referencia a este viaje mío de 2 años, desde que se suscitó este primer punto de la agenda persecutoria contra la humanidad, porque de ahí derivan unas cuantas cosas que yo creo que son muy de reseñar, y personalmente a mí me han cambiado la vida. Me han sacado absolutamente de mi zona de confort, y suelo decir que vivo desde hace 2 años de vacación continua, porque tuve que ausentarme de mis tareas cotidianas para ocuparme primero de saber qué estaba ocurriendo, de esperar que hubiera una respuesta social, de comprobar que no había tal cosa, que nos habían encerrado durante 2 meses en nuestras casas en arresto domiciliario, por lo que yo tenía de información sin ningún motivo real, derivado de una ficción completa. Entonces esto me puso en un escenario que me descontó totalmente, no porque yo no tuviera previsto que ocurriera algo gordo. Estaba claro desde hace muchos años, quienes un poco estábamos al cargo de lo que venía ocurriendo, de que iba a pasar algo gordo, pero nunca me imaginé que fuese en este formato, completamente esperpéntico y delirante. Entonces, la primera sorpresa fue que no hubiera respuesta. Concretamente en este país, en el País Vasco, donde se suponía que había gente muy contestataria, pues de repente no había contestación ninguna. Ahí me quedé completamente chocado y decidí que no podía estar esperando a nadie. Y le hice una cosa muy de manada, como diría Giovanna en este caso, muy biológica, que es, si hubiese sido un buey, un toro hubiese mugido, ¿no? Pero bueno, como no soy un vacuno, pues lo que hice fue enviar WhatsApp, que es la forma moderna de mugir.
Y envié un WhatsApp muy sencillo diciendo, bueno, como aquí nadie parece que se mueva, yo os invito a todos, a todo el mundo, a través de mis contactos de WhatsApp y a través de los contactos, de los sucesivos contactos, invito al mundo a venir a mi casa el próximo jueves a las 7 de la tarde, porque quiero hablar poco de lo que está ocurriendo y sobre todo lo que quiero es movilizarme o ponerme en marcha en compañía de gente que me acompaña, en compañía de mi manada. Y ahí ocurrió algo también llamativo, que es que yo nunca he sido muy gregario, nunca he sido de manada, pero bueno, siempre como mamífero uno deseaba la presencia de los suyos, ¿no? Esto que se entre comillas, que son los míos. Y de repente yo descubrí que si nunca había sido muy de los míos, es que en esta ocasión literalmente habían desaparecido todos y todas. O sea, prácticamente no quedaba nadie, parece que hubiera, yo qué sé, estallado una bomba atómica de repente y no había nadie. No había nadie en los partidos políticos, no había nadie en los sindicatos, no había nadie en los medios de comunicación, no había nadie entre la gente que es más o menos del círculo que uno frecuenta habitualmente. Y dije literalmente, joder, me he quedado solo con mi familia más inmediata, claro. Eso sí, tuve esa suerte. Hay otros que ni siquiera eso, que ni siquiera esa parte de la manada más cercana la sienten con ellos. Yo por lo menos sí que tuve la experiencia de valorar muchísimo cuánto vale que tu referente más cercano, familiar, esté, en este caso, del mismo lado. En este caso se trataba de mi hermana, de mi cuñado y de mi sobrino. Entonces, ahí nos vimos los cuatro, yo mugiendo a través del WhatsApp y, bueno, tuve la sorpresa agradable de que esa tarde, el jueves, a las 7 de la tarde, aparecieron 35 personas en mi casa, de las cuales la mitad eran absolutamente desconocidos. Entonces ahí tuve la sensación de que efectivamente en ese desierto inmenso en el que se había convertido el mundo como consecuencia de este disparate esperpéntico, por lo menos habían sobrevivido 35 personas. Y habían conservado además un poco de sentido común. Y dije, bueno, no estamos tan mal. Por lo menos hay 35 supervivientes, de los cuales la mitad no los conozco, por lo tanto son de otras, digamos, de otras manadas más lejanas. Y dije, bueno, pues les voy a directamente proponer que mujan, que vayan a sus prados, a sus lugares de origen y hagan lo propio, que se dediquen a buscar más miembros que hubiesen sobrevivido a esta hecatombe. Y así es como en el plazo de un mes, pues digamos, debido a esta recuperada costumbre de mugir, buscando a los otros de la manada que había sido de repente, parecía exterminada, pues fueron surgiendo aquí en el País Vasco unos grupos a los que, bueno, supongo que también por una inspiración divina, pues se me ocurrió llamarlos micelios. Estamos entre la botánica y la zoología, la veterinaria, en fin. Micelios eran esos grupos que, a mi entender, brotaban de algo que era aparentemente invisible, porque evidentemente no se veía, pero a lo que respondía el surgimiento de estas pequeñas setas, que llamo yo, setas soberanas, champiñones soberanos, que eran los, digamos, los micelios locales, con la idea de que se conectaran en red. Y bueno, esto es lo que poco a poco fue ocurriendo. La idea, a través de una investigadora cubana que vive en Ciudad, Niurka Meneses, que le dio forma gráfica, me hizo un vídeo. Yo era totalmente analfabeto en lo tecnológico, entonces solo tuve la idea, que me fue, supongo, soplada por las musas, y apareció una persona que le dio forma en forma de audio-vídeo, donde explicaba las bases en las que yo entendía que tendría que asentarse la respuesta inicial mínima ante semejante hecatombe, este exterminio de toda la manada humana. Y bueno, este audio-vídeo se hizo bastante conocido
fue funcionando como, digamos, reclamo, era un mugido un poco más sofisticado que el primer mensaje. En este caso sonaba mejor y tenía mejor apariencia. Y corrió ese vídeo, corrió la idea, y yo creo que porque es una idea muy, muy, muy primigenia y muy anclada en lo natural y muy prepolítica, pues la verdad es que gustó. Gustó también en Madrid, en Barcelona, y bueno, hicimos algunas visitas explicando qué consistía la cosa. Y de tan elemental que era, pues bueno, proliferó, generó bastantes grupos locales. La forma que tomaban estos grupos locales era pues una reunión de no demasiada gente. Un grupo a partir de cierto número ya pierde ese carácter de cercanía y de confianza. Entonces, entre 25 y 30 personas. Y estaba dirigida la propuesta básicamente a hablar poco, porque el hablar muchas veces conduce a alejarse de la realidad. La palabra, si está bien utilizada, enraiza y te da sentido a la realidad, pero en general estamos acostumbrados a discutir sin saber exactamente de qué siquiera. Entonces dije, no, hablar poco y vamos a ponernos en marcha. Y ponernos en marcha, además, cada uno según sienta, sin necesidad de conseguir acuerdo. No era necesario hacer una asamblea de 3 meses para decidir saltar el cuartel, los cuarteles de invierno, en absoluto. Los palacios de invierno, el palacio de invierno. Cada uno actuaba en función de su propio deseo. Buscaba si alguien le acompañaba en eso que deseaba hacer, y si no, lo hacía solo. No se esperaba a nadie. Y si había un desacuerdo en el grupo, simplemente se producía una mitosis. Había una división y no se intentaba convencer a nadie, sino simplemente se daba la libertad al prójimo o a esa parte escindida de ese grupo para generar su propia célula y dar forma a sus fantasías. Un poco esta es la filosofía entre botánica y anarquista en la que se basa la propuesta. De ahí surgieron pues lo que ahora son 47 grupos entre profesionales, grupos profesionales por un lado, grupos locales por otro. Y al de cierto tiempo se vio la necesidad de que esos micelios o esos grupos locales o profesionales o sectoriales se integraran en una plataforma que les diera la máxima presencia social con el mínimo de estructura. Y lo que generamos fue una plataforma que se llama Bizitza, que traducido del euskera significa literalmente vida, y etimológicamente viene a querer decir el conjunto o eso que es el resultado de la proliferación de los vivos, de lo vivo. Todo eso que está vivo en su conjunto es lo que es Bizitza. Digamos que no es vida como tal, como un atributo, sino que es algo que hace referencia a una realidad plasmada en seres vivos. Pueden ser de cualquier reino vegetal, animal, y hay quien dice que incluso los minerales son seres vivos. Y yo no lo discuto porque ya cada vez discuto menos. En resumen, lo que ocurrió, a mi parecer, es que por una necesidad derivada de un momento de urgencia, de miedo, básicamente, que claro, se suscitó una epidemia de terror en la que uno, aislado de la manada, puede hacer fácilmente un síntoma. Entonces, bueno, en lugar de hacer un síntoma, yo decidí directamente compartir, afrontar, salir del shock. No sé hasta qué punto me libré de todos los síntomas, pero probablemente de los más graves sí. Y de una forma muy natural, ese mismo ímpetu derivado de la necesidad de buscar alternativas al miedo, de buscar compañía, cosas muy primarias todas, derivó en una estructura también yo creo que muy natural, donde lo que se pretende es conjugar la libertad de acción de cada grupo o de cada individuo dentro de cada grupo con cierta toma en cuenta de la manada. O sea, uno es libre, pero es libre dentro de una manada que tiene también sus necesidades
y es un ser vivo que también hay que cuidar. Y yo entiendo literalmente la plataforma Visita, que siento como algo completamente diferente de todo lo que yo he conocido en este país. De hecho, yo nunca jamás me he integrado en ninguna estructura ni política ni sindical, tampoco en grupos organizados, porque siempre he sentido una especie de rechazo que ahora entiendo a qué se debía. Y yo entiendo que se debía a que no eran genuinos. Y no digo yo que la plataforma lo sea tampoco, pero sí es genuino, creo, lo que significa y aquello con lo que la gente sintoniza. Creo que su éxito es siempre muy relativo porque somos una infinita minoría, como dice Alfonso Longo, nuestro compañero, pero sí que simboliza algo que es evidentemente prepolítico y que tiene mucho que ver con sustituir las ideologías y las creencias por el reconocimiento de la vida. De la vida y sus, bueno, sus bases, sus principios, sus leyes, como diría Giovanna. Con lo cual, para mí, no digo que haya sido un hallazgo, pero sí que es una confirmación a la hora de decir que las ideologías y las creencias en general tienen el riesgo, y casi más que riesgo, la certeza de que están construidas para alejarnos de la realidad, para alejarnos de la vida. Resultado de ello es que en la plataforma hemos convergido gentes tan variopintas como gente que viene, sobre todo yo creo que viene de movimientos de izquierda, de movimientos sociales, pero la verdad es que hay todo tipo de, en la manada hay todo tipo de ideologías, de creencias, de recorridos personales, recorridos ideológicos, espirituales. Yo creo que es el grupo humano con menor organización, verdaderamente es casi caótico, y con mayor variedad que yo haya conocido en este país y del que tenga noticia también en lo que yo conozco, en España o la información que me llegue de otros lugares. Entonces creo que es tan difícil de transitar este camino como necesario e ilusionante también. Porque es como si, a mí por lo menos me da la impresión de que es como si de repente uno descubriera que la vida no tiene ideología, que la vida tampoco tiene creencias religiosas, ni morales tampoco realmente. No, la vida no tiene... La vida ocurre, pasa, y tiene sus leyes, eso sí, tiene sus pautas, y ocurre con las leyes de la vida que si las respetas, pues la vida te cuida, y tú incluso proliferas, y sobre todo puedes sobrevivir. Pero si violentas las leyes de la vida, pues tienes que obedecer a las leyes de la muerte, que también son parte de las leyes de la vida, lógicamente. Entonces, ha sido muy interesante comprobar cómo cuando han sacudido de alfombra con esta fuerza tan brutal de poder encerrar a toda la humanidad sin que nadie rechiste prácticamente en todo el mundo, sin que nadie levante una voz, cuando han conseguido hacer semejante desaguisado, cometerse semejante crimen, por parte de algunos, por desgracia no demasiados, hay que decirlo, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que no importaba de dónde viniera cada uno, sino lo que importaba era hasta qué punto queríamos saber en qué consistía esto que es la vida y en qué medida nos había sido ocultada o disimulada o directamente disfrazada y convertida en justo lo contrario por parte de quienes decían cuidarnos. Muchos sabíamos que no lo hacían, pero bueno,
mucha gente a raíz de esto se ha dado cuenta de que realmente esas casas que habitaban les eran hostiles directamente, o se les han echado o han tenido que marcharse porque les perseguían. Son casas ideológicas, son casas, digamos, económicas, incluso casas familiares, casas ideológicas, repito, casas académicas. Todas las casas de repente nos han dejado huérfanos y en la intemperie. Y ahí no se pregunta tanto tú de qué ideología eres o tú de qué familia eres, sino más bien tú cómo lo ves. Tú ante esto, ¿qué sientes? ¿O qué te parece que está ocurriendo? Entonces, después de decir eso, inmediatamente, ¿y ahora qué toca hacer? Porque nos hemos encontrado aquí gentes que dices, ¿y qué hago yo con esta persona aquí, sentado en la misma mesa que este hombre o que esta mujer? Si es que viene de un mundo que era totalmente contrario a lo que se suponía que era el mío. De repente nos vemos sentados en la misma mesa, igual de huérfanos y acogidos por el mismo orfanato, que es en este caso la plataforma. Entonces, bueno, de ese primer momento de alegría inmensa por el encuentro de gente que no conocías en absoluto, pero lo que es en absoluto, y de repente vas descubriendo que hay un interés común por la verdad, por la salud y por sobrevivir y por ayudar a la gente a hacer lo propio, ese momento de alegría inmensa del principio, con la convivencia, como ocurre siempre, deriva en una toma de tierra y empiezan a aparecer los problemas derivados de tener que construir, de tener que convivir, de tener que llegar a acuerdos. Entonces estamos ahora mismo en este momento de construcción, de redireccionamiento, en un aprendizaje de convivencias, en un decantado de quienes no saben convivir. Muy interesante, en la manada no hay sitio para todos. Realmente hay sitio para todos, pero hay que respetarlo. Si en la manada uno no respeta su lugar, inmediatamente es secretado. Es muy lógico. En este caso, yo no sé si en las manadas naturales ocurre, pero en este caso, por lo menos mi puerta está siempre abierta a la vuelta, pero no puede permitirse que quien no, digamos, comparta ese respeto que la vida y la convivencia merecen, pues evidentemente tiene que esperar cola, tiene que hacer un aprendizaje y tiene que ganarse el lugar que le corresponde dentro de la manada, lógicamente. Entonces ese lugar está esperando, pero digamos que ahora mismo estamos en esa fase de, yo diría que de adolescencia, de estar, digamos, muy, muy contentos por habernos encontrado al momento en el que hay que hacerse adultos, y eso supone un duelo también, lógicamente, y supone también una toma de lugar que estamos ahora mismo intentando descubrir, porque claro, literalmente esto no lo conocemos, no sabemos cómo se hace, no nos hemos visto nunca en una igual. Pero creo que estamos en un momento crítico por las políticas que se van a empezar a aplicar, por las que se vienen aplicando y por las que se van a empezar a aplicar en otra fase más de esta agenda negra, y creemos que tenemos que hacernos adultos y probablemente también tenemos que buscar parejas, o tríos o cuartetos. Tenemos que aparearnos con otros grupos, otras iniciativas, porque hay que construir una manada a escala mundial, que sea la nueva humanidad, lógicamente. Y aquí voy a acabar haciendo honor a Giovanna y a su maestro, el doctor Hammer, mencionando las leyes biológicas que este hombre describió, de las cuales yo no sé mucho, pero hay un test que no falla, y es que lo persiguieron hasta la muerte. Entonces eso sí que es un auténtico PCR, y eso sí que sale positivo en este caso, y no es nada inespecífico. Es evidente que si a un señor se le persigue hasta la muerte es porque algo ha descubierto que es esencial, y es esencial para el reconocimiento y para el cuidado de la vida.
Y como el doctor Hammer, hay unas cuantas figuras más seguramente en la historia de la humanidad que son referenciales y evidentemente quien quiera, bueno, aferrarse a la vida, cuidarla y promover su proliferación, pues tendrá que tener en cuenta las leyes de Hammer y lo que ahora mismo en la humanidad, quienes nos resistimos a ser llevados por delante impunemente y sin ningún tipo de contestación, están significando. En todo el mundo está la humanidad dándose cuenta de lo que ha ocurrido durante muchísimo tiempo, de lo que finalmente pretenden hacer con nosotros. Nos estamos organizando, la manada va incrementando en número, en coordinación, en luz, y nos espera un grandísimo trabajo y un futuro esplendente que espero conocer. Y yo creo que esto es un poco lo que resume mi experiencia de estos años. Paralelamente, he desarrollado mi trabajo en un panteón, que es el sistema de enseñanza. He estado en Visitza, que es vida, y luego trabajaba en un panteón para ganarme mi sueldo. Entonces, sobre esos dos pies he caminado. Muchas gracias a todos y todas. Josefa, muchas gracias a ti, por supuesto. Tú sabes que yo te escucharía hasta mañana. Luego conectamos. Sí, yo nunca me canso de escucharte, no solamente por tu voz, que, bueno, no sé, tiene algo ancestral, pero por supuesto por los contenidos, ¿no? A mí que me encanta es se dice resolución, tu voluntad en el inicio de esa locura, decir, bueno, ¿quién hay allí? ¿Quién hay alrededor? ¿Qué hacemos? ¿No? Eso es totalmente natural, pero no tan normal. O sea que no pasa muy a menudo. No, por desgracia. Porque sí. No puede ser casual. Yo creo que es porque estamos desconectados de nosotros mismos y de la manada. Sí. ¿Por qué no? Porque, claro, has mencionado las 5 leyes biológicas. Es que llevamos viviendo años sin respetarlas, sin respetar nuestro código biológico. Así que... Yo me gustaría, al hilo de lo que dice, que mi voz es un don que tengo, y sí que puedo reconocer en mi voz y en mí algo arcaico, como la melodía de Tolkien. Y también en mi pueblo, el pueblo vasco, que está ahora mismo completamente ausente, lo cual es una inmensa tristeza por otra parte, pero yo creo que somos el vestigio de algo que queda ahí. El grupo humano que nos hemos juntado aquí, y que tiene su extensión a lo largo de todo el mundo, pero que aquí yo creo que ha cobrado cierta profundidad y presencia que es poco habitual, creo que tiene algo de muy arcaico. Tanto el pueblo vasco, como su idioma, el euskera, como el grupo humano que aquí hemos compuesto, como mi voz probablemente, y yo mismo, que yo siempre he dicho que me consideraba pues bastante aborigen. Y ahora veo que sí, efectivamente era un aborigen, y que lo aborigen es muy importante de guardar porque ahí están nuestras raíces. Entonces, creo que ahí encaja también mi voz, sí. Y lo que me sale, porque yo no preparo lo que voy a decir, porque va saliendo, va viniendo, ¿no? Lo que hay va saliendo. Porque la vida es eso, lo que va saliendo cuando uno abre paso y pone las condiciones. Lo que será lo que será mucha tela para mí cuando tendré que traducirte. Te puedo ayudar. Muy bien. Y yo creo, cuando dices que eres un aborigen, creo que podrías decir germánico.
Es muy interesante. Ahora tenemos la ponencia de un gran historiador que es Felice Vinci. Y bueno, se ve muy bien el pasaje que los pueblos germánicos hicieron y se ve que también el País Vasco ha sido tocado por ese pasaje. Así que mi próxima, ¿cómo decir? Mi próximo enfoque será el ¿cómo decir? De seguir esa línea de los hambrones, frisones, vikingos y encontrar los pueblos que allí quedan todavía, como yo creo en vuestro caso, como yo creo aquí, en pequeñas áreas, como micelio, ¿no? Dormiente, que solo espera ser despertado, ¿no? Bueno. Hay algo común que llega de diferentes lugares. El team este que tú has organizado y otras cosas con diferentes nombres parece que hablan. Muy interesante. Absolutamente. Tiene mucho que ver con la autorregulación de los grupos humanos sin grandes estructuras de poder. Absolutamente. Estructuras muy sencillas y bueno, sí, naturales, lo profundizaremos. Muy bien, Joseba. Me hace falta decir que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. Entonces lo apreciamos, te lo agradecemos doblemente. Quindi, felicissimi di essere arrivati ad un ospite davvero specialissimo, lasciatemi usare questa parola errata. Stiamo parlando dell'ingegner Felice Vinci che ci ha fatto appunto l'onore di presenziare al nostro Ting. Ricorderete che durante il primo Ting Mattia Lualdi ha copiosamente citato un importantissimo studio dal titolo Omero nel Baltico. Questo studio ha avuto un'evoluzione di cui ci parlerà poi l'ingegner Vinci, che si è tradotta nei segreti di Omero nel Baltico, e quindi oggi abbiamo il privilegio di avere qui con noi l'autore di questi bestseller, che tra l'altro sono disponibili in varie lingue, se non sbaglio, e che consiglio caldamente di leggere. Io consiglio caldamente di leggere Omero nel Baltico. Come ha detto ieri l'ingegner Vinci, Omero nel Baltico non deve risparmiare nessuno, no? Ma perché la verità, in fondo, non dovrebbe risparmiare nessuno in questo senso. E quindi è autore non solo di questi due bestseller, ma anche dei misteri della civiltà megalitica, che a me ha affascinato tantissimo e che mette sottosopra e quindi ricolloca nella giusta prospettiva l'interpretazione della storia. Allora, Omero nel Baltico, i segreti di Omero nel Baltico, quindi sono testi fondamentali per la comprensione dello spirito germanico incarnato dal dottor Hammer stesso, e ribadisco una volta di più che germanico non è tedesco. Quindi è lo spirito di libertà, di rispetto per le leggi di madre natura, di imprenditorialità, di fratellanza che impregna la Germanische Heilkunde a cui noi oggi facciamo omaggio, no? con il nostro Ting. E quindi io ringrazio profondamente l'ingegner Vinci per la sua opera straordinaria, che viene da una grande lucidità e da una profonda conoscenza dei classici e della storia. Grazie ingegner Vinci, le lascio la parola con estremo piacere. Il piacere è tutto mio, e comunque per una fortunata combinazione il mio libro Omero nel Baltico è uscito in lingua spagnola. Omero è nel Baltico, scusate la pronuncia. Omero nel Baltico è uscito in Spagna 3 mesi fa. In Spagna, e penso anche in America Latina uscirà presto, con l'editore spagnolo EAS, che ha provveduto anzi a una presentazione da parte del grande studioso di studi indoeuropei Alain de Benoit, uno studioso francese
per il quale ha tradotto in lingua spagnola la introduzione appunto che si legge all'inizio di questa edizione spagnola di Omero nel Baltico. Alain de Benoit ha fatto la introduzione ed è uno dei più famosi studiosi di studi indoeuropei che abbiamo in Europa e nel mondo. Di che si tratta? Omero nel Baltico è un'avventura che è cominciata ormai praticamente 30 anni fa, quando, conoscendo benissimo i problemi di tutta la geografia omerica, perché la geografia di Omero è strana. Omero colloca delle pianure dove noi sappiamo che ci sono delle montagne in Grecia, ad esempio il Peloponneso omerico è una pianura, anzi è un'isola pianeggiante. Peloponneso vuol dire isola di Pelope, ma noi sappiamo che il Peloponneso è una penisola molto montuosa. Per cui, per esempio, il viaggio di Telemaco da Pilo a Sparta è assolutamente inconcepibile. Telemaco nell'Odissea viaggia da Pilo a Sparta in una pianura ferace di grano e facilmente arriva a Sparta correndo per la pianura su un cocchio con 2 cavalli, con un carro con 2 cavalli. Bene, se uno va da Pilo a Sparta adesso, deve attraversare la catena del monte Taigeto, che è alta più di 2000 metri ed è una cosa molto complessa. Immaginiamoci nell'età del bronzo con un carro tirato da 2 cavalli, inerpicarsi a più di 2000 metri di quota e poi scendere dall'altra parte. Oltretutto lo stesso Nestore gli aveva consigliato di andare con un carro anziché e non con la nave, quando invece sarebbe molto più facile in Grecia andare con una nave. Ma questo è solo uno dei 1000 problemi della geografia di Omero. Per esempio, tutta la descrizione dell'arcipelago di Itaca, le isole attorno ad Itaca, non hanno niente a che vedere con l'Itaca del Mar Ionio, è tutta diversa. Ed anche la topografia di Itaca, come appare nell'Odissea, appare completamente diversa. E così anche c'è tutta una serie di straordinarie stranezze. Un'altra che mi ricordo, ma si potrebbe fare un libro su queste stranezze, è il fatto che Agamennone, alla fine della guerra di Troia, parte da Troia evidentemente, ritorna verso Micene e a un certo punto in questa rotta da Troia a Micene si trova davanti al Capo Malea. Ora, il Capo Malea, se uno guarda su qualsiasi mappa, sta molto a sud rispetto alla congiungente tra Roma e Micene, tra Troia e Micene, cioè non ha nessun senso. Un italiano direbbe che una nave che parte da Genova diretta verso Fiumicino, che è il punto più vicino alla costa di Roma, a un certo punto si trova davanti a Napoli al Vesuvio, che è 200 km più a sud. Chiaramente non ha senso, ma di cose del genere ce ne sono decine. Bene, questa stranissima geografia ha reso sempre poco credibili i racconti di Omero, perché collocare Omero in un mondo che sembra completamente assurdo e fantastico rende poco credibili queste storie. Ora, cosa è successo tanti anni fa? Secondo lo scrittore greco Plutarco, l'isola Ogygia si trova in mezzo all'Atlantico e in effetti io nelle isole Faroe ho trovato un'isola, l'isola di Norsoi, una delle Faroe, che corrisponde esattamente all'isola di Ogygia. Non solo, partendo dall'isola Ogygia, come fa Ulisse con la sua zattera, e dirigendosi verso est, come fa Ulisse, che infatti tiene, secondo l'Odissea, l'orsa a mano sinistra, cioè il nord a sinistra, Ulisse pertanto si dirige verso est. Andando sempre in questa direzione si arriva alla costa norvegese. Omero la chiama Scheria, la terra dei Feaci. Ora, proprio a quell'altezza, vicino a Bergen, tuttora c'è una Scherie Amna, un porto turistico. Dopodiché Ulisse scende andando a sud, spinto dal vento di Borea, cioè seguendo la costa norvegese che in quel tratto va da nord a sud,
è la zona dei fiordi, ci sono alte montagne, come infatti dice Omero, fino a quando non riesce ad approdare, dopo un paio di giorni, davanti a un fiume. E anche qui si verifica un altro fatto singolare, perché la corrente del fiume, per facilitargli l'approdo, torna indietro e lo accoglie dentro la foce. Si inverte il corso del fiume. Questo che è sembrato sempre stranissimo agli antichi greci, perché noi sappiamo che i fiumi scorrono sempre verso la foce, invece è normalissimo sulle coste dell'Atlantico, dove ogni 6 ore la marea dell'Atlantico inverte il flusso dei fiumi e l'acqua del mare rientra all'interno dei fiumi anche per lunghi tratti. Nel caso del Tamigi sono addirittura decine di chilometri. Comunque è esattamente quello che dice Omero. A questo punto i Feaci accompagnano Ulisse a Itaca, ma l'Itaca omerica è molto strana, perché l'arcipelago d'Itaca, descritto da Omero più volte in maniera molto precisa, non ha nulla a che vedere con le isole Ionie dove c'è l'Itaca greca. Nulla. Omero dice che l'Itaca omerica, appunto, è la più occidentale di un arcipelago in cui ci sono 3 isole principali, una delle quali, l'isola lunga, Dulicchio, naturalmente non esiste nelle isole Ionie. Ma se noi invece ci trasferiamo nel sud della Norvegia, dove eravamo arrivati nella terra dei Feaci, vediamo che non molto lontano da lì c'è un arcipelago della Danimarca, l'arcipelago del Sud Fionia, che è l'unico al mondo che corrisponde esattamente a tutte le indicazioni che dà Omero. Ci sono 3 isole principali, c'è un'isola lunga, collocata esattamente come dice Omero, che adesso si chiama Langeland in danese, ed è la traduzione dal greco di Dulicchio, l'isola lunga. La più occidentale di questo arcipelago, che adesso si chiama Lio, corrisponde all'Itaca omerica punto per punto. È la sua fotografia, c'è addirittura un dolmen che corrisponde alla pietra del Corvo, e dalla cui descrizione capiamo che si tratta proprio di quel dolmen. Insomma, in maniera stupefacente noi siamo arrivati all'Itaca omerica, in quello che, ripeto, è l'unico arcipelago al mondo che corrisponde in tutto e per tutto. Addirittura Omero dice che arrivano i pretendenti dalle 3 isole principali, dicendo il numero degli arrivi da ogni isola di pretendenti: 52 da Dulicchio, 24 da Same e 20 da Zacinto. Beh, la proporzione tra questi numeri dei pretendenti e le superfici di quelle isole che corrispondono nell'arcipelago danese a quelle 3 isole è stupefacente. Signori, quello non può che essere l'arcipelago d'Itaca, perché è l'unico al mondo, anche per tutte le altre ragioni che vi ho detto. Alla fine Itaca, che appunto Omero descrive in tutti i libri dell'Odissea, molti dei quali sono ambientati ad Itaca, corrisponde in maniera stupefacente a questa isola della Danimarca, Lio, detta in danese, non ha nulla a che vedere con l'Itaca del Mar Ionio. E questo spiega altre perplessità che i commentatori di Omero hanno sempre avuto. E Troia, mi direte voi, non era stata trovata da Erich Schliemann nell'800 sulla collina di Isserlik in Anatolia? Beh, ve la potete scordare. Attualmente molti studiosi hanno fortissimi dubbi che la città scavata da Schliemann possa corrispondere, perché tutta l'ambientazione non ha niente in realtà a che vedere. In particolare la posizione dei 2 fiumi che si trovano lì nella zona di Isserlik non ha nulla a che vedere, ma addirittura dei carotaggi che hanno fatto negli anni 70, cioè una 50ina d'anni fa, hanno mostrato come la zona della collina a quell'epoca era ricoperta dal mare, cioè in pratica non c'era proprio la pianura davanti alla collina, mentre invece la descrizione che dà Omero è completamente diversa. Ma se uno invece va sempre nel Mar Baltico, dove abbiamo trovato il famoso arcipelago che corrisponde a quello di Itaca, arriviamo nel Mar Baltico centro-settentrionale verso la Finlandia, scopriamo che c'è una località chiamata Toia, circondata da nomi di località che hanno i nomi degli alleati dei troiani.
in lingua finlandese, gli stessi nomi, ma sono decine queste località, e che inoltre vicino a Toia ci sono 2 fiumi collocati esattamente come dice Omero. È una cosa incredibile. Infatti io sono anni che mi batto perché si facciano ricerche archeologiche, magari usando i satelliti, usando i droni adesso. Ancora non ci sono riuscito, ma ci sono buoni indizi per credere che in tempi remoti in quella zona ci fosse una città dell'età del bronzo, come ne sono state trovate altre anche recentemente, addirittura nel nord della Svezia, come Biestamon e così via. Per cui il quadro già adesso si chiarisce, soprattutto si chiarisce una altra strana anomalia del mondo omerico, perché ricordiamoci, per fare ricerca bisogna vedere quelle che sono le stranezze e le anomalie. Se c'è qualcosa di strano, uno non la deve mettere sotto il tappeto come se fosse un fastidio, no, deve indagare proprio lì. Ora c'è una grandissima anomalia proprio riguardo a Troia, perché nella più lunga battaglia dell'Iliade, che dura 1/3 dell'Iliade, 8 libri dell'Iliade su 24 sono dedicati alla più lunga battaglia dell'Iliade, in questa battaglia ci hanno 2 mezzogiorni e una notte interposta. Ora, tutte le battaglie del Mediterraneo, dai tempi dei Romani ad Alessandro Magno, anche prima dei Romani se vogliamo, fino poi ai tempi moderni, fino a Napoleone, le battaglie si combattono di giorno, c'è sempre un'interruzione notturna. Orbene, il fatto che questa battaglia dura ininterrottamente per 2 giorni con la notte interposta indica solo che la città di Troia, cioè la Toia, con tutti i nomi dei luoghi attorno, i fiumi esattamente come li descrive Omero, si trova a pochi gradi dal circolo polare. Perciò a giugno ci sono le notti bianche, rimane un chiarore diffuso, come per esempio a Roma, in questi giorni del solstizio d'estate, oggi è proprio il giorno del solstizio, alle 9 di sera il sole è tramontato, ma c'è un chiarore diffuso. È la notte bianca, e questo permette di combattere ai guerrieri capitanati da Patroclo, che scende in campo al posto di Achille per ricacciare i troiani dal loro accampamento, dopo aver sfondato il muro dell'accampamento. Bene, questa battaglia che dura 2 giorni sta perfettamente in questo schema. Infatti questa battaglia, che non è stata mai capita, perché fino adesso si è pensato ad errori di Omero per parlare della notte che cade e poi dei 2 mezzogiorni, e poi comunque non tornano i conti, perché mettere tutta la battaglia in una sola giornata, contraddicendo ciò che dice Omero stesso nella descrizione della battaglia, non fa tornare assolutamente i conti, esattamente come per l'arcipelago di Itaca. Bene, a questo punto invece tutto si appiana e tutto diventa facilissimo. Potrei fare decine di altri esempi sull'argomento. Chi è spagnolo potrà leggere nel nuovo libro Omero è nel Baltico, uscito appunto 3 mesi fa, tutta questa vicenda aggiornata. Chi è italiano sappia che io appunto l'anno scorso ho tirato fuori una nuova edizione del libro intitolata I segreti di Omero nel Baltico, per distinguerla dalla precedente. C'è un nuovo editore ed è tutta modificata, ci sono tutta una serie di nozioni nuove. Mi limito solo a ricordarmene una tra le tante in questa nuova edizione, ripeto, I segreti di Omero nel Baltico in italiano. Omero parla di 2 località che si trovano diciamo tra gli Etoli, sono degli alleati degli Achei che andarono a combattere contro i Troiani. Costoro si trovavano in una regione che stava davanti all'isola Eubea. Ora, nella ricostruzione del mondo omerico, che si riesce a ricostruire facilmente, c'è il cosiddetto catalogo delle navi dell'Iliade, che enumera tutte le flotte alleate degli Achei che andarono a combattere contro i Troiani, e si vede subito che è un'enumerazione geografica che segue le coste, ma non del Mediterraneo, dove in effetti si hanno un sacco di stranezze, ma del Baltico.
e così si riescono a rimettere a posto tutti i tasselli del mondo omerico. Pensate, il mondo dell'età del bronzo nordica del secondo millennio avanti Cristo appare come in una fotografia dipinto da Omero. Basta seguire il catalogo delle navi del secondo libro dell'Iliade sulle coste baltiche, come una radiocronaca, partendo dalla Beozia omerica, che si trovava in corrispondenza della Svezia centrale all'altezza di Stoccolma, e Daulide, da cui partono le navi achee dirette contro i troiani, cioè dalla costa svedese vanno verso la costa finlandese, esattamente nel punto dove è più facile fare questo attraversamento, ci sono tutta un'altra serie di indizi. Poi scendendo lungo queste coste si ricostruisce il mondo dell'età del bronzo nordica, cioè un pezzo di storia della preistoria europea torna alla luce. Finora eravamo sempre stati convinti che la storia europea, a differenza della storia di altri mondi, gli egizi, che risalgono al terzo se non al quarto millennio avanti Cristo, anzi più il quarto che il terzo, i Sumeri, in Mesopotamia eccetera, hanno storie antichissime. Si pensava che la storia dell'Europa cominciasse con Erodoto, che praticamente circa attorno al 600-500 avanti Cristo, e con gli annali romani. No, Omero ci dà una descrizione così precisa e puntuale della guerra di Troia e di quel mondo che risale al secondo millennio avanti Cristo, che tutto questo ci permette di retrodatare l'inizio della storia dell'Europa al secondo millennio avanti Cristo, prima che gli Achei scendessero nel Mediterraneo, perché finora si è sempre pensato che i greci non erano autoctoni della Grecia, venivano da un altrove, probabilmente proprio dal nord. Molti studiosi ne hanno parlato. I greci, gli elleni, venivano dal nord, ma si pensava che questa discesa fosse stata precedente alla guerra di Troia. Invece, con questa identificazione della guerra di Troia nel Mar Baltico ed Itaca nel Mar Baltico, scopriamo che gli Achei omerici, e i greci, gli antenati dei greci, che Omero non chiama mai greci, era la storia della guerra di Troia precedente alla discesa del Mediterraneo, ed è servita ai popoli poi che sono migrati dal nord Europa nel Mediterraneo, i biondi Achei, i biondi Danai, come li chiama anche Pindaro, praticamente per continuare a ricordare la patria perduta nordica, che però essi ricostruirono mettendo le stesse città, i stessi nomi di località anche nel sud, ma commettendo una serie di errori di trasposizione che poi uno leggendo Omero si accorge, come ho detto all'inizio, il Peloponneso omerico non è la penisola montuosa del Peloponneso, ma è ambientato nell'isola Shelland, che è un'isola della Danimarca vicino all'arcipelago di Itaca, tra l'altro, l'arcipelago del Sud Fionia. Così tutto torna al suo posto, si riesce a ricostruire l'intero mondo di Omero e della mitologia greca precedente alla discesa degli Achei nel Mediterraneo, perché la guerra di Troia avvenne prima della discesa del Mediterraneo e non dopo. Per questo tutte le stranezze della mitologia greca si riescono a interpretare in questa maniera. Però volevo dire, tra le tante novità che troviamo nell'ultima edizione, I segreti di Omero nel Baltico, ma anche nella edizione spagnola, ci sono queste due località. Omero le chiama Tarpe e Tronio, due città vicine sulle sponde del Boagrio, Boagrios, che vuol dire in realtà il bue selvaggio, la mucca selvaggia in greco, ma nessuno ha mai capito che cosa fosse. Se uno va a collegarsi invece col mondo nordico, vede che quando Omero parla di Tarpe e Tronio, in realtà si riferisce a due località della Svezia che stanno anch'esse su un lago, una vicino all'altra, a 7 chilometri, che si chiamano Torpa e Tranas. Torpa e Tranas sono Tarpe e Tronio nella Svezia di oggi, ma la cosa più interessante non è solo l'assonanza tra i toponimi, è che c'è un'antichissima leggenda relativa a quel lago svedese, il lago Sommen,
che praticamente si riferisce ad una mucca pazza, una mucca selvaggia che combina un sacco di guai e poi alla fine del mondo tornerà, dopo essere stata incarcerata dagli dei, tornerà per provocarne altri. Bene, perciò il nome Boagrios, che vuol dire appunto la mucca selvaggia in greco, nel greco di Omero, corrisponde alla leggenda che sta sul lago Sommen, dove troviamo le due località che hanno proprio quei due nomi corrispondenti, Tarpa e Tronio, corrispondenti a Torpa e Tranas. Questo dice che gli Achei, quando scesero nel Mediterraneo, hanno ribattezzato con i nomi delle loro località perdute nel nord tutto il mondo mediterraneo, creando un immenso pasticcio geografico. Ma per esempio la Atene omerica, c'è una prova che non era quella, perché Platone nel Crizia descrive l'Atene dei suoi antenati, l'Atene preistorica, quella fondata da Atene e da Efesto, e dice che stava in un luogo che era completamente diverso dall'Atene dei suoi tempi. Dice l'Acropoli era tutta in un'altra posizione, cioè tutta la situazione geografica, lo dice Platone nel Crizia, dell'Atene preistorica era completamente diversa. E cos'era la differenza? L'Atene preistorica stava in corrispondenza, questo si può verificare da una serie di indizi, perché ritroviamo il Capo Sunio e tutti gli altri collegamenti, si trova in corrispondenza di una città della Svezia moderna, però, una città moderna fondata nel Settecento, Karlskrona. Lì, infatti, questa città sta su delle isole, e questo spiega perché Atene, ma anche Tebe e Micene, hanno i nomi al plurale. Chi ha studiato il greco sa che un nome al plurale in greco era quello di Siracusa, perché infatti sta sull'isola Ortigia che sta di fronte. Infatti anche in latino Siracusa, Siracusarum è un nome al plurale, perché era una città sulla terraferma e su un'isola. Atene, Tebe e Micene però in Grecia non stanno a cavallo tra la terraferma e un'isola. Invece in Svezia le loro corrispondenti si trovano proprio in questa situazione, perché il Mar Baltico si presta a queste isole vicino alla costa. Infatti Tebe, che ritroviamo come Täby vicino a Stoccolma, si trovava su delle isole, e troviamo tutta un'altra serie di prove a supporto di questa identificazione. Era praticamente il corrispondente dell'antica Stoccolma. Figuriamoci che accanto troviamo in questa Tebe svedese una Tireso, che era una delle spiagge lì vicino a Stoccolma, che corrisponde al nome del tebano Tiresia. Ma non solo quello, ci sono altre corrispondenze straordinarie. Così Atene, l'ho detto, corrisponde a una città della Svezia del Sud che è Karlskrona. Quanto a Micene, con l'aiuto del traduttore danese del libro, perché in Danimarca è uscito un libro, adesso ne uscirà una nuova edizione, praticamente corrisponde all'attuale Copenaghen, dove ci sono reperti dell'età del bronzo, perché anche Copenaghen si trova a cavallo tra la terraferma dell'isola proprio Shelland, l'antica Micene di Agamennone, e è un'isola lì davanti. Per cui abbiamo, ma qui io ho riempito un libro di centinaia di pagine, mettendo insieme tutto questo e accorgendomi che viene fuori una correlazione straordinaria con tutto un mondo antico, di cui poi, soprattutto nell'ultima edizione, appunto, I segreti di Omero nel Baltico, che poi corrisponde all'edizione spagnola Omero è nel Baltico, e praticamente si riesce a capire bene che c'è anche una profondità nel tempo della mitologia greca, perché i fatti dell'età del bronzo nordica, che sono quelli proprio dell'Iliade e dell'Odissea, a loro volta avevano una loro mitologia precedente. Si vede dal fatto che sullo scudo di Agamennone, che combatte a Troia, c'è il ritratto della Gorgone, Medusa, che è stata uccisa da Perseo, ma chissà quanto tempo prima. E si riesce anche a capire dove stavano gli antenati degli Achei. Venivano ancora da più a nord, dall'estremo nord della Scandinavia. Qui troviamo una cosa straordinaria. In effetti, attorno al V-IV millennio avanti Cristo faceva molto più caldo di adesso. C'era il cosiddetto optimum climatico post-glaciale. Se cercate su internet scoprite di che si tratta.
Tra l'altro, quando faceva più caldo nel nord, c'era più evaporazione e pioveva di più nel sud. Infatti, nel deserto attuale del Tassili, al centro del Sahara, ci sono le pitture rupestri, dei graffiti rupestri che fanno vedere giraffe, gazzelle e un tipico paesaggio tipico della savana. C'erano grandi fiumi perché i ghiacci che si erano sciolti nel nord e la maggiore evaporazione avevano portato più piogge nel Sahara, per cui c'era stato tutto un ciclo di compensazione, per cui faceva più caldo nel nord e c'era più umidità nel sud. Il Sahara in buona parte era una grande savana con i leoni, le zebre, eccetera. Quando fa più freddo, invece, abbiamo fenomeni opposti. Per cui, per esempio, potete anche vedere su internet che attorno all'anno 1300 d.C., cioè all'epoca di Dante, ci fu una grande crisi, fu proprio una crisi climatica, perché il periodo tiepido medievale, chiamato periodo caldo medievale, anche di quello trovate notizie su internet, divenne più freddo, venne una piccola era glaciale che è durata fino al 1800, cioè fino ai nostri bisnonni e trisnonni, e adesso fa di nuovo più caldo. Ma durante questa piccola era glaciale, nel 700, ai tempi appunto delle grandi guerre, che c'è la guerra dei 30 anni, prima la guerra dei 100 anni, guerre continue tra il 5, il 6 e il 700, perché? Perché essendoci penuria di raccolti, perché il tempo era molto più rigido, praticamente c'era più fame e la gente si spostava di più ed era più disperata. In quel periodo, nel 700, gelava la laguna di Venezia, ghiacciava la Senna e ghiacciava il Tamigi d'inverno. Qualcosa del genere era accaduto nel nord nel periodo preistorico, non nel periodo caldo medievale, ma durante l'optimum climatico preistorico. Infatti Ulisse, con le sue famose avventure, si vede benissimo che sono ambientate in buona parte nell'estremo nord, non sono più nel Baltico, ma fuori. Sono delle avventure che arrivano fino a Capo Nord quasi, alle isole che stanno nel nord Norvegia, che a quell'epoca, essendoci l'ottimo climatico, era una terra abitabile. Anche la stessa isola di Circe era un'isola abitabile e ci stava anche, corrispondeva anche alla Colchide, di cui Omero non parla quasi. C'era anche suo fratello Eta, quello del Bello d'Oro. Erano due fratelli, fratello e sorella, questo lo dice però Omero. Circe stava nel sud-ovest dell'isola Soroia, che è una delle isole più a nord della Norvegia, praticamente poco a ovest di Capo Nord. E invece sul lato nord-orientale dell'isola c'era il tuo fratello Eta, il perfido Eta, che praticamente poi arrivarono gli Argonauti con Giasone e gli rubarono il Bello d'Oro. Ma anche qui si trova una serie di riscontri geografici assolutamente incredibili. E infatti a quell'epoca si trovano resti dell'età della pietra che risalgono a quell'epoca lì. Per cui mettendo insieme il tutto si riesce a fare una ricostruzione anche nel tempo, con questa prospettiva temporale. La guerra di Troia nell'età del bronzo è più, diciamo, recente, tra virgolette. Siamo attorno tra il 2000 e il 1600 a.C., più o meno, e corrisponde all'età del disco di Nebra, prima età del bronzo nordica. Prima, durante il Neolitico e l'età del rame e in età precedenti, quando c'era l'età megalitica, e qui nasce l'altro mio libro, I misteri della civiltà megalitica, praticamente faceva caldo fino all'estremo nord e abbiamo un quadro ancora diverso. Gli antenati degli Achei, gli antenati degli Ari che poi andarono a finire in India, gli antenati di tanti altri popoli, prima dall'estremo nord si sono trasferiti verso il Baltico, altri invece come gli Ari si trasferirono nelle steppe russe e poi dalle steppe russe i loro posteri, in seguito a un successivo raffreddamento avvenuto attorno al 1600 a.C., nel XVII secolo a.C., alla fine si sono diretti gli Ari verso l'India, che in effetti arrivano in quell'epoca, e invece gli antenati poi degli Elleni, dei Greci, si stabilirono finalmente in Grecia, passando per il fiume Dniepr, che adesso è molto noto purtroppo per altre ragioni, quello che attorno al IX secolo d.C. avevano percorso i variaghi Obareghi per fondare il regno di Rus, il regno di Kiev. Molti secoli prima era stato lo stesso percorso fatto dagli Achei, discendenti degli Achei omerici,
per trasferirsi dal Baltico nel Mediterraneo dopo la guerra di Troia. Questa gente si portò con sé tutti gli antichi miti, le antiche storie, l'Iliade e l'Odissea, ancora sotto forma orale, perché l'Iliade e l'Odissea nascono, come hanno detto tutti i principali studiosi attuali, nascono da racconti orali tramandati di generazione in generazione. Poi, quando ormai erano in terra greca e per questi racconti avevano una vera devozione gli antichi, perché erano la memoria dei loro antenati, della loro perduta patria nordica, dopo in terra greca questi racconti vennero messi per iscritto nell'VIII secolo a.C., quando infatti nasce la scrittura in Grecia, la scrittura alfabetica, finalmente nascono l'Iliade e l'Odissea nella forma scritta che conosciamo ancora adesso. Tutto questo lo dico nel libro, appunto, I segreti di Omero nel Baltico, che praticamente ha il testo più aggiornato che c'è sull'argomento in questo momento. Anzi, ormai spero che sia l'ultimo testo che scrivo, perché ormai a furia di fare edizioni aggiornate, ne ho fatte diverse in italiano, questa appunto I segreti di Omero nel Baltico è l'ultima, 8 all'estero, di cui quella spagnola è l'ultima, ma ci sono le edizioni negli Stati Uniti, The Baltic Origins of Homer's Epic Tales, le origini baltiche dei racconti omerici di Omero, dei racconti epici di Omero, c'è l'edizione russa che ho presentato all'Accademia delle Scienze a San Pietroburgo ormai parecchi anni fa, e varie altre edizioni in danese, in svedese, eccetera. Ma la cosa più importante che vi devo dire è che adesso ormai questa mia ipotesi, nata come ipotesi, ormai è diventata una teoria scientificamente accreditata, in attesa di altri conforti archeologici, perché l'Università di Roma e anche altre università prima le hanno dedicato dei convegni. C'è stato un convegno a cui c'è stato dedicato agli atti di questo convegno un numero monografico di 350 pagine della più importante rivista di filologia classica italiana. La rivista di cultura classica è medievale, ma veneranda rivista di filologia. Gli ha dedicato un intero numero monografico. Quanto poi ai greci, qualche anno fa c'è stato un panel internazionale scientifico ad Atene, e su internet c'è proprio il testo in inglese della mia presentazione, su 20 pagine, con tutta una serie di notizie aggiornate per quell'epoca, che poi sostanzialmente in buona parte coincidono con quello che vi sto dicendo adesso. Ma qui troviamo ancora altre cose, nei pochi minuti che ormai mi rimangono, anche se purtroppo abbiamo avuto quell'interruzione, vi posso raccontare qualche altro fatto. Rileggendo la storia della preistoria in questa nuova ottica complessiva e comparativa, come ho fatto vedere nei segreti di Omero nel Baltico, emergono fuori delle cose ancora più altrettanto interessanti. Le famose colonne d'Ercole. Platone nel suo Timeo ne dà una descrizione. Dice che c'è un porto dallo stretto in Bocco da cui le navi partivano per andare verso il continente oltremare. Evidentemente in un'epoca, era proprio l'epoca dell'optimum climatico, in cui non c'era il ghiaccio nell'estremo nord, non c'erano iceberg, la rotta era molto più facile. E praticamente c'era questo porto dallo stretto in Bocco. E dov'è? E ragazzi, non è altro che il golfo del Morbihan, accanto al quale c'è Karnak, che è il più grande sito megalitico del mondo. E proprio all'uscita del porto c'è un allineamento, perché adesso molti di questi di menhir, molti sono caduti, ma ne è rimasto uno enorme di 20 metri spezzato per terra. Questo allineamento di menhir non possono che essere le colonne d'Ercole. I naviganti che in quell'epoca remota viaggiavano fino al continente dall'altra parte del mare, che poi la cosa viene descritta anche da Plutarco, che parla appunto, ci sono dei passi che ho citato qui, in cui si capisce chiaramente che si riferisce proprio al mondo praticamente della costa canadese attorno al golfo del San Lorenzo. Viene descritto in maniera precisissima, addirittura con la latitudine.
che corrisponde a una certa zona ben precisa dell'Europa. Cioè, non ci si può sbagliare. Tutto questo lo dico appunto nei segreti di Omero nel Baltico, ma l'avevo detto anche un anno prima nei misteri della civiltà megalitica, perché qui abbiamo in fondo l'incrocio delle due cose. Prima del mondo omerico, come ho detto prima appunto, c'era un mondo megalitico che si distingueva per una cosa. Questi megaliti, che noi troviamo per esempio diffusi un po' in tutta Italia, nella parte per esempio del Lazio meridionale, a sud-est di Roma, ci sono varie città megalitiche, le città saturnie, che ricordano l'età dell'oro di Saturno. Si ritrova questo discorso però nel mondo omerico perché si parla della perduta età di Crono, che era il corrispondente di Saturno. Crono, Saturno, che Crono venne destituito dall'essere il re di questa felice età antica da Zeus, che era il dio della tempesta, perché il tempo era peggiorato. Il tempo bello che si estendeva fino all'Artico, che permetteva di vivere nell'estremo nord, quella zona era diventata l'Ade, la terra dei morti, che era la terra degli antenati, che erano dovuti fuggire da lì, e la descrizione di questa fuga la troviamo nell'Avesta iranico, dove si dice che la patria primordiale degli indoeuropei, l'Ariana Ambaleio, venne distrutta dal gelo e dal ghiaccio, cioè si creò improvvisamente un clima di gelo e tutti dovettero scappare, quelli che sopravvissero, per scendere a latitudini più meridionali. Gli indo-iranici si diressero verso le steppe, originando le culture delle steppe, che infatti adesso sono considerate le antenati delle civiltà dell'Iran e dell'India. Altri sono scesi nel Baltico e sono gli Achei, che fecero la guerra di Troia, e poi successivamente alcuni di loro scesero nel Mediterraneo e hanno dato origine alla civiltà greco-ellenica, che in effetti poi ricorda negli antichi indoeuropei i loro fratelli, gli iperborei. Il mondo degli iperborei, in tutta la civiltà greca, viene ricordato come un mondo fraterno, che era loro amico, e questo praticamente corrisponde al fatto che ricordavano ancora questa antica comunanza. Attorno al 1620 a.C. in effetti ci fu una crisi climatica, però dovuta all'esplosione del vulcano di Santorini, e in effetti in quell'epoca i Micenei arrivano in Grecia, anzi gli Achei arrivano in Grecia e fondano la civiltà micenea, e poi nel contempo abbiamo in India arrivano gli Arya, in Iran pure arriva quella civiltà, addirittura il popolo dei Nuraghi arriva in Sardegna. Si sono trovate le correlazioni col mondo, soprattutto nell'architettura dei Nuraghi, con il mondo indoeuropeo, e così via. Gli Ittiti, gli Urriti, tanta gente, i Cassiti arrivano in tante zone del mondo. Insomma, io non ho potuto solo fare dei piccoli brani, dei piccoli scorci, ma voi capite come praticamente si riesce a creare un quadro complessivo che ha anche una sua profondità storica e temporale. E infine vorrei solo concludere dicendo un'ultima cosa, però non rivelandola. Addirittura alla fine del libro sui segreti di Omero nel Baltico si riesce a capire, e questo l'ho scritto anche nel Omero è nel Baltico, olè, si riesce a capire anche dove stavano i Campi Elisi, le Champs-Élysées, i Campi Elisi dove c'era il biondo Radamanto dell'età di Crono. Ecco, si riesce anche a scoprire questo, però non vi dico dov'è, perché è una cosa così incredibile che io all'inizio non ci volevo credere neanch'io. Poi però, dato che tutti i riferimenti geografici collimavano, mi sono reso conto che in quel periodo megalitico, quando c'era l'ottimo climatico, si girava dappertutto. Infatti i monumenti megalitici sono uguali in tutto il mondo, e anche folklore, miti e leggende sono uguali dappertutto, tra gli aborigeni australiani, tra i Sioux Lakota delle pianure americane, hanno le stesse leggende che hanno i greci, i romani, i cinesi, i giapponesi, i nordici. Tutto corrisponde, perché c'è stata un'unica civiltà globale basata sulla navigazione, quando si poteva navigare in tutto il mondo in un mare più pacifico, prima che arrivasse il dio della tempesta, che era Zeus, e rovinasse tutto. Addirittura in quel periodo l'Artico era navigabile d'estate, cioè si poteva passare dall'Atlantico al Pacifico da nord in un attimo, e per di più senza fare grandi traversate come dovette fare Colombo, e questo spiega questa globalizzazione preistorica
che risale al V-IV millennio a.C. A questo punto credo di avervi tediato abbastanza e a questo punto vorrei cominciare a salutare tutti voi in attesa che torni l'amica Giovanna che si è momentaneamente allontanata. Vorrei cominciarvi a salutare tutti, ringraziare tutti, compresa Giovanna, di questa cosa e di questa occasione che mi ha dato di parlare con voi, e vorrei appunto farvi tanti auguri e ringraziare tutti, e a presto. E ricordate che nel mio libro ci sono molte altre cose che qui per ragioni di tempo non ho potuto dire. Grazie a tutti. Grazie. Grazie immensamente, Ingegner Vinci. Io sono rimasta meravigliata e incantata. Mi lasci ripetere per gli amici che sono connessi dalla Spagna che Homero en el Báltico, que es el libro, ese ensayo donde el ingeniero Felice Vinci, como decir, descubrió los orígenes germánicos que están detrás de la Ilíada y de la Odisea. Ese libro está disponible en español. En España. En español. EAS, editore EAS. EAS es la... EAS. Sí, EAS es la editorial que publicó ese libro en Alicante. Y yo siempre lo recomiendo mucho porque ya lo he recomendado mucho en el Congreso Hispanoamericano de Germanische Heilkunde. La gente pidió mucho acerca de esos estudios. I partecipanti al Congresso Hispanoamericano Internazionale di Germanische Heilkunde mi hanno chiesto dati, no, relativi ai suoi studi, e quindi adesso sono contenta di poter dire che da 3 mesi c'è disponibile Homero nel Baltico. E Homer è pubblicato in Germania. Sì, per i tedeschi. Vedrà che nel montaggio, nell'edizione che faremo poi finale di questo nostro convegno, darò tutti i dati, metteremo enfasi. Non so se riesce a vedere, qui già abbiamo la sua, ecco, abbiamo i misteri di Omero nel Baltico, i misteri della civiltà megalitica, misteri su cui lei, ingegnere, getta luce. Quindi questa parola misteri è davvero invitante, perché poi alla fine, da quello che ci ha detto anche oggi, io ho letto anche i suoi 2 libri, Omero nel Baltico e i misteri della civiltà megalitica, insomma ci danno delle belle coordinate per uscire dalla dimensione non del mistero, dell'ignoto, ecco. Quindi la ringrazio di nuovo e la saluto, e sicuramente ci faremo sentire quando sarà editato, esatto, quando sarà editato il video. Siamo arrivati all'ultimo intervento, che in realtà non è un intervento, è un saluto, no? È un saluto che vi propongo sotto forma di video messaggio inviato da Helmut Pilhar, che possiamo senz'altro definire un eroe dei nostri tempi. Io ringrazio il dottor Hammer per aver forgiato in 25 anni di stretta collaborazione, strettissima, e di amicizia, un uomo tanto tenace, perché direi che oggi non mi è possibile pensare ad un futuro della Germanische Heilkunde senza Helmut, in quanto è un uomo che appunto da 25 anni sta lottando e pagando molto caro per riuscire a mantenerla intatta. Helmut, insieme ad André Sixt, è stato, e alla sottoscritta naturalmente, è stato uno dei 3 docenti nominati presso l'Università di Sandefjord per la nuova medicina germanica, l'arte e lo stile di vita naturale in Norvegia. Siamo stati nominati appunto direttamente dal dottor Hammer,
in questa università, che è stato un progetto che a lui è stato molto caro, così come a tutti noi, e ovviamente grazie a Helmut questo progetto, lo abbiamo sentito anche dalle nostre amiche americane, australiane stamattina, ha ripreso a germogliare. E la capacità, come ci ricordava Giuseppe Archinciona, di far germogliare un qualsiasi terreno, io credo che sia dovuta anche all'umiltà di chi partecipa a questa straordinaria funzione, che è quella della vita, che si richiama in Bissizza, che è il progetto di Giuseppe, per esempio, no? Ma che si trova anche nel progetto della dottoressa Ilari, e in quello del dottor Herraez, e in quello di tutti i partecipanti di oggi, Margherita Galaz e Mauro. Insomma, noi siamo qui a partecipare, ciascuno con il suo proprio bagaglio, a questo micelio che sta germogliando, con umiltà, perché nonostante la sua posizione, che è al vertice della Germanische Heilkunde, Helmut è un uomo molto umile, e ce lo dice lui stesso, perché continua a ripeterci: io non sono uno scienziato, io non ho la pretesa di fare nuove scoperte né miglioramenti alla nuova medicina germanica, alla Germanische Heilkunde. Io mi limito a ripetere quello che ho imparato direttamente dal dottor Hammer, e questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, di un'attitudine umile nel riportare informazioni così vitali, io direi. E con Mauro ci ha parlato della disobbedienza, e la disobbedienza si vede molto chiaramente nell'esperienza di Helmut, che sta pagando cara questa sua disobbedienza. È una cosa di cui noi della Germanische Heilkunde gli siamo molto grati. Quindi vi lascio al suo video messaggio, che sono certa risuonerà nei nostri cuori come un ulteriore invito a procedere con decisione nel futuro dell'umanità, ecco, che si può ancora dire tale. Vi lascio al video. Liebe Freunde der Germanischen Heilkunde von Doktor der Medizin und Magister der Theologie Ricke Gerd Hammer. Frau Giovanna Conti hat zu diesem Ting einberufen und bat mich, in Form einer Videobotschaft an euch zu sprechen. Der Inhalt meiner kurzen Ansprache wird die Bedeutung der Entdeckung von Dr. Hammer für eine künftige biologische Gesellschaft aufzeigen. Corona führt uns allen eindringlich vor Augen, in welch einer biologischen Endzeit wir eigentlich schon lange leben. Unsere Staaten sind unterwandert worden und wir haben jahrhundertelang dagegen nichts unternommen. Mittels Genspritze wird der Mensch nun umgewandelt in ein patentiertes Produkt und geht über in das völlig entrechtete Eigentum einer Firma. Mittels Nano- und 5G-Technologie verwandelt man diesen gespritzten Menschen in einen vollkommen kontrollierten und ferngesteuerten Bioroboter. Der Bio-Mensch wird in diesen Tagen zu einem Online-Menschen umgebaut und seiner Seele beraubt. Der Mensch wird entmenschlicht und zu einem Ding im Internet der Dinge. Nur wenige erkennen das Ausmaß dieses Verbrechens. Über allem schwebt zusätzlich das Damoklesschwert Weltkrieg. Das drohende Chaos wird viele Menschen in Verzweiflung stürzen. Es sind schwere und finstere Stunden, in denen sich die Menschheit heute befindet. Wie wird es ausgehen? Wenn wir wollen, dass dieser absolute Super-GAU noch verhindert wird, dann müssen wir das Ruder des Schicksals selbst in die Hand nehmen und uns von diesem System, das uns diese Misere eingebracht hat, verabschieden. Wir müssen uns von dieser Matrix lossagen, indem wir alle bestehenden Verträge mit ihr kündigen. Gehen wir gedanklich diesen Weg ein Stück weit.
Überall dort, wo der Biomensch auf das System angewiesen ist, kann er zum Konvertieren in einen Online-Menschen gezwungen werden. Da es zu dieser Spritze kein Gegenmittel geben kann, ist mit der Spritze der feuchte Traum eines Klaus Schwab Realität geworden. Es gibt kein Zurück. Für die Gespritzten, Impfung ist es keiner, ist der Great Reset bereits vollzogen. Wie vermeidet man diese Spritze? Indem man das System vermeidet. Wir müssen Verzicht lernen. Es geht nicht um den nächsten Urlaub, vielmehr geht es künftig um unsere eigene Selbstbestimmung in allen Lebensbelangen. Noch sind wir Menschen und besitzen auch das Recht und die Pflicht, unser Menschsein zu verteidigen. Wir müssen selbstständig werden und von diesem System unabhängig. Wenn wir das System nicht mehr brauchen, dann muss das System zu uns kommen, wenn es von uns was will. Und wir lehnen dankend ab. Wir lassen uns nicht mehr verführen mit unnützem Zeug. Wir lassen uns nicht erpressen zu einer Handlung, welche irreversible Folgen mit sich bringt. Wir brauchen dieses System nicht. Das System braucht uns und wir entziehen ihm unsere Energie. Viele Menschen haben Angst, sich von dieser Matrix loszusagen. Was eine medizinische Versorgung betrifft, kann ich euch beruhigen. Ihr habt die germanische Heilkunde verstanden und somit eine höhere Überlebensrate als mit der Schulmedizin. Das, was uns die Schulmedizin vorne und hinten reinschieben möchte, brauchen wir nicht. Das, was wir von ihr brauchen könnten, die Notfallmedizin, kriegen wir nicht. Also brauchen wir diese Schulmedizin als Gesamtes nicht. Was die Medizin betrifft, haben wir mit der germanischen Heilkunde ausgesorgt. Auch ohne Notfallmedizin haben wir bei Krebs eine 85%ige Erfolgsrate. Marc Fréchet aus Villejuif, Stadt der Juden in Frankreich, hat das vor Gericht in Deutschland bezeugt. Die Auswirkung der Spaltung der Menschheit in Gespritzte und Ungespritzte wird sich bald mit Gewalt bemerkbar machen. Es ist zu befürchten, dass in Kürze eine Jagd auf ungespritzte Biomenschen in vielfältigster Art und Weise vonstatten gehen wird. Meine Hoffnung ist, dass sich die verbleibenden Biomenschen organisieren, sich gegenseitig helfen und das Weiterbestehen der Menschheit aktiv selbst in die Hand nehmen. Im Endeffekt würden sie sich ähnlich der Amish wie in Amerika organisieren müssen. Bei den Amish ist Corona gar kein Thema. Der Grund für ihre generelle gute Gesundheit liegt in ihrer Lebensweise. Vielleicht können sich diese verbleibenden Biomenschen sogar auf einen Kontinent zurückziehen und dort ihre eigene biologische Gesellschaftsform einrichten. Egal wie nun dieser Great Reset ausgehen wird, ob mit einem völligen Sieg des Deep States und der völligen Vernichtung der Menschheit oder mit einer Pattsituation zwischen den Globalisten und den Biomenschen, egal wie, wir wissen nur eines. Diese bisherige Schrottgesellschaft hat uns in diesen Schlamassel gebracht und diese Schrottgesellschaft wollen wir nicht mehr. Wir wollen eine biologische Gesellschaft, in der der Mensch Mensch sein darf und das Tier Tier sein darf. Denn im Grunde sind die Tiere unsere Brüder, wie auch die Pflanzen und alles Lebendige, das um uns kreucht und fleucht. Wir hatten die Achtung vor dem Wunder Schöpfung verloren. Diese Achtung müssen wir wieder zurückerlangen, denn erst dann achten wir uns gegenseitig als Menschen und können gemeinsam ein Leben als Menschen führen. Die germanische Heilkunde lehrt uns diese Achtung vor der Schöpfung nicht religiös abergläubisch, sondern rational, objektiv, wissenschaftlich und reproduzierbar. Wie wollen wir beginnen? Mit dem Verstehenlernen der germanischen Heilkunde haben wir bereits mit unserem Weg in eine solche sinnvolle biologische Gesellschaft begonnen. Wir haben bisher begreifen können, was die wahre Ursache von Krankheit ist. Krankheiten haben viel mit unserem sozialen Umfeld zu tun. Um gesund bleiben zu können, benötigen wir ein intaktes Umfeld. Das Neugeborene braucht seine Mutter unabdingbar. Instinktiv wissen das die Mütter heute noch.
Diese kleinste soziale Zelle, Mutter-Kind, gilt es zu hegen, pflegen und zu beschützen. Aus dem Schoß unserer Mutter wurden wir geboren, ausgestattet mit dem genetischen Erbe unserer Ahnen. Durch den Schoß unserer Frau geben wir dieses ewige Leben weiter und erlangen dadurch Unsterblichkeit. Der Schutz dieser kleinsten sozialen Zelle ist die Aufgabe des Mannes, der Familie, der Sippe und des Staates, sofern wir einen solchen überhaupt noch benötigen werden. Die Sippe hat ihre eigenen Feierlichkeiten, Fest- und Trauertage und Gesang. Die Sippe hat einen Waisenrat, einen Ältesten oder eine Älteste, die gewählt werden auf Zeit für Belange, die alle Sippenmitglieder gleichermaßen betreffen. Ein minimalistisches Rechtssystem, das jeder verstehen kann, und ein funktionierendes Sozialsystem für alle, dient zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und der Wohlfahrt. Niemand soll Angst vor Unrecht und Willkür haben oder unter existenzieller Not leiden müssen. Es geht einem dann gut, wenn es dem anderen gut geht. Man ist dann glücklich, wenn der andere glücklich ist. Mutter Natur hat in ihrer Weisheit für alle ihrer Kinder gesorgt. Man sieht dies, wenn man in die Natur blickt. Sie kann nur nicht die Gier größenwahnsinniger Eliten bedienen oder stillen. Die künftige oberste Gesetzgebung ist Mutter Natur mit ihren Naturgesetzen. Es soll kein Gesetz erlassen werden können, das gegen Naturgesetze gerichtet ist oder ihnen widerspricht. Damit wäre der Willkür und dem Irrsinn wieder Tür und Tor geöffnet. Selbstverständlich muss die künftige Medizin Naturgesetze zur Basis haben, denn zu Naturgesetzen gibt es keine Alternative. Die Therapie muss immer ursächlich sein. Mit einer jeden Therapie aber ist man dem Patienten einen Schritt hinterher. Klug wäre es, einen Schritt voraus zu sein und sämtliches Konfliktpotenzial weise vorauszusehen und im Vorfeld zu vermeiden. Das gehört zur Aufgabe des Ältestenrates. Die Anwendung der germanischen Heilkunde in der Praxis wird für die Menschheit zum Segen. Eine Regierung ist gut, wenn die Bevölkerung gesund ist. Eine Regierung muss kritisiert werden, wenn es der Bevölkerung schlechter und schlechter geht. Eine jede Regierung muss zum Teufel gejagt werden, wenn die Bevölkerung auszusterben droht oder, wie heutzutage der Fall, wenn die Bevölkerung ihrer Menschlichkeit beraubt und zu einem genveränderten Zuchtvieh umgemodelt werden soll. Wie gesagt, heute geht es um unser aller Zukunft. Wir haben keine Armeen und keine Waffen. Wir haben aber unseren Verstand und unseren Überlebenswillen. In dieser dunkelsten Zeit der Menschheit dient die germanische Heilkunde als wegweisendes Licht aus dieser Finsternis. Wir tun nichts Unrechtes, wenn wir die germanische Heilkunde umsetzen und uns entsprechend ihrer biologischen Erkenntnisse verhalten wollen. Unsere Kinder und Enkelkinder werden es uns in der Zukunft danken. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Gelingen und bedanke mich bei Giovanna Conti für das von ihr einberufene Ting. Ich weiß, dass Gerd es gutheißen wird. Euer Helmut Pilcher. Hemos llegado al final de ese día tan largo, siamo arrivati alla fine di questa giornata così lunga, impegnativa. Saluto chi ci sta guardando e naturalmente qui stiamo già pensando al prossimo incontro, al prossimo Ting, abbiamo già lanciato un'idea tra di noi, insomma, che poi presto condivideremo. Grazie a tutti.